dicevo che devi parlare, bisogna parlare su questi due microfoni, dicevo il tecnico. Ah, entrambi? Sì, sì, perché uno è la registrazione e uno è quando è la sala. Ah, ok. C'è gente che deve arrivare ancora. I primi relatori sono qua e non li conosco. Qui in zona, secondo me, li trovo Sì, mi dicevo, alla fine che non si registra, esatto. Intanto c'è la borsa, secondo me. Stefano, che è il primo relatore. Non c'è Stefano. Ah, non c'è. No, Stefano era il chair, però non c'è. Non c'è. Adesso non ci vedo. E quindi al suo posto ci sarà il professor, il dottor Righetti. Buongiorno a tutti e ben trovati. È un piacere per noi aver ospitato qui la seconda giornata di questo convegno internazionale. Porto i saluti del Consiglio di amministrazione di Fondazione Canova Onlus e ripeto, siamo davvero onorati di aver preso parte a questi lavori. Per noi è un momento, per tutti, un momento importante di studio, di approfondimento e di valorizzazione. Porto i ringraziamenti all'ente capofila, i Musei Civici di Bassano del Grappa con la dottoressa Barbara Guidi, i comuni di Bassano e di Possagno con i sindaci Elena Pavan e Valerio Favero, il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Antonio Canova, i curatori del convegno con Fernando Mazzocca, Paola Marini, Xavier Salomo e Annalise Dasmas e tutti i relatori coinvolti. Inoltre ringrazio le Gallerie d'Italia, le Gallerie dell'Accademia di Venezia, la Fondazione Musei Civici di Venezia e le nostre soprintendenze di competenza. E ringrazio anche il Comitato per l'edizione nazionale delle opere di Antonio Canova e tutte le istituzioni, gli enti, le realtà e studiosi coinvolti che in ogni modo valorizzano l'artista. Inoltre ringrazio lo sponsor Intesa San Paolo. Lascio la parola al dottor Valerio Favero. Buongiorno a tutti, è un piacere ed un onore portarvi il saluto mio personale e quello di tutta l'amministrazione comunale di Possagno. Il mio ringraziamento va ovviamente alla città di Bassano, ai Musei Civici di Bassano, agli organizzatori di questo convegno e a tutti i curatori, nonché alle persone che oggi assisteranno a questi lavori. Possagno, ne parlavo 2 minuti fa con il professor Guderzo, ha ospitato ben 4 convegni internazionali sulle gipsoteche e che hanno dato risultati eccelsi, che hanno portato stimoli e idee nuove di sviluppo e di studio su Canova e sulle gipsoteche. E quindi sono sicuro che questo convegno internazionale sul genio universale di Antonio Canova porterà gli stessi frutti, porterà idee nuove, modi diversi di vedere e di interpretare l'opera del genio di Antonio Canova, che tanto ha dato al mio comune e a cui tanto noi dobbiamo. Quindi ringrazio tutti, vi auguro un buon lavoro e una buona prosecuzione. Grazie. Bene, chiamo il professor Rigon, che sarà il chair in questa prima parte di lavori, al posto del dottor Grandesso, che come detto ieri ha avuto dei problemi in famiglia e non ha potuto partecipare in presenza al convegno. Dove mi metto? Allora, io mi metto da questa parte, che così gestisco le slide. Questo è perché dopo mi sposterò.
Ecco, mi trovo in una posizione inaspettata a presentare 3 relatrici. Allora, ancora a posto? Ancora una ventina d'anni fa un'illustre nostra collega sovrintendente diceva a un'allieva: se intraprendi questa carriera sta sicura che il maschilismo non lo troverai, perché siamo quasi tutte donne. Era una constatazione obiettiva in tutti i sensi. Quindi presentare oggi 3 persone che così con passione e con dedizione si occupano di 3 grandi istituti culturali in vario modo legati a Canova mi inorgoglisce, anche se mi hanno detto che la galanteria non solo è fuori moda ma è diventata anche una colpa, quindi mi fermo qua. Allora, Moira Mascotto, che è una nostra new entry, io non amo presentare quello che diranno perché mi pare di sciogliere la neve il ghiaccio in mano alle persone che lo stanno maneggiando, ma è una persona che si è imposta per la sua capacità, per la sua competenza, per la sua preparazione, viene dalla scuola di Udine che ha aperto anche una nuova frontiera sulla tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico. Ovviamente, dicevo salendo le scale, signor Sindaco, che la prima volta che io salì quelle scale, mi pare fosse il presidente Cuniale, era il 1976. Questo tanto perché insomma, noi storici lavoriamo sulle date e quindi l'anagrafe ha la sua importanza. Quando il comune di Bassano e il museo erano parte integrante, poi quello statuto non poté più reggere alla legislazione vigente, ma per dirle da quanto tempo io frequento istituzionalmente, prima ci venivo da bambino. Ecco, quindi è stata anche ancora di più una commozione. Quindi siamo ansiosi di sentire Moira Mascotto, la quale sicuramente ci darà, con il piglio che le è noto, ci darà una visione della Gipsoteca e della sua gestione assolutamente originali. Grazie. Grazie. Punto di partenza per ogni attività del museo è lo statuto di Fondazione Canova Onlus. Scusate. Beh, intanto comincio. Come lo sistemi? Riprendo. Punto di partenza per ogni attività del museo è lo statuto di Fondazione Canova Onlus, ente sorto nel 2005 come esito della trasformazione del precedente lascito Canova e di cui è utile ripercorrere i punti salienti dell'articolo 2 che detta gli obiettivi. La Fondazione ha come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione del complesso canoviano, costituito dai beni di proprietà del Comune di Possagno. In particolar modo la Fondazione si occuperà di conservare, valorizzare, restaurare e custodire i seguenti beni immobili: Casa Canova, Gipsoteca, Ala Ottocentesca, Ala Scarpa con annessa scuderia, Ala Nuova, Gemin, Giardino, Piazzetta, Brolo e Parco Canoviano. Inoltre deve gestire, amministrare, valorizzare gli altri beni, quali il Museo Canoviano, le raccolte d'arte conservate nel complesso canoviano, l'archivio e la biblioteca. Quindi valorizziamo l'artista e il patrimonio attraverso le mostre e attraverso i momenti di studio, proprio come questo convegno. Particolare attenzione in questi 2 anni è stata posta sul tema della conservazione e del restauro. Tra i vari progetti abbiamo restaurato 2 opere pittoriche. Lo scorso anno abbiamo restaurato l'autoritratto come scultore, l'olio su tela e abbiamo appena terminato il restauro della Citareda. Inoltre stiamo restaurando tutti i bozzetti che l'artista ha realizzato, quelle prime idee in argilla, e abbiamo diviso l'intervento in 2 tranche. La prima con 19 beni, la seconda che verrà avviata il prossimo verso la fine dell'anno, e questo l'abbiamo divisi per non depauperare troppo il percorso museale. Inoltre stiamo restaurando i bassorilievi che sono stati staccati dall'ingresso e dalla prima campata dell'Ala Lazzari in occasione degli interventi di restauro dello scorso 17 e 18.
E tutti questi interventi di restauro hanno avuto un lavoro a monte, cioè quello delle analisi scientifiche che sono volte a conoscere meglio il modo di operare dell'artista, conoscere meglio le sue tecniche, ma anche permettere ai restauratori di intervenire in maniera più sartoriale nell'opera. E questo ci ha permesso davvero di conoscere alcune cose che finora non erano note. Il mio intervento di oggi però non riguarderà il patrimonio mobile e vi invito, se qualcuno è interessato, se qualcuno vuole approfondire, di farmi magari al termine dei lavori e durante delle pause di confrontarsi con me, perché veramente per me è un piacere poter condividere quanto finora è emerso o magari raccontarvi quella che è la progettualità futura. Però dicevo che il mio intervento di oggi è volto a delineare un affresco dell'evoluzione del complesso museale di Possagno dall'origine ai nostri giorni, gettando uno sguardo sui lavori di restauro e di riqualificazione dell'intero complesso e quindi della casa, della gipsoteca e dell'intervento di Luciano Lazzari. Quindi, partendo dalla casa natale, sappiamo che l'edificio ha avuto origine tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. È molto probabile che abbia avuto degli ingenti danni col terremoto di Santa Costanza del 25 febbraio del 1695. Leggo un passo della supplica del 27 luglio dello stesso anno, riportata nel saggio di Silvio Reato Calamità naturali in La Valcavasia, ricerca storico-ambientale. E dice: il flagello del terremoto, che nei scorsi mesi piacque alla divina onnipotenza di far cadere sopra di queste parti con distinzione di orrendissimo scempio, si è fatto provare al povero, desolatissimo e infelice comune di Possagno. 5 chiese che sole c'erano, tutte diroccate dai fondamenti. Di 300 abitazioni che compongono il comune, 160 precipitate, senza che si trovi pietra sopra di pietra, e le rimanenti con gravissimi danni. Vado avanti e vi faccio vedere 3 catasti, e questi danno uno sguardo sull'evoluzione che evidenziano della struttura tra il Settecento e l'Ottocento, con il progressivo ampliamento dell'edificio voluto prima da Antonio Canova e poi dal fratellastro Sartori. Infatti sappiamo che nel 1797, quando morì il nonno Pasino, vennero acquisiti alcuni rustici e realizzata una profonda ristrutturazione della casa, protrattasi fino al 1830. Infatti, in una lettera di Canova a Tiberio Roberti del 1798 si legge: «Mi sono impazzato per voler accomodare la mia casa, ma nulla si può fare di buono senza spendere più di farla di nuovo». Venne costruita la torretta destinata a studio, dove l'artista si dedicò alla pittura. È una sopraelevazione della sottostante camera da letto, con un'ampia finestratura collocata nella parte sommitale della parete sud e riportata in varie incisioni dell'epoca. Nel 1801 si acquistarono poi 4 campi posti a sud della proprietà, quelli che oggi noi chiamiamo i campi Persei, che oggi rappresentano il parco del museo, e questo per sanare le vendite fatte dal nonno quando il giovane Canova frequentava la bottega di Bernardi a Venezia, per dargli la possibilità di lavorare solo mezza giornata e spendere l'altra mezza nell'esercizio del disegno. Nel 1820 poi Canova ordinò il restauro della casa e chiese alla sorellastra Maria di annotare le cose mancanti, in modo da poter avere a Possagno le comodità che aveva a Roma. Nella cosiddetta Sala degli Specchi si alzò il soffitto e in una lettera del segretario comunale Bottamela a Canova del 10 ottobre del 1820 leggiamo:
In quanto alla casa, voglio sperare che a quest'ora saranno informati di tutto. Nulla osta a ciò. A quiete anche del signor Abate. Di lei, fratello, le dirò che gli pittori stanno lavorando al soffitto della stanza granda a piano terra ed ora non resta che ponervi il pavimento. Riguardo ai mobili, non mancano se non la tavola grande da pranzo e il resto sarà ultimato e pronto. Oggi abbiamo la signora Maria, di lei sorella, venuta appositamente per vedere che cosa manca, per completare il fornimento della tavola e quello dei lattesini e sofà a tutte le stanze. Nel luglio del 1822 arriveranno a Possagno i libri dell'artista e i suoi arnesi del mestiere per continuare qui la sua attività. Infatti Bottamella il 12 luglio gli scrisse: «I 2 tavoli da modellare sono stati approntati, 2 carri di Creta sono stati condotti alla di lei casa in Possagno, ma non è tanto di buona qualità. Per averla migliore ci fu fatti credere che se ne possa trovare nella stessa sua patria di Possagno». E in quello stesso anno venne fatta costruire la cappella con un altare ancora esistente sopra la Sala degli Specchi. Come sappiamo, il fratello ereditò l'intero patrimonio e quando nel 1858 morì, lasciò tutti i suoi beni mobili e artistici al comune, con esecutore testamentario Filippo Canal. Nel testamento del 58 si legge che sebbene siano trasferite la proprietà al comune, tanto mia nipote Antonetta Bianchi Canal che suo marito nobile Filippo Canal abbiano, vita loro natural durante, il diritto d'uso e godimento di detta casa e sue adiacenze, e che resti ai medesimi, finché loro piaccia di esercitarli, una diretta ispezione e soprintendenza nella custodia e conservazione della casa stessa e delle relative collezioni. Dichiaro inoltre che tutte le soppelletti che si trovano in detta mia casa sono di esclusiva proprietà di mia nipote Antonietta, eccettuati tutti gli arredi esistenti nella stanza a piano terra, con quadri canoviani, marmi nel contiguo gabinetto, in sala, nel corridore del piano terra e nella camera contenente tutte le stampe canoviane, conservando tutto ciò come al presente si trova. Venendo ai tempi più recenti, tra il 1988 e il 92 vengono realizzati altri interventi alla struttura, grazie a un contributo regionale, con restauro e risistemazione della laestra della casa e della torretta. E poi ancora nel 1995 ci fu l'erogazione di un contributo dell'Unione Europea, del Fondo Strutturale 5B, che permise, tra gli altri, il restauro del nucleo più antico della casa e del rustico di Casa Marcioro. Riguardo all'allestimento della casa vi è un documento del 1864 redatto a seguito dell'esecuzione del testamento di Giovanni Battista Sartori, che rappresenta la fotografia più dettagliata dello stato di conservazione e degli allestimenti degli ambienti della casa. In particolare si possono leggere la collezione delle opere pittoriche al piano terra, gli oli nell'attuale Sala degli Specchi, insieme ai marmi e le tempere nelle successive 2 stanze, le incisioni nel corridoio del piano terra e nell'alcova. Si fa riferimento anche ad una stanza del secondo piano, modificata a seguito dei lavori in tempi successivi, come la stanza natale dell'artista. Infatti, al punto 32 si fa riferimento a una stanzetta, aperte le virgolette, dove ebbe nascita lo scultore marchese Antonio Canova, chiuse virgolette, in cui erano conservati ferri, scalpelli, punte raspe, specchi d'avorio e il violino. Quindi quella che noi oggi per tradizione consideriamo la stanza natale, in realtà sembra fosse posta al secondo piano. Mentre dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, parte della casa venne aperta al pubblico. Ciro Serafin lasciò la casa e si trasferì nelle cucine annessi rustici, mentre nel 1992 il custode Settimo Manera lasciò l'abitazione presso Casa Canova, trasferendosi al di fuori, e tutto l'abitato divenne sede espositiva. Alcuni gessi furono trasferiti nella nuova ala Gemin.
e adesso vi faccio vedere vedete, allora, molte delle stanze della casa natale erano dei depositi, quindi vediamo alcuni gessi e vi volevo far vedere queste immagini appunto del trasferimento dei gessi che erano costituiti all'interno della casa e che vengono trasferiti all'interno dell'ala nuova. Quindi vedete metodi, insomma, non più in uso, ortodossi. E vedete altre stanze dove erano conservati i pugilatori e qui invece abbiamo il laboratorio, che infatti vediamo che l'allestimento dopo che il 92 ha subito ovviamente delle ulteriori modifiche, quindi per esempio nel 98 vennero riprodotti i disegni del taccuino che venne acquistato nel 94 da Fondazione Canova e vennero esposti nell'attigua stanza della torretta, mentre la sezione didattica che era collocata in quella stanza di cui abbiamo appena detto venne posta nell'ex cantina, riprodotta nell'immagine che potete vedere adesso. Poi nel 2000 venne aperto il tinello e valorizzati i dipinti a tempera. Nel 2002 poi è aperta la stanza oggi dedicata ai ritratti. E per conservare al meglio tutto il patrimonio che era esposto all'interno, alla fine negli anni 90 venne realizzato un impianto di monitoraggio della temperatura e dell'umidità e nel 2004 potenziato il riscaldamento con la posa di un impianto a battiscopa. Per il futuro che cosa prevediamo? Prevediamo un rinnovo dell'impianto elettrico e illuminotecnico e la ritinteggiatura di tutte le stanze che compongono appunto Casa Canova, partendo dalle indicazioni di quel documento di cui abbiamo letto un passo, di quel documento del 1864 e grazie alla lettura degli saggi stratigrafici che abbiamo fatto recentemente. Quindi si è proceduto appunto a fare questa campagna di indagini attraverso delle tassellature sugli intonaci delle pareti effettuate in punti opportunamente scelti che hanno consentito di avere maggiori informazioni sul quadro stratigrafico murario dell'edificio nel suo complesso e dei singoli ambienti che lo compongono. In generale il diagramma stratigrafico che è stato ricavato dagli tasselli eseguiti evidenzia la presenza di almeno 4 fasi di rimaneggiamento dell'edificio, riflesso nei 4 strati di tinteggiatura presenti nella maggior parte delle stanze. Le tonalità si susseguono tra le ocra e i grigi, marroni, nocciola e rosa in quasi tutte le stanze, ad esclusione della sala dei disegni e del corridoio, in cui appaiono colori più forti con le terre rosse. Il livello più antico è sempre di un colore omogeneamente avvicinabile a un ocra molto chiaro. Nei livelli invece più recenti si riscontra un adeguamento del gusto ottocentesco, evidenziato dall'inserzione di filettature per imitazioni delle modernature. C'è l'evidenza di numerosi rimaneggiamenti, anche strutturali, a cui l'edificio è andato incontro nei secoli, dato dal fatto che in alcune stanze sotto lo strato attuale è stata rinvenuta uno strato di malta che a una prima analisi appare essere abbastanza recente. Con molta probabilità tali ambienti hanno subito appunto una ristrutturazione tale da aver rimosso tutte le malte preesistenti. Quindi passo adesso a un'analisi della gipsoteca e quindi dell'ala Lazzari, dell'ala Scarpa e delle scuderie. Quindi per fare lo stesso percorso che abbiamo appena fatto per la casa partirò dalle origini della gipsoteca e come sappiamo, come abbiamo meglio già detto, Sartori appunto divenne l'erede universale dell'artista e poi nel 1826 chiuse lo studio romano e a partire dal 29 trasportò i beni che si trovavano ancora presso lo studio in via delle Colonnette
per Possagno e incaricò l'ingegner Pietro Stecchini, suo nipote, dell'imballo e del trasporto. Nell'archivio di Fondazione Canova di Possagno sono custoditi dei documenti manoscritti relativi a questa operazione. Nel frontespizio dell'incartamento vi è la dicitura «Note degli effetti mobili di Monsignor Canova», che vennero spediti a Venezia in fogli, parte marcati con lettere dell'alfabeto, parte senza marca, dove vi sono delle avvertenze da seguire al momento dello sbarco del bastimento e del loro successivo trasporto per terra. Buona parte del trasporto riguardò le opere canoviane in gesso e in marmo. Le casse utilizzate per i gessi erano numerate progressivamente con numeri arabi dall'1 al 93. Alcune contenevano più bene, mentre in altre vi erano solo parte di un'opera, perché, date le colossali dimensioni, veniva sezionata e collocata in più casse. Le casse contenenti invece i marmi vennero contrassegnate da numeri romani dal 1 al 10. Ma all'interno di questi colli trovarono posto anche dei disegni delle stampe e quadri antichi e moderni. Il contratto per il noleggio del bastamento alto al trasporto dei beni fu stipulato a Roma il 4 giugno del 1829, come detto, tra Pietro Stecchini per conto di Sartori Canova e il capitano Nicola Rossi, comandante del Pierago Dorotea. Il giorno 5 giugno del 29 fu caricato il primo bastimento, dove solo una parte degli oggetti d'arte e mobilio di Ragion Canova trovò posto. Dal 20 ottobre dello stesso anno è il documento per il trasporto dei colli rimanenti. La nota della spesa documenta che successivamente al trasporto via terra i beni furono trasportati da Mestre a Possagno affittando dei carri trainati da buoi che percorsero il terraglio. Arrivati a Possagno i beni furono provvisoriamente sistemati presso casa Canova e durante questo primo periodo Tonino Pasin li custodì e probabilmente assemblò le opere che per esigenza di trasporto erano state sezionate. È del 31 dicembre del 1829 un pagamento a suo favore in causa lavori per la riunione dei gessi in Possagno. Tra il 1831 e 32 vi fu l'affidamento dei lavori della progettazione del museo all'architetto Francesco Lazzari e la galleria conserva ancora oggi le caratteristiche dell'epoca, in particolar modo da sottolineare le 3 aperture poste nella volta a botte cassettonata che permettono l'illuminazione della collezione con la luce zenitale. E il progetto interessante da ricordare che il prospetto esterno venne affrescato da Sebastiano Santi e ci rimane memoria grazie ad un'incisione di Antonio Nani e a una descrizione di Montinelli del 1843 che dice: decorato non di meno da alcuni affreschi a chiaroscuro dipinti con assai buon effetto da Sebastiano Santi, 3 dei quali in rettangolar forma rappresentano Canova scultore, pittore ed architetto, altri 2 di forma rotonda contengono allegorie. Vi faccio vedere l'immagine. Questa è l'immagine dei tasselli e dell'impianto di illuminazione che verrà appunto realizzato. Questa invece è la prima, la fotografia, la più antica che abbiamo rispetto all'Ala Lazzari, mentre il prospetto orientale di cui si parlava è appunto questo, con le incisioni appunto di Nani. Monsignor Canova decise quale doveva essere la collocazione delle opere all'interno della gipsoteca, tenendo in considerazione vari fattori, i loro soggetti e le loro dimensioni. Doveva altresì enfatizzare la religiosità dello scultore, scelta consona alla sua carriera ecclesiastica. Sull'estremità opposta del nicchione collocò tra le statue di Creogante da Mosseno la stele funeraria per Vittorio Alfieri, con lo scopo di occultare la porta d'ingresso della stanza dei modelli in creta in gesso, quella che oggi corrisponde all'ingresso della gipsoteca.
Una decisione rivelatrice della scarsa considerazione in cui erano tenute quelle opere, che una parte della critica novecentesca considerò tra i capolavori dello scultore. Tenuto conto di questi fattori, ciò che doveva risultare era la rappresentazione dello studio dell'artista. Fece realizzare dei basamenti e grazie alla descrizione di Ausilio Manera del 1864 abbiamo l'elenco dei gessi dotati di basi girevoli e scrisse: i gessi descritti, che erano numerati, sono sovrapposti a piedistalli con interna macchina che rende girevole il gesso superiore, onde possa essere esaminato da tutte le parti. Questi piedistalli con basamento sono costituiti di legname colorati ad olio in finta pietra. L'altezza e la grandezza di questi piedistalli sono varie, corrispondenti alla maggiore e minore grandezza del modello, e la numerazione di questi basamenti corrispondeva al catalogo realizzato da Giambattista Baseggio. Ho voluto riportare anche questo passaggio per ricollegarmi all'intervento fatto ieri dal professor Leone, dove ha iniziato appunto parlando dei basamenti e dell'illuminazione zenitale. Nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, un colpo di artiglieria sfondò il tetto della gipsoteca, danneggiando il patrimonio. E nel periodo immediatamente successivo ci fu l'intervento di Stefano e Ciro Serafin, che condussero un'importante campagna fotografica funzionale a testimoniare la drammatica situazione e utile al successivo restauro delle opere condotte in quello che era chiamato l'ospedale dei gessi. Vi faccio vedere le immagini. Questa è la stanzetta, appunto l'ingresso, quella dove venivano occultati i modellini in gesso e in argilla. Questo è ovviamente il bombardamento e questa è la stanzetta appunto chiamata Ospedale dei Gessi, dove i restauratori intervenivano. I restauratori fecero una ricostruzione formale delle opere danneggiate, raccogliendo tutti i frammenti che fu possibile reperire. Questi furono censiti, catalogati, riconosciuti e riapplicati alle opere da cui si erano così violentemente distaccati. Apro una parentesi, proprio l'anno scorso abbiamo preso in considerazione quelle casse in legno dove i Serafin avevano posto i frammenti che non avevano trovato collocazione nelle opere, e quindi che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo depolverati, quindi una manutenzione ordinaria, li abbiamo fotografati, catalogati e messi in sicurezza, appunto avvolgendoli in un tessuto idoneo. L'edificio e la maggior parte dei gessi vennero restaurati in occasione della riapertura del museo e dei 100 anni della morte dell'artista. Così venne spostata la stele funeraria per Vittorio Alfieri e l'ingresso messo in diretta comunicazione con la galleria. Del riordino dell'allestimento, Ugo Ieti nel catalogo del 1922 scrisse: per il centenario la raccolta sarebbe stata ricostruita? Ecco, è stata ricostruita e quel che manca verrà. E poi ancora dice: per l'11 luglio fu fissato di aprire al pubblico la gipsoteca, dove la migliore e più ampia disposizione dà al visitatore che vi entri la prima volta l'impressione che nulla sia stato toccato e che sempre la pace olimpica abbia regnato fra quei bianchi eroi e quelle dolci divinità. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale vi fu il trasporto di alcune opere in tempio e per quelle rimaste in museo venne realizzata una costruzione di copertura per ripararle. Quindi nell'immagine vedete appunto queste coperture realizzate all'interno dell'ala Lazzari. E al termine del conflitto, dopo il rientro delle opere e l'arrivo dei modelli
dall'Accademia di Venezia, di cui abbiamo parlato anche ieri, quindi siamo tra il 1947 e il 1948, vi furono nuove esigenze espositive. Inoltre vi fu un rinnovato interesse da parte della critica verso i bozzetti. Così, per rendere la collezione maggiormente fruibile e in considerazione dell'aumentato numero dei visitatori, nel 1948 vennero costruite 2 piccole nuove stanze adiacenti alle scuderie, progettate da Fausto Scudo, architetto di Crespano, e dal geometra Giuseppe Fantuzzo. Questo ampliamento però si rivelò ben presto insufficiente. L'allestimento ebbe comunque delle modifiche a cura del professor Luigi Coletti, che era all'epoca il conservatore della Pinacoteca Civica di Treviso e docente di storia dell'arte all'Università di Treviso. Per esempio, che cosa fece il professor Coletti? Pose il gruppo dell'Ercole Lica al posto della religione all'interno dell'esedra della galleria. Negli anni successivi, nonostante le numerose perplessità iniziali per le difficoltà a reperire i fondi e per il terreno in cui sarebbe dovuto avvenire l'intervento, il soprintendente ai monumenti per il Veneto, Antonino Risconi, e il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia, Vittorio Moschini, decisero un nuovo ampliamento della Gipsoteca, incaricando formalmente Carlo Scarpa della progettazione e della sistemazione museale nel 1955. Quindi vennero demoliti in 2 ambienti Scudo Fantuzzo e il 21 gennaio del 1957 iniziarono i lavori e nell'estate seguente il cantiere era ancora in piena attività. Il titolare dell'impresa Edicle che eseguì l'ampliamento testimoniò la presenza eccezionale dell'architetto in cantiere, della sua abitudine di disegnare sui muri. Infatti ancora oggi sullo stipite della porta d'ingresso abbiamo l'autoritratto di Scarpa e dei continui cambiamenti a cui era soggetto il progetto. Il 19 settembre dello stesso anno, seppure i lavori non fossero ancora terminati portati a termine, venne inaugurata la nuova ala museale, in concomitanza con le celebrazioni del bicentenario della nascita di Canova. Riporto un passo di Scarpa da Volevo ritagliare l'azzurro del cielo, pubblicato in rassegna numero 7 del luglio del 1981. Il problema che dovevo affrontare nella sistemazione della Gipsoteca era la luce. Si trattava non di quadri, ma di sculture, e le sculture non erano di marmo o di legno, ma di gesso, materiale amorfo che non soffre solo delle intemperie, ma ha anche bisogno di luce e quindi ha la necessità di un posto al sole. E il sole, muovendosi su una scultura, non dà effetti negativi. Io amo molto la luce naturale, volevo ritagliare, se è possibile, l'azzurro del cielo. Ho voluto allora un ritiro dei vetri in alto perché non togliesse la luce. Lo spigolo vetrato diventa un blocco azzurro spinto verso l'alto e quando si è all'interno la luce illumina perfettamente tutte le 4 pareti. Qui i lavori quando sono iniziati e qui ovviamente siamo all'interno dell'ampliamento Scarpa. Scarpa studiò inoltre i supporti delle opere progettando per i busti delle mensole a muro e dei plinti in tuffo, basamenti in cemento e le statue stanti, lettini in ferro per le statue giacenti. Per i bozzetti progettò delle teche in vetro che ne avrebbero permesso una totale fruibilità. Vedo che si avvicina il professore e quindi asciugo molto dicendo che sono stati fatti dei lavori di restauro e miglioramento sismico, abbiamo detto, tra il 2017 e il 2018.
e questi sono avvenuti tra l'ingresso e la prima campata. Quindi grazie a un bando, il bando Fondo Cultura, al quale abbiamo partecipato l'anno scorso in partenariato con il Comune di Possagno, che è ente capofila, abbiamo a disposizione 1 milione di euro per continuare questo intervento di restauro. Quindi verrà rimesso a posto la seconda e la terza campata della gipsoteca, intervenendo con tutto quello che sono gli elementi che anche la tecnologia, il supporto della tecnologia ci può offrire. Inoltre notizia recente, proprio degli ultimi giorni, data dal nostro sovrintendente, dal dottor Fabrizio Magani, che sono stati messi a disposizione 400.000 euro per restaurare l'ala scarpa. L'ultima parte dell'intervento riguardava l'ampliamento Gemin, questo intervento avvenuto all'inizio degli anni 90 del secolo scorso. È uno spazio che è sempre stato destinato a delle mostre temporanee e a dei convegni. In questo periodo ospitiamo la mostra che è stata aperta lo scorso 5 maggio, una mostra dedicata a Canova, il dolore, le stelle Mellerio e il rinnovamento della tematica sepolcrale, mostra curata da 2 membri del nostro comitato di studi, il professor Francesco Leone, che è anche coordinatore del comitato, e dal dottor Stefano Grandesso. E quindi in concomitanza con l'allestimento della mostra che cosa abbiamo fatto? Abbiamo rinnovato l'impianto di illuminazione perché fosse più consono a valorizzare le opere esposte, e abbiamo anche realizzato un adeguamento ambientale, e quindi per monitorare e avere le condizioni idonee sotto l'aspetto dell'umidità e della temperatura. E con questo concludo, vi ringrazio della vostra attenzione. Come detto prima, se qualcuno poi ha piacere di approfondire e confrontarsi, ovviamente sono a disposizione, e vi invito a venire a visitare appunto la mostra allestita in Ala Gemin. Grazie mille. Per fortuna negli ultimi giorni ci è stato ricordato che se un museo non fa ricerca cessa di vivere. Un museo non può essere soltanto una palestra di esposizione, ricordando che all'inizio della mia carriera mi hanno insegnato Dante Bernini che il museo conserva e la mostra consuma, e quindi mi sento molto garantito come e credo tutti voi, insomma, come cittadino, come studioso, quando gli istituti sono in mano a persone che fanno ricerca e soprattutto conoscono così approfonditamente la storia della loro formazione. E quanto ci ha detto Moira Mascotto e quanto ci dirà Barbara Guidi, che da non molto è con altrettanta autorevolezza alla guida dell'istituto nel quale anch'io è stata la mia palestra di formazione, ed è stata anche la mia grande gratificazione non solo professionale ma della mia vita, e vedo che ogni volta di più mi sento così confortato da sapere che c'è Barbara Guidi che guida il museo di Bassano, perché ha una competenza professionale provata, sicura, e poi una comunicativa anche personale apprezzabile. Grazie Barbara, e quindi risentiremo sullo stesso lunghezza d'onda, perché i 3 interventi di stamattina questi primi 3 sono proprio dedicati a persone che si occupano di istituzioni, come ho detto ad esordio di questo intervento. Grazie a Barbara. Troppo buono. E lui, come molti altri bravissimi direttori che mi hanno preceduta, e che sono molti dei quali qua oggi, insomma, spero di onorare questo impegno, questo compito nel modo in cui il Museo di Bassano, per la sua tradizione,
merita. Quando naturalmente si sente? Lo avvicino. Bene, ok. Quando mi è stato chiesto di pensare a un contributo per questo convegno, insomma, diciamo molto velocemente, istintivamente, ho trovato un non titolo, Canova e Bassano. Forse, arrivata oggi a presentarvelo, dovrebbe essere Canova nel Museo di Bassano. Il rapporto di Canova col Museo di Bassano è un rapporto diverso da quello che l'artista e la sua eredità ha avuto con Possagno, che è la sua città natale, però presenta tuttavia delle tangenze. Ovviamente la prima tangenza è quella che anche il fondo canoviano del Museo di Bassano si è materializzato per il volere sostanzialmente del fratellastro dell'artista che vedete dipinto in questo doppio ritratto di Giovanni Martino De Boni. Quindi di fatto Giovanni Battista Sartori Canova desidera inserire la città di Bassano nel novero di tutte quelle città venete che avevano avuto un particolare significato per Canova e quindi che lui individuava come luoghi che dovevano custodire e perpetrare la memoria di questo illustre figlio. Quella di Sartori è una distribuzione oculata, studiata, meditata, ponderata di ciò che restava nell'atelier di Canova, e quindi Possagno, Bassano, ma anche altre città, abbiamo visto anche ieri, Venezia, Asolo, Treviso, no? Divengono di fatto una sorta di grande museo diffuso. Poi chiaramente c'è Roma, però questo territorio diventa una sorta di museo diffuso i cui luoghi ancora oggi rappresentano una sorta di inscindibile itinerario sentimentale di paesaggi, di architetture e di opere nel segno di questo scultore. Allora, io adesso non ripercorrerò la strada delle vicende della donazione Sartori Canova, che tra l'altro sono state approfonditamente, diffusamente scandagliate, ricostruite da chi mi ha preceduto, insomma. Accenno solo due temi prima di passare al vero contenuto del contributo. Intanto il fatto che comunque Bassano fosse un luogo caro a Canova principalmente per alcuni particolari legami. Un luogo dove lui ovviamente si recava quando tornava dalle parti di Possagno, soggiorna più volte. Ieri sera siamo stati a Villa Rezzonico, quello era uno dei luoghi, naturalmente il legame con la famiglia Rezzonico non era l'unico, però l'altro legame importante era quello con la famiglia Roberti. L'altro punto fondamentale per quanto riguarda Canova e Bassano è che la donazione di Sartori Canova si inserisce in una tradizione già consolidata a quelle date di mecenatismo, che in qualche modo è una sorta di filo che è dentro al DNA del Museo di Bassano e che continua tutt'oggi di fatto, quindi un grande legame tra la città e questo museo. Vediamo velocemente museo diffuso sul territorio, alcune immagini. In cosa consiste il patrimonio di Bassano? Ovviamente non tutto è arrivato a Bassano tramite Sartori Canova, ma la maggior parte. Possediamo circa una sessantina di gessi, due bozzetti in terracotta che sono arrivati, uno per altra via, non Sartori Canova, e un altro molto recentemente dopo la mostra del 2003, quello delle Tre Grazie. 23 pitture a monocromo che si devono a Sartori Canova e a Pietro Stecchini, che era il nipote, un dipinto che è l'Ercole che sa 7 figli, una selezione delle sue opere, della sua collezione privata di opere d'arte, perché lui era un collezionista, un amatore, un raffinato conoscitore. E poi però entriamo in quello che è il cuore, no? Forse che batte più forte di questo patrimonio.
6.685 lettere, quindi una mole di carte incredibile, scritti autobiografici, diario di viaggio, il libro dei conti, il libricino di esercizi di lingua inglese, documenti dei viaggi compiuti a Parigi, le conversazioni con Napoleone, la sua biblioteca di opere d'arte, una biblioteca degna di un grandissimo intellettuale del tempo. Menziono qui giusto 3 titoli di quello che è la preziosa biblioteca di Canova: l'Editio Princeps dei 4 libri dell'architettura del 1570 di Andrea Palladio, l'Ipnerotomachia Polifili, edito da Manuzio nel 1499, che è uno tra i più bei libri illustrati di tutto il Rinascimento, un libro tra l'altro rarissimo, la raccolta di vasi antichi grechi etruschi di William Hamilton, ma insomma ce ne sarebbero molte altre. E perché li dona a Bassano questi materiali, che sono molto diversi da quelli che si trovano ovviamente qua a Possagno, appunto forse meno appariscenti e anche più delicati? Perché intanto a Bassano c'era già un museo. C'era un museo dal 1840 e una biblioteca, e quindi era un luogo, un'istituzione in qualche modo che era pronta e preparata ad accogliere non solo questo materiale così delicato, ma anche a gestirlo, a conservarlo e a renderlo fruibile per chi lo volesse studiare. Quando arriva la donazione Sartori Canova, una donazione talmente grande, importante, ingente, che addirittura il museo non ha lo spazio sufficiente e si decide di costruire una terza ala, no? Il Museo di Bassano ha questa struttura quasi a chiesa, no? Con queste 3 grandi saloni che sembrano 3 navate. La terza sala, appunto, come vedete qua in questo dipinto, che non ha un valore artistico ma bensì documentario, ovviamente molto importante, la posa della prima pietra, in cui l'iscrizione sulla destra è intitolata al vescovo Sartori Canova, che getta la prima pietra. La costruzione inizia nel 1850 e finirà nel 1953. Ultima cosa importante è che la proprietà, quello che viene donato, come scrive Sartori Canova nel suo testamento, è che questi beni siano di assoluta proprietà del municipio, inalienabilmente, quindi che non possano essere ceduti, e di perpetuo beneficio pubblico, quindi per tutti, un dono a tutti quanti. Allora, questa piccola digressione, in realtà adesso passerò al contenuto del contributo, quindi vado oltre l'atto di nascita di questo fondo. Mi sembrava interessante oggi per questo convegno procedere piuttosto a ripercorrere le tappe salienti, con un breve excursus, le tappe salienti della vita del Museo di Bassano, evidenziando come le vicende museografiche dell'esposizione, in particolare del Fondo Canova, che naturalmente rispecchiano le personalità e le sensibilità dei diversi direttori che si sono succeduti alla guida del museo, si intersecano anche con gli avvenimenti della storia, con le svolte e le accelerazioni date dai vari centenari della nascita e della morte, e risentano anche delle fasi della fortuna e sfortuna critica dell'artista, che in parte abbiamo anche già visto ieri. Questa è la guida che viene edita nel 1910 da Giuseppe Gerola e che fa vedere 2 viste, i 2 saloni, quello di destra e quello di sinistra, entrando. Quindi ci mostra di fatto come appariva il Museo di Bassano ad inizio Novecento. In particolare potete vedere in questo ingrandimento, vedete che le opere di Canova sono disposte essenzialmente un po' come le aveva volute Sartori Canova quando le aveva donate. I busti sono posti sopra le scaffalature, vedete queste scaffalature che contenevano i libri, e le opere sono anche mescolate a opere di altri artisti. Qui vedete il Lettore Andromaca di De Fabris. Esisteva un gabinetto canoviano con le carte dove erano conservati anche i disegni, ma la funzione prevalente, diciamo, poi di questo istituto era quella di biblioteca museo, no? Quindi queste carte che erano documenti, insomma, vivi che venivano fruiti. Dal 1908 succede a Gerola Paolo Maria Tua, che tra l'altro resterà in carica molti anni, fino al 1949.
Tua appronterà un nuovo allestimento. Era un riallestimento iniziato da Gerola, in realtà, interrotto con la prima guerra mondiale tra il 14 e il 19, terminato poi appunto nel 21 da Tua. E che appare pubblicato in questo articolo apparso su Emporium nel 1926. Il museo disegnato da Tua, che non era uno storico dell'arte, era un naturalista, veniva quindi da un altro ambito, quindi ha un'altra sensibilità, dimostra certo uno scarto, un leggero scarto rispetto al precedente, ma denota ancora un'impostazione ottocentesca, quasi quella che viene descritta da Ottone Brentari nel 1881 nella primissima guida del museo di Bassano. Un museo che dava ampio spazio alle glorie locali, la sezione bassanese, i cimeli patriottici, le collezioni mineralogiche e litologiche, perché c'era anche un fondo di naturalistico molto importante, gabinetto delle stampe, manufatti della ceramica, eccetera. I dipinti e le sculture però, come vedete, mantengono questa disposizione basata essenzialmente su criteri di simmetria e non storico-artistici fondamentalmente. Ecco, nonostante ci fosse stato il primo centenario della nascita, quello del 1922, la biennale di cui ci parlava ieri il dottor Paiusco, di fatto in questo moderno ordinamento di Gerola e Tua i gessi di Canova sono sostanzialmente disposti, come vedete e come affermato dallo stesso Tua in quell'articolo del 26, per allietare la visita tra le pitture che sono il vero vanto del Museo di Bassano. Quindi si sente che non c'è una percezione in quella fase della importanza delle opere di Canova. In queste sale, appunto, scrive il Tua, la serie delle tele è intervallata da opportuni riposi allietati da sculture di Antonio Canova. Sembrano quasi degli elementi decorativi, no? di interruzione. E poi dice anche però, in una saletta appartata poi sono raccolti i cimeli canoviani e la falange degli schizzi, dei disegni e degli autografi e dell'epistolario del grande Possagnese, vera e inesauribile miniera per gli studiosi che vogliono sondare l'interessante ambiente in cui visse e operò lo scultore delle Grazie. Inizia quindi a prendere forma questa coscienza del valore delle carte, dei disegni, no? della documentazione, anche se erano in un gabinetto separato. Il capitolo successivo è segnato dall'evento della Seconda Guerra Mondiale. Il giorno prima della liberazione, Bassano, che aveva quasi superato indenne il periodo della Seconda Guerra Mondiale, viene colpita da un bombardamento alleato devastante. Circa 190, se non ricordo, furono gli ordigni che distrussero gran parte del centro cittadino. Il museo di Bassano fu uno degli edifici maggiormente feriti da questa cosa, fu uno dei musei più danneggiati del Veneto. Nella prima guerra mondiale i danni maggiori erano stati registrati qui alla Gipsoteca. A farne maggiormente le spese furono, vedete che il chiostro era praticamente diventato un grandissimo cratere. Le esplosioni avevano fatto scoperchiare i saloni, in particolare il salone che oggi ospita Jacopo Bassano e il salone centrale del 6-700 erano completamente devastati. I vetri erano esplosi, come proiettili avevano forato le tele, i quadri che non erano stati ricoverati a Venezia, perché una buona parte del patrimonio aveva trovato riparo a Venezia, ma alcuni quadri e soprattutto le sculture erano rimaste lì. E le statue, in particolare i gessi di Canova, erano caduti quasi tutti dai basamenti e si erano frammentati. I frammenti addirittura raccontano memorie orali che schizzarono fuori dalle finestre nel chiostro e Tua, assieme a dei cittadini, si mise a raccoglierle e alla rinfusa a metterle in sicurezza in casse che poi iniziarono a girare per i depositi e musei. Quindi tutte le sculture a figura intera praticamente possedute dal Museo di Bassano furono veramente gravemente danneggiate. Qui abbiamo alcune foto, i basamenti distrutti. Sulla destra vedete quello che restava della Ebe che abbiamo recentemente restaurato. Tua cercherà di riparare i gessi e addirittura si rivolgerà a Serafin
no? Che scrisse in una bella lettera al sovrintendente Moschini, è affetto da canovite acuta, nel senso che possedeva talmente tanto questo artista, avevano dedicato, Serafin padre e figlio, tutta la loro vita, avevano riparato i danni della prima guerra mondiale, però purtroppo anche i Serafin non poterono niente, perché mancavano dei modelli, molte dei gessi che si conservavano qua erano in condizioni che non permettevano la riparazione dei nostri. Vabbè, la storia del post bombardamento è una storia lunga e straziante per il Museo di Bassano, che riapre dopo 9 anni, nel 1952. Ecco, questa è una visione negli anni 50, uno dei depositi ricavati in un'ala del chiostro. Laggiù in fondo vedete quello che resta di uno dei 2 grandi cavalli, quello col cavaliere, che era nella sala di destra. Tua era morto, nel frattempo viene indetto un concorso per il nuo direttore, vince Licisco Magagnato, 1950, viene addirittura fatto il concorso per il conservatore, Gino Barioli, che poi gli succederà. Sarà Magagnato a finire i lavori, a completare i lavori, a riaprire il museo nel 1952. Magagnato lavora moltissimo, restaura molte opere, si concentra prevalentemente sui dipinti, anche perché i gessi erano veramente di difficile riparazione. Magagnato attua un riallestimento fatto secondo i più aggiornati criteri museografici, criteri che erano stati invocati dal sovrintendente, che più volte aveva scritto al Tua incitandolo ad ammodernare il museo, no? a togliere quest'aura da quadreria ottocentesca. Tra l'altro Moschini era quello che aveva chiamato Scarpa per l'ala nuova e la Gipsoteca. Viene fatta una severa revisione delle opere. Qui vedete degli schizzi in cui Magagnato ragiona. Il fondo Canova si sposta e viene destinata a quello che restava del fondo canoviano l'ala in cui oggi noi esponiamo i dipinti dell'Ottocento, quelle piccole salette. Questa severa revisione delle opere è fatta appunto attraverso una sensibile riduzione del numero e un ordinamento museografico basato su criteri di qualità e sulla separazione tra opere maggiori e opere minori, no? Quelle per gli studiosi e quelle invece i capolavori Si procede inoltre come dicevo, a molti restauri. Alcuni gessi canoviani come le Veneri vengono restaurate da Danilo Andreoso, uno scultore locale che appunto restaurava anche, però la maggior parte del patrimonio canoviano resta di fatto nei depositi, come abbiamo visto. Vengono create pareti divisorie e il cavallo, l'unico dei 2 superstite, il cavallo senza cavaliere, viene posto dietro a un paravento. Dunque, forse era percepito, già qui si iniziava a percepire come un elemento ingombrante, di difficile, diciamo, inserimento in un contesto museografico di tipo diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Qui ci sono un confronto tra, sulla destra, l'allestimento artigianale fatto da Licisco Magagnato e quello che era l'allestimento del Tua. Viene però data nuova attenzione alla grafica di Canova. Raghianti, assieme a Magagnato, organizza alla Strozzina di Firenze nel 1951 la mostra i disegni, monocromi e disegni. È una mostra che in qualche modo, come vedete dal giornale di Vicenza, inizia a stimolare un'attenzione verso questa parte della produzione dell'artista, no? Nel frattempo, grazie anche alla cura di Elena Bassi, no? Si annuncia una lettura moderna di questi disegni, no? E di questi monocromi che appunto sono considerati come dei grandi disegni su tela. Tra l'altro i disegni del Fondo di Bassano avevano anche visto la schedatura appunto ad opera di Raghianti, che era stata un po' la base per questa mostra.
Come giustamente ha sottolineato Giuliana Ricani, la catalogazione fatta da Ragghianti è la base per le successive 2 mostre dedicate al fondo dei disegni. Disegni del Museo Civico di Bassano da Carpaccio a Canova, che Magagnato cura e diciamo, organizza la Fondazione Cini, poi alla Farnesina al Castello Sforzesco di Milano, e poi la mostra dei disegni di Antonio Canova nel secondo centenario della nascita, che è curata però dal nuovo direttore, da Gino Barioli. Questa seconda rassegna è la prima che viene realizzata a Bassano ed è la prima che è totalmente dedicata al patrimonio grafico, 90 disegni, 11 monocromi, oltre a 2 dipinti a olio e alcuni gessi, ma la cosa più importante è che questa mostra si accompagna appunto alla riapertura delle nuove sale del Canova, che fino ad allora erano rimaste chiuse un po' in disparte, e al censimento grafico. Vedete sulla destra e sulla sinistra di nuovo l'allestimento, le sale del Canova si spostano, siamo nella sala del Guariento, dove oggi c'è il grande crocifisso del Guariento. Questo nuovo allestimento, interessante vedere che dà anche ampio spazio all'esposizione dei disegni, vengono realizzate queste nuove teche. Questo è il corridoio dove oggi abbiamo invece gli affreschi, quelli della chiesetta di San Bartolomeo. La mostra dal punto di vista critico non rappresenta un avanzamento particolare sugli studi, però appunto si inserisce in questa agenda di questo centenario del 57, che vede 3 appuntamenti distinti: Bassano, Possagno e Treviso. Tra l'altro, curioso, sfogliando i giornali si vede come all'inizio ciascuno un po' aveva pensato alla propria rassegna, però poi piano piano le forze si mettono assieme. Addirittura poi Bassano presta anche 25 disegni e 30 lettere alla mostra di Treviso, anche se le foto che ci hanno fatto vedere ieri rispetto a quello che si legge nei 2 giornali appare piuttosto deludente, no, da quello che abbiamo potuto vedere di quella mostra. La mostra trevigiana comunque, da quello che ci dicono i giornali, è una sorta di primo banco di prova di questo tentativo di rilettura critica, e ne è testimonianza, vedete qui alcuni articoli, ne è testimonianza la critica apparsa sui giornali dall'inviato speciale per l'unità che viene mandato a Treviso in occasione della mostra. Ed è interessante leggere la parte finale di un lunghissimo articolo che prende quasi una pagina intera. Oggi il problema del Canova, ovvero dell'oblio critico dopo la morte, si ripropone con la celebrazione del secondo centenario della sua nascita, ed è senza dubbio un problema di stimolante interesse, perché investe quello più generale di tutta la cultura neoclassica italiana, una cultura tutt'altro che uniforme, ricca anzi di contraddizioni, di opposte tendenze, di singolari personalità. Ecco, l'inviato speciale altro non era che Mario De Micheli. Nel 1965 alla guida del museo arriva Bruno Passamani, lo vedete qui in una foto in occasione dell'inaugurazione della mostra di De Pero, siamo nel Salone degli Specchi di Palazzo Sturm. Passamani resta in carica per circa un decennio. A lui si deve un nuovo allestimento, realizzato tra l'altro in un biennio di intenso lavoro condiviso con l'architetto Compostella, che veramente attua un profondo restauro dell'edificio e una risistemazione radicale secondo criteri cronologici, didattici, molto accurata. L'allestimento delle opere di Canova inizia a essere mescolato alle opere di altri artisti dell'Ottocento della collezione. Qui inizia questo modo di contestualizzare la sua opera in questo più ampio panorama neoclassico. Se il fondo dei disegni viene valorizzato attraverso una mostra che addirittura va a Copenaghen nel Museo Thorvaldsen, la travagliata vicenda dei gessi canoviani conosce un nuovo triste capitolo. Il museo cresce, c'è necessità di trasferire la biblioteca al piano terra, deve essere consolidato il pavimento, il solaio del salone canoviano, il grande cavallo viene posto su putrelle. Tra il 66 e il 69 muta l'atteggiamento, la lettura di questa particolare opera canoviana.
Lo vediamo in questi due stralci di lettere. All'inizio Passamani pensa di rimuovere la dipintura, la colorazione a finto bronzo che il gesso aveva voluta da Canova stesso, perché voleva testare l'effetto che avrebbe avuto poi la realizzazione in bronzo del cavallo, e di porlo in disparte, no? Si approva la proposta di sistemarlo riducendo il piedistallo e togliendo il colore nel fondo dell'ala destra, no? Dove è prevista la sezione ottocentesca. Nel 69 Passamani scrive al sindaco: finalmente il mutato atteggiamento del soprintendente e il conseguente smontaggio del cavallo ci permette di risolvere nel modo migliore la sistemazione definitiva delle opere d'arte nel salone dove il cavallo si trova e dove rappresenterebbe sempre un ingombro e una stonatura a causa della mole sproporzionata rispetto al resto del materiale. Lì intendo esporre disegni, dipinti, gessi del Canova e di altri in un allestimento. Ci siamo, mi avvio alla conclusione. Il cavallo nello smontaggio subisce dei danni, è tutt'oggi smontato, diciamo, ma tutti i pezzi sono raccolti nei depositi del museo. A partire dagli anni 60 gli studi su Canova conoscono un nuovo slancio e anche una nuova fase. Se per le mostre dobbiamo attendere il 1982, quando Fernando Rigon organizza a Roma, Milano e a Bassano del Grappa una importante mostra, la più importante fino a quel momento, cui peraltro seguirà anche la nascita del Comitato per le edizioni nazionali, che viene tenuto a battesimo nel 1953, alcuni avvenimenti segnano. Cosa ho detto? 83. Ecco, coprotagonista di questa mostra e poi insomma del successivo della società è Giulio Carlo Argan. Qui ho messo una lettera indirizzata proprio a Rigon che si trova nelle carte della direzione. Argan di fatto riconduce in questo ultimo, in questo saggio che pubblica nel catalogo, riconduce di fatto la poetica di Canova e disegni e bozzetti in gradi diversi dell'ideazione e della creazione verso il vertice della perfezione. Non ci addentriamo nella complessa e articolata vicenda della lettura, dell'evoluzione della lettura arganiana di Canova, però dobbiamo ricordare alcuni avvenimenti fondamentali. Allora, nel 67-68 Argan dedica un corso alla Sapienza al neoclassicismo. L'anno successivo, 68-69, dedica un corso ad Antonio Canova. Il 70 vede la luce il manuale in 3 volumi di Argan e immediatamente dopo il 4º volume, L'arte moderna. In questa opera, che è rimasta il manuale della storia dell'arte per molte generazioni, Argan di fatto sancisce Canova come l'anello di congiunzione tra 2 grandi epoche, no? L'ultimo degli antichi, il primo dei moderni. È un anello indimenticabile. In questo serrato ricondurre l'opera di Canova alla storia delle idee, Argan conia anche, applica la definizione kantiana della moralità dell'arte a Canova e quindi aiuta a consolidare la consapevolezza della complessità del neoclassicismo come epoca artistica e di gusto, non una fase di un mondo che imita un mondo che fu, una corrente artistica che imita un mondo che fu, ma la prima corrente stilistica della modernità, una sorta di preavanguardia. E questa cosa, cioè che rilegge l'antico per inventare un'arte nuova, per dire qualcosa di nuovo. Questo impulso critico naturalmente si irradia non solo sui musei, ma anche sulla produzione contemporanea degli artisti, l'abbiamo visto ieri. E qui ho messo semplicemente un numero di Domus del 71, Giulio Paolini del 73, opere ovviamente dedicate a Canova. C'era una copertina di Domus che in copertina aveva una foto, non ricordo più di quale artista, che esponeva la natica del Perseo ribaltata, no? Proprio a sollecitare questa ripetizione differente, questo modo di guardare all'antico per inventare qualcosa di nuovo. 1972, The Age of Neoclassicism, il neoclassicismo come fenomeno che investe ogni ambito, dall'architettura alla scultura alle arti decorative. Anche qui Canova è il più alto protagonista di questa
di questa epoca e di questo gusto figlio delle istanze dell'illuminismo. La pubblicazione di Pavanello del 76 resta, ovviamente è un'altra delle pietre miliari, resta ancora oggi un catalogo di assoluto riferimento, così come lo fu la mostra che organizzò a Venezia, e anche qui ricordo un articolo di giornale che titolava proprio a caratteri cubitali "Quella Venezia sconosciuta", perché fu una rivelazione in qualche modo. E queste cose sono naturalmente il preludio alla mostra del 92 che, non c'è bisogno di dirlo, resta inarrivabile per molti motivi e credo lo sarà a lungo, che tra l'altro, cosa interessante, inaugura anche un modo di guardare la scultura di Canova da parte degli artisti e da parte in particolare poi dei fotografi. Mimmo Iodice fa l'apparato iconografico del catalogo e rendono visibile una lettura anche sentimentale, emotiva dell'artista. L'allestimento degli anni 90 del Museo Civico di Bassano, le opere sono tornate nel Salone Canoviano, sarebbe necessario un'altra relazione per raccontare quello che succede negli anni successivi e la recente fortuna di Canova e quello che è stato il ruolo di Bassano, la partecipazione di Bassano a contribuire a questa fortuna attraverso mostre, convegni, pubblicazioni, e ovviamente ringrazio per coloro che sono qua e che hanno lavorato tantissimo in questo senso. Concludo dicendo che Sartori di fatto è stato un donatore geniale, lungimirante, no? Per i motivi che abbiamo detto prima, e che di fatto permette a Bassano di essere un luogo canoviano di eccellenza, no? Fa di Bassano quel luogo le cui raccolte, idealmente unite a quelle di Possagno, rendono questo luogo un polo museale unico e imprescindibile per lo studio su Canova. Quindi tanto Possagno è il tempio dell'opera canoviana, quanto Sartori fa di Bassano il luogo di studio, il punto di riferimento irrinunciabile per qualunque ricerca, e non è caso appunto l'attività dell'Istituto di Studi Neoclassici e del Comitato al luogo qui, dove si può conoscere Canova attraverso le 1000 sfaccettature della sua personalità artistica. Grazie. Seconda delle dei tre interventi istituzionali, quella che mi tocca più da vicino, e ringrazio perché a Bassano viene lasciata l'eredità spirituale, personale e privata, mentre qui c'è quella più propriamente e più direttamente artistica. Vorrei ricordare, lo sanno benissimo coloro che si occupano dei carteggi canoviani che sono via via e stanno per essere pubblicati, che credo che una delle ragioni per le quali Sartori Canova volle questo era anche per i suoi legami soprattutto con Tiberio Roberti. Ogni 15-20 giorni c'è una lettera, perché Tiberio Roberti, che era compare, cioè di cui Canova era compare, perché gli scrive caro compare, lei invece Sartori Canova scrive signor Conte, sia stata una delle garanzie. La famiglia Roberti, anche figli, 2 pittori, e poi gli Stecchini. Quindi queste 2 famiglie hanno fatto da polo da attrazione, perché era necessario trovare un istituto di accesso per coloro che fanno ricerca. E voi sapete che ancora adesso la vera ricerca non si può, su Canova non si può fare che al Museo di Bassano. Ecco. Adesso passiamo in streaming, mi pare, no? In streaming, ecco, io qui sono in un grande imbarazzo perché non riesco a pronunciare il nome. Ecco, di Laila Schoentaug, ho detto giusto Giuliana? Che è lei che mi ha... direi che la presentazione è identificazione con l'istituto ammirevole e strepitoso dell'eredità di Thorvaldsen che si trova a Copenaghen, e quindi attendiamo quello che ci dirà la nostra collega studiosa, che è così sempre attenta, l'abbiamo vista anche nella mostra recente di Milano, nella conoscenza, nelle schede che abbiamo letto e anche nel saggi, la conoscenza di questo grande artista che segna un cambiamento nettissimo
rispetto all'arte di Canova e in parte anche al ridimensionamento di un'arte, dell'arte stessa di Canova, che tuttavia nel tempo si è riservato le sue rivincite. Benvenuta, io sostituisco Stefano Grandesso, sono Fernando Rigò. Mi sente? Va bene? Le do la parola quindi. Bene, grazie. Sì, grazie. Grazie dell'invito e grazie per la presentazione. Oggi parlerò il Museo di Thorvalds a Copenaghen e porto qui il mio PowerPoint. Forse non è disabile per me di upload un PowerPoint, è fatto disabile.
il screen sharing. È possibile metterlo funzionare? Schermo è autorizzata a condividere il suo schermo con il suo PowerPoint. You can share your desktop if you wish. Sono sul PowerPoint adesso. E dove trovo share? Non ho fatto niente. Non ho fatto mai. Dovrebbe esserci il tasto verde. Dove... Non è possibile farlo tutto... Qui. Sì. Sì, penso che tutto vedo quello. Allora, schermo mio, vedo il PowerPoint adesso in modo di sharing. Va bene a tutti o di no? Bene, bene. Ci dico che vediamo tutto. Allora, dopo il scultore Bertel Thorvaldsen tornò a Copenaghen nel 1800 e Thorvaldsens museo non posso cambiare il slide così. Il museo, il Thorvaldsens Museo, il museo delle sculture e collezione d'arte di Thorvaldsen, è un edificio colorato sia all'esterno che all'interno. È colorato in senso letterale ma anche figurativo quando si tratta della coesistenza di riferimento al mondo pagano antico e i cristiani moderni. E questo sarà il mio argomento principale di oggi, al fine
parlerò anche un po' di Bertel Thorvaldsen come collezionista. L'architetto Gottlieb Bindesbøll nel 1837 invia da Roma a Copenaghen una schizzo visibile sulla tavola a destra nel dipinto di Constantin Hansen, e nella sua lettera del 24 giugno lo stesso anno scrisse che era stata elaborata secondo i desideri di Thorvaldsen e che la luce cade da circa la stessa altezza e larghezza come nel grande studio di Thorvaldsen. Thorvaldsen ebbe qualche idea di un museo già negli anni 20 dell'Ottocento, e similmente al caso di Possagno, dove il fratello di Canova decise di realizzare un gipsoteca, anche l'architetto Bindesbøll conobbe bene Thorvaldsen dopo aver soggiorno a Roma nel 1834 e ancora nelle periodi di 36 e 38 dopo il suo viaggio a Istanbul, Atene, Sicilia e a Napoli. Il Thorvaldsen Museum è un'opera d'arte totale, un Gesamtkunstwerk, dove l'esposizione delle opere d'arte non può essere separata dalla scema architettonica. Come parte dai suoi preparativi, Bindesbøll misurò il grande studio di Thorvaldsen, situato nella proprietà di Palazzo Barberini a Roma. Abbiamo i suoi note nel suo album di disegno. Guardando la grande sala del Museo Thorvaldsen, la stanza può essere immaginata come una parafrase del studio di Roma di Thorvaldsen. Bindesbøll ha anche misurato le sculture, poiché doveva progettare le loro basi come parte del suo progetto. Ho menzionato come Bindesbøll scrisse nella sua lettera che la luce cadeva in una stanza. In una pagina del suo album disegno lo illustro. Per ottenere le migliori condizioni per percepire la tridimensionalità delle sculture, Bindesbøll ha prestato molta attenzione a dirigere la luce che cade dalle finestre. Così le statue sono esposte con illuminazione frontale, mentre i rilievi sono esposti con le luci che proviene lateralmente. Questo è ciò che vediamo nella stanza con le statue Amore trionfante modellato nel 1814 e i rilievi degli elementi. Le stanze non dovrebbero essere molto profonde. Il Museo Thorvaldsen apre al pubblico il 18 settembre 1848, 4 anni dopo la morte di Thorvaldsen. Fu eretto come il primo edificio museale in Danimarca. In una foto panoramica si vede che il museo si trova accanto a quello che ai nostri giorni è il Parlamento danese. Nel passato quell'edificio ha sostenuto quello che era stato il Palazzo Reale fino a un incidente, un fuoco a metà del Settecento. Accanto al palazzo c'era un deposito per le carri dei cavalli reali e nell'800 questo fu il cantiere inneso come potete al progetto museale. Il re danese Federico VI offrì il cantiere. La parte più ricca della popolazione si è abbonata a coprire i costi per la costruzione dell'edificio. La maggior parte delle opere è entrata nella collezione dei musei grazie a un lasciato dell'artista per il comune di Copenaghen. La sua versione definitiva
firmata nel 1838. Sono le sue sculture e le sue collezioni d'arte. Immaginando in un contesto romano la forma rettangolare del museo e il suo cortile centrale possono dare associazione a una casa romana o addirittura a un tempio classico. Nel contesto di Copenaghen questa disposizione prendeva in via del deposito per il caro del passato. Le lunghe pareti esterne del museo, l'unica parete più corta è la disposizione con piccole stanze lungo quelle pareti, sono costruite sui pali delle fondamenta dell'ex deposito, mentre le due sale più grandi del museo erano aggiuntate da Pinnespøl per completare l'edificio in un rettangolo. Se vediamo la disposizione generale, il museo è come un universo in miniatura. Qui tutto ruota intorno alla tomba di Thorvaldsen, situata nel centro del cortile. La sua tomba è modesta, coronata solo da un rosario o da un'iscrizione sul lato. Ma diventa molto chiaro chi sia il persona più importante in questo museo. Ho messo sulla pianta, ho messo una freccia rossa sulla pianta per segnare l'asse principale dell'edificio. C'è una porta grande dove la foto è stata scattata. Nel cortile, l'immediato ambiente del tomba è un pavimento bianco di forma ovale, rappresentata l'ippodromo di un circo romano. È confermata se alzando lo sguardo al livello del primo piano delle facciate, dove sono raffigurate due cavalli aggiogati a una biga che correndo attraverso la facciata e portando un genio. Quando si entra nei corridoi del piano terra, le finestre originali erano incisi e ha bloccato la vista sulla tomba di Thorvaldsen. Purtroppo i vetri delle finestre erano rotte e sono stati cambiati. Nelle volte dei corridoi al piano Laila, chiedo scusa, può scorrere il video? Non vediamo le immagini. You have to click on the bottom right. Left, no, right. New share. Oh, wonderful, thank you. Ah, bene. Bene, scusa. E anche se cambia, sì, anche se cambia. Ah, bene. Nella volta dei corridoi al primo terra vediamo il cielo azzurro con i simboli dello zodiaco. Thorvaldsen era nato il 19 novembre 1770 e si trovò lo scorpione del zodiaco in concordanza della porta grande centrale. C'era una coscienza romantica sulla natura, ma non è noto non è noto se Thorvaldsen e Pinnespøl percepissero lo zodiaco come qualcosa di più di un simbolo di cicli naturali. Quale conoscenza aveva Pinnespøl e Thorvaldsen all'idea dell'astrologia
tranne che per ciò che potevano osservare negli affreschi rinascimenti come a Villa Farnesina e altri luoghi a Roma. Sì. È chiaro che quando Thorvaldsen modellò i suoi rilievi cupi descrive le leggi di Giove a Roma nel 1831 o il Geno dell'anno nuovo, un rilievo modellato il 1 gennaio 1840 dopo il suo ritorno a Copenaghen, Thorvaldsen si servì del zodiaco lui stesso. Il rilievo del genio dell'anno nuovo dà associazione anche alle allegorie delle stagioni cicliche, che erano anche un soggetto che Thorvaldsen ha lavorato con se stesso, come anche gli elementi aria, fuoco, terra e acqua. Nelle collezioni di Thorvaldsen troviamo anche stampe grafiche come la rappresentazione delle stagioni di Pietro Testa, dove il sole e il leone sono rappresentati in allegoria dell'estate. Anche quella di Poussin. Torniamo all'edificio, all'estremità dell'asse centrale dell'edificio. Troviamo i modelli in gesso di Cristo e il 12 modellati per il Duomo di Copenaghen, la chiesa di la Nostra Signora. Un ciclo dello zodiaco corre intorno ai corridori come una forma U che lascia un spazio aperto per la stanza di Cristo. Ci vediamo alla pianta. Guardiamo della posizione della tomba di Thorvaldsen con la seconda grande porta in fondo essere aperta, si guarda dalla tomba alla braccia accogliati della sua statua di Cristo. Sfortunatamente non abbiamo una foto per mostrare questa vista del museo, ma molto in comune con la vista nel Duomo di Copenaghen. Il museo fa riferimento al mondo pagano oltre che a quello cristiano. Può essere visto come un'interpretazione nordica di una caratteristica vissuta negli spazi romani come il Pantheon, spazio prima pagano, poi cristiano. Il stesso in riguardo le due immagini sono esempio di rappresentazione grotteschi e immagini di motivi religiosi. Sono diffusi e in qualche modo causale nello spazio museale senza apparire in contrasto o il conflitto tra loro. Simile è come divinità mitologiche e soggetti cristiani sono tutte e due presenti nelle opere di Thorvaldsen. Il piano terra è riservato alla scultura di Thorvaldsen nel museo. Qui ogni statua è collocata nelle stanze insieme a rilievi che sono mostrati nelle pareti. Abbiamo visto adesso. Nei corridoi la riga di statuette è continuamente ininterrotta. Alla pianta del piano terra ci vediamo che le tendenze generali delle mostre sono che le cose della vita reale sono più in periferia e quelle mitologiche e letterarie più al centro, più vicino alla tomba di Thorvaldsen. I colori rosso e bruno nella pianta. Considerando le varie associazioni con i tempi, lo spazio di una chiesa, lo spazio di un mausoleo o lo spazio di un museo, questa disposizione
mostra permanente sottolinea il cortile e la tomba come un spazio speciale, quasi, penso io, rendono Thorvaldsen circolato da tutte le idee come se assistessero a Giove in il Monte Olimpio. E per trascorrere 2 minuti alle collezioni di arte. A Thorvaldsen non piaceva leggere usando i sensi visivi, era più importante per lui, ma a differenza di Canova, Thorvaldsen non ha mai fatto un dipinto, però il professore con il quale era più in confidenza all'Accademia delle Belle Arti a Copenaghen era un pittore, Nikolaj Abildgaard. Thorvaldsen era un bravo disegnatore, aveva una buona comprensione verso l'opera in 2 dimensioni anche. Le sue collezioni d'arte non erano conservate nella sua studio a vicino a Palazzo Barberini, ma nel suo appartamento in via Sistina, non lontano da Piazza di Spagna. Queste collezioni furono anche trasportate a Copenaghen e mostrate nel primo piano del nostro museo. Cambia pagina. Oh no, troppo. I dipinti nella collezione sono regali, acquisti, commissioni e opere mandate per concedere un prestito. Un dipinto di Madonna col Bambino come quello di Lorenzo Monaco e il disegno di Thorvaldsen dello stesso soggetto mi fa pensare che Thorvaldsen non solo ha piaciuto le quadri nella sua collezione, ma che probabilmente sono utili per lui di studiare le composizioni. Un regalo era riguardata la perla della collezione secondo Lisa Seidler, un'artista, una vicina di Johann Wolfgang Goethe, Gina, che è rimasta a Roma 1818-23 e poi un'artista della corte Weimar al suo ritorno in Germania. Seidler ha scritto nella sua ricordi testimonianze: la perla era un dipinto della Madonna del Sasfarato, straordinariamente bello, che Papa Pio VII aveva donato al maestro. Il colore azzurro è spaviato, grave, solo in tratti al basso del dipinto vicino al colore rosso e il mani, è molto purtroppo. Le opere delle collezioni fatte dalla maestria antiche dei secoli XV-XVI sono poche ma belle. E qui a quella convegno devo menzionare che abbiamo un dipinto firmato Basse If, probabilmente Francesco del Ponte Bassano il Giovane, fatto come una seconda versione di un dipinto che aveva fatto insieme alla sua padre e che oggi sono in una collezione in Inghilterra. Le collezioni internazionali di Thorvaldsen era menzionato sul tempo come l'unica collezione di dipinti contemporanei di importanza a Roma a tempi di Thorvaldsen. La maggior parte della collezione sono dell'Ottocento, rappresentando le opere del suo amici. Nei veduti paesaggi, pitture di genere e di architettura troviamo una Roma bella, la meraviglia di Roma e, come qui, la girandola di Ippolito Caffi. Così Thorvaldsen ha anche la possibilità di conoscere le idee nuove delle pitture giovani, un
Altro esempio è quando il danese Eckersberg è arrivato direttamente dal Jacques-Louis David a Parigi e ha fatto dipinti veramente dal vero negli anni 1813-16, a posti come qui a Piazza San Pietro e non nel suo studio. Il norvegese Johan Christian Dahl era un paesaggista, ma ha anche fatto un dipinto di architettura per Thorvaldsen. Era probabilmente commissionata da Thorvaldsen come un pendante a quello di Eckersberg. Anche Napoli era ben rappresentata nella collezione di Thorvaldsen a Roma. Le 4 dai 13 dipinti fatti dal Dahl rappresentando il Vesuvio in eruzione. A Thorvaldsen piacevano i dipinti, ma ce ne sono alcune che probabilmente ha ordinato per più motivi di questa. A metà degli anni 30 dell'Ottocento sapeva che doveva lasciare Roma in pochi anni. Come tanti altri del suo tempo, anche Thorvaldsen era un grande ammiratore di Raffaello. L'apertura della tomba di Raffaello nel Pantheon nel 1833 fu sicuramente un evento speciale e da ricordare per lui. Francesco di Efebi potrebbe aiutarlo a farlo. Ci vediamo Thorvaldsen nella parte destra del dipinto con i capelli bianchi. A Copenaghen fu il prima storica dell'arte della Danimarca, Niels Laurits Høyen, che curò la prima mostra permanente di dipinti del museo per l'inaugurazione nel 1848, ma non sappiamo nulla al riguardo. Il numero di dipinti però esposti è stato considerato troppo limitato e l'anno successo è stato modificato. Questa seconda mostra ha occupato più stanze di oggi, poiché è aumentata la necessità di uffici. In comparazione, la mostra è stata ridotta con 25% da 201 dipinti nel 1849 a circa 115 negli ultimi decenni. Per tutto il Ottocento le mostre permanenti dei dipinti sono stati curati da artisti. Dopo ha cambiato il modo di curare una mostra. Gli elenchi scritti delle dipinti che erano disposti nel 1849 documentato anche una vista diversa alle copie in rispetto a oggi. Le copie sono esposte insieme a dipinti delle maestri antichi. Abbiamo già visto la Madonna col bambino di Lorenzo Monaco, che nel 1849 è stata esposta nella stessa piccola stanza che il dipinto di Karl Eggers, una copia di Raffaello, la Madonna di Garafani e diverse altre copie. La Madonna di Raffaello era nella collezione di Vencio Camuccini e ora nella National Gallery di London. Adesso la copia è in deposito in una mostra permanente. La differenza nelle qualità delle due dipinti sarà apparente per un occhio moderno. È molto probabile che Thorvaldsen avesse una visione diversa alla sua collezione da quello che abbiamo oggi al museo, noi, che abbia fatto le stesse cose a Copenaghen, come a Copenaghen nel 1849. Per concludere,
La disposizione generale del museo che ho descritto oggi non ha cambiato dal 1848. Sono sicuro che Thorvaldsens Museo non mai diventerà uno spazio del White Cube. Il Ministero delle Culture di Danimarca ha deciso che il nostro museo è un monumento classificato, che significa che è proibito di fare cose che cambia l'impressione del monumento di Bindesbøll. Non abbiamo le strutture di un museo moderno come un ascensore. I nostri visitatori invece sono molto affascinati dal museo e il spazio. Non è la Roma di Thorvaldsen, ma le opere d'arte sono state trasportate inserite in un'interpretazione nordica della Roma ottocentesca. Grazie. Allogeno che arriva da Metocchia, come dicevano i greci antichi, perché ha portato una ventata di internazionalità e ha dimostrato come anche un piccolo centro come Possagno può generare e stimolare a livello europeo delle iniziative e delle istituzioni come il Museo Thorvaldsen di Copenaghen. Grazie. Adesso ci sarà un coffee break di un quarto d'ora, siamo un po' in ritardo, ma cerchiamo. Poi ho sentito da Barbara che finita la seconda parte della mattinata con sotto la guida di Francesco Leone ci sarà anche una colazione qua, insomma come un sostentamento qua. Grazie. Ma questo adesso cosa hai fatto? Prova ad alzarlo la terra.
Ah sì, aspetta che lo tolgo. Vediamo. Aspetta, prova. Check audio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Che ora si ricomincia, ragazzi? Non cominciare.
Che oggi cade la giornata internazionale dei musei, nel giorno in cui in questo convegno parliamo appunto di istituzioni museali che hanno concorso al mito e alla conservazione di Antonio Canova, apriamo questa seconda sessione della mattina dedicata a un tema importantissimo che è la fortuna di Canova nella Lombardia romantica, e quindi è un tema per noi molto interessante per capire un po' come il retaggio canoviano abbia avuto una sua strada nella Milano romantica, naturalmente partendo da una figura centrale che è quella di Francesco Hayez, il vero erede di Canova, pur essendo pittore e non uno scultore, e invito dunque Omar Cuciniello ad avvicinarsi e a prendere posto, pregando i relatori di rispettare un pochino i tempi. Dunque Omar Cuciniello ha studiato a Milano, dove ha avuto il suo dottorato di ricerca, oggi è conservatore della Galleria d'Arte Moderna appunto di Milano, insieme all'amica direttrice Paola Zatti. È uno studioso di scultura dell'Ottocento, in particolar modo ha studiato Pompeo Marchesi, e ora lui ce lo racconterà, che nelle dinamiche dello studio di promozione, valorizzazione, luogo di incontro di un dibattito artistico internazionale, possiamo dire essere un po' la continuazione di questa fucina del genio che fu lo studio romano di Canova, di cui questi giorni più volte in qualche modo si è detto. È stato tra i curatori di quella mostra del 2019-20 che era parallela a Canova Thorvaldsen alle Gallerie d'Italia, cioè la mostra dedicata alle teste ideali, che però si chiamava I volti ideali, sempre in ottica di una promozione così contemporanea e talvolta poco consona alla quale il nostro Canova deve soggiacere, e a lui appunto, che ci parlerà di Pompeo Marchesi, uno studio canoviano a Milano, lascio volentieri la parola. Grazie per questa presentazione. Si sente? Sì, no? Abbastanza, ma direi, ecco. Forse così è meglio? Sì. Meglio, ok. E dicevo appunto, ringrazio per questa presentazione. Ovviamente i ringraziamenti si estendono anche ai curatori di questo convegno per l'invito. Tutta l'attività artistica di Pompeo Marchesi in qualche modo è fortemente influenzata, per non dire dominata, dalla figura di Canova. Canova è sia il modello stilistico di Marchesi, un aspetto che condivide in realtà con tanti scultori della sua generazione, ma Canova è anche un modello per Marchesi per altri diversi aspetti spesso assunti da Marchesi con grande intelligenza, soprattutto e con grande acume, soprattutto per quanto riguarda la promozione dell'arte e della sua produzione. E tra questi aspetti, diciamo, parastilistici, c'è sicuramente lo studio di Marchesi. Ecco, fantastico, già partiamo benissimo. C'è un tecnico, Moira? C'è un tecnico da qualche parte? Ah, ci sei. No, ci siamo. Eccoci, non è che l'ho messo a schermo intero e non è stata una buona idea. Vai. No, clicco qua, guarda, questo Eccolo qua. Vai, vedi con la freccina del la successiva. Ok, perfetto, grazie. Eccoci. Allora, diciamo appunto lo studio di Marchesi è sicuramente uno dei luoghi, uno degli aspetti in cui Marchesi dimostra la comprensione molto acuta dell'attività di Canova, non soltanto da un punto di vista prettamente stilistico. Marchesi porta infatti a Milano il modello dello studio di scultura che vede a Roma, frequentando appunto lo studio di Canova, uno studio che ha modo di conoscere e di frequentare durante il lungo soggiorno del pensionato artistico
nella città eterna. Marchesi è pensionato dall'Accademia di Brera dal 1804 al 1808 e in quanto tale è seguito da Canova grazie alla mediazione di Giuseppe Bossi. Quello che ha modo di frequentare Marchesi a Roma quindi è ovviamente lo studio di Via delle Colonnette, in cui Canova si era trasferito già dal 1783, ma che veniva ampliato proprio in questi anni, tra il 1803 e il 1807, uno studio che è stato già più volte evocato in questi giorni. Rientrato a Milano, Marchesi appunto realizza un primo studio molto importante, molto frequentato, descritto da Carlo Porta, da Defendente Sacchi nel Salone dei Giardini Pubblici, ma in realtà lo studio più interessante di Marchesi è un altro che realizza pochi anni dopo, negli anni 30 dell'Ottocento. Questo studio viene infatti distrutto da un misterioso incendio nel 1834 e Marchesi realizza quindi un nuovo studio che viene costruito ex novo in via San Primo, accanto al palazzo del Collegio Elvetico. È uno studio progettato dall'architetto Crivelli secondo le indicazioni dello stesso Marchesi, e quindi è un unico, ma anche sotto questo aspetto è uno dei rarissimi studi di scultura che viene progettato e realizzato ex novo per essere uno studio di scultura secondo le indicazioni dell'artista. L'incendio del 34, appunto, il nuovo studio di via San Primo entra in attività nel 1836, viene inaugurato ufficialmente dall'Arciduca nel 1836 e l'anno dopo verrà 37, scusate, l'anno dopo verrà visitato anche dall'imperatore d'Austria. È un'organizzazione molto razionale quella dello studio. Questo è il grande salone costruito ex novo per la realizzazione dei grandi monumenti in marmo, delle commissioni pubbliche che aveva accumulato Marchesi negli anni precedenti. Se vediamo la pianta, appunto, lo studio era organizzato molto razionalmente. Al centro c'è l'ingresso per i visitatori e un bellissimo giardino, sulla sinistra c'è invece la parte dedicata alla realizzazione dei marmi, con il grande salone che abbiamo visto, che è questo grande quadrato, mentre dall'altra parte c'è la parte più propriamente espositiva, con la gipsoteca, l'esposizione dei gessi, dei bozzetti e della collezione di Marchesi. A questo studio è uno studio che è stato molto studiato già in passato, in particolare è stato oggetto di studi molto approfonditi da parte di Francesca Valli, quindi non vorrei più di tanto approfondire questi aspetti di organizzazione dello studio, ma evidenziare invece piuttosto la presenza canoviana e come la costruzione dell'identità di questo studio, dell'identità di Marchesi attraverso questo studio passi dalla figura di Canova. Infatti negli anni 30 dell'Ottocento questo studio, questo luogo è sicuramente uno dei luoghi canoviani della Milano della Restaurazione, un luogo in cui Canova è presente sotto diversi aspetti. Quella di Canova è una presenza anzitutto iconografica, che passa attraverso i ritratti, collezionistica, che passa attraverso quindi le opere, ma più in generale canoviana è l'ispirazione stessa della realizzazione di questo studio e anche la sua comunicazione, che come vedremo Marchesi cura con grande attenzione. Questo è il grande salone dedicato ai gessi. Come lo studio di Thorvaldsen, lo studio di Marchesi aveva due ingressi, uno per il pubblico, uno per i lavoranti e per i marmi. Questo ingresso, che è quello che si vede in questa incisione, era dominato appunto da due busti che si vedono sulle colonne, sui pilastri di ingresso. Qua si vedono un po' meglio, che sono i ritratti di Appiani e di Canova. Sono due erme colossali in marmo, tuttora conservate, in cui appunto l'ingresso stesso allo studio di Canova avveniva passando attraverso l'effigie dello studio di Marchesi, avveniva passando attraverso l'effigie di Canova, che rappresenta una sorta di nume tutelare per l'intero studio e per l'opera quindi di Marchesi, con anche un'iscrizione molto chiara che è al Veneto Fidia, al restauratore dell'arte. E già Rinaldi tiene a precisare che i due, Canova e Appiani, furono rispettivamente maestro e consigliere delle prime opere di Marchesi. Questo grande ritratto ovviamente è evidentemente ispirato al grande autoritratto di Canova. Marchesi realizzerà negli anni
anche diversi ritratti in busto di Canova. Ma di Canova Marchesi possedeva anche un altro ritratto molto interessante, che è questo dipinto realizzato proprio da Giuseppe Bossi. Bossi è tra l'altro proprio il tramite dei rapporti tra Marchesi e Canova, e di Bossi Marchesi possedeva diverse opere, soprattutto di grafica. Ma non è secondario il fatto che questo ritratto di Canova realizzato da Bossi evidentemente faceva il paio con un ritratto più o meno delle stesse dimensioni e con un'impostazione molto simile dello stesso Marchesi realizzato da Hayez, quindi con un'evidente intenzione di parallelismo tra Canova e Marchesi e tra Bossi e Hayez, che era grande amico di Marchesi, del quale Marchesi possedeva diverse opere. Hayez realizzerà anche un grande affresco per lo studio di via San Primo. E quindi con questa serie, con questa coppia di ritratti, evidentemente Marchesi affermava esplicitamente il proprio debito nei confronti di Canova, del maestro di Possagno, ma si identificava anche esplicitamente come erede di Canova, come ha sottolineato ieri Antonella Mampieri. Per gli scultori di questa generazione, per gli scultori della generazione successiva a Canova, poter vantare un alunnato nei confronti del maestro di Possagno era chiaramente una patente di autorevolezza, e apriva dal punto di vista anche delle commissioni molte porte. Dal nostro punto di vista forse potremmo anche un po' ridimensionare questo alunnato di Marchesi nei confronti di Canova. Marchesi appunto tende a proporsi come allievo di Canova, tende a mostrare che Canova è stato il suo maestro, e in realtà appunto noi sappiamo che lui è a Roma come pensionato dell'Accademia di Brera e che non fu propriamente un allievo di Canova, e forse questa sottolineatura della presenza di Canova nel suo studio serve anche a conferirgli una paternità canoviana, una filiazione da Canova che ai nostri occhi forse è un po' più leggera di quanto non dovesse apparire ai contemporanei. Questa ammirazione nei confronti di Canova si concretizza però non soltanto attraverso i ritratti, ma anche attraverso la presenza di opere di Canova presenti all'interno dello studio. Opere presenti non solo in riproduzioni, ovviamente Marchesi possedeva incisioni delle opere di Canova, o dipinti come questo dipinto di Bauer, basato probabilmente su un'incisione del monumento funebre di Maria Cristina d'Austria, ma possedeva anche delle opere, delle sculture di Canova. In particolare possedeva tre gessi di Canova. Abbiamo l'elenco dai manoscritti, dal regesto delle opere del suo studio redatto alla sua morte. La più importante sicuramente era il gesso di Ebe, che non è un gesso qualunque, non è un calco, ma è il modello originale di Ebe. È praticamente inutile dire in questa sede che è il primo modello per la prima versione, quindi per i primi due marmi, quello di Berlino e quello di San Pietroburgo. È ovviamente una rarità per il contesto milanese, uno dei rarissimi modelli originali di Canova che non si trova a Possagno, uno dei rarissimi, forse l'unico, uno dei rarissimi modelli originali di Canova che si trova in Lombardia, ed è sicuramente considerato già dai contemporanei una delle opere più preziose della collezione di Marchesi. Noi non sappiamo quando Marchesi viene in possesso di questo modello, anche perché nel naufragio totale, nella perdita della documentazione d'archivio relativa allo studio di Marchesi e alla sua attività, noi non possediamo fatture, libri dei conti, lettere, abbiamo pochissimo materiale documentario, quindi non sappiamo quando Marchesi viene in possesso e come viene in possesso di questo rarissimo modello. Sicuramente però si può escludere l'ipotesi avanzata in passato che il gesso sia stato regalato direttamente da Canova a Marchesi durante il soggiorno romano. Perché? Perché Marchesi non è Tadolini, a cui Canova regala il gesso dell'amore psiche. I rapporti tra i due non dovettero essere così stretti come forse lo stesso Marchesi vuole far credere. Appunto Marchesi era semplicemente un pensionato dell'Accademia di Brera negli anni romani, ed è difficile credere che Canova gli abbia donato un gesso così importante, che quindi il gesso sia arrivato a Milano
già in anni così alti. Tra l'altro Marchesi negli anni del pensionato romano non è quello che si definisce un enfant prodige, anzi le prime opere sono abbastanza problematiche anche per i rapporti con Bossi e con l'Accademia. Invece il gesto dovette arrivare a Milano in realtà sempre nello stesso giro d'anni, ma non direttamente con Marchesi, ma probabilmente con Bossi. Come notato infatti da Stefano Grandesso, molto probabilmente questo gesto andrà identificato nel modello oggetto di uno scambio epistolare tra Bossi e Canova nel gennaio del 1805, in cui appunto Bossi chiede a Canova l'invio di del modello della Ebe e davanti alle rimostranze di Canova che gli dice che il gesto che gli sta mandando ai punti, Bossi gli risponde che invece lo apprezza maggiormente proprio perché non è un calco ma un modello, e che appunto i punti per la traduzione in marmo accentuano la rarità e la preziosità di quest'opera. Negli stessi anni, tra l'altro, Bossi invia a Milano un calco della Ebe per le collezioni dell'Accademia di Brera, che è tuttora conservato appunto nelle collezioni dell'Accademia. Abbiamo però un termine ante quem per l'ingresso di quest'opera nelle collezioni di Marchesi. Infatti quella che parrebbe essere la prima indicazione bibliografica è del 1842, quando Giuseppe Berta ricorda che ciò che più pareva consolarlo a Marchesi era il modello originale in plastica dell'Ebe dell'immortale suo maestro Canova, che egli possiede. Lo descrive appunto già nel nuovo studio di via San Primo, quindi almeno dal 1842 l'opera era di proprietà di Marchesi. Curiosamente invece non è ricordato nelle descrizioni dello studio del 36 e del 38, quindi forse è in questo breve giro di anni che Marchesi ne viene in possesso. Sicuramente comunque l'opera viene restaurata quindi da Marchesi, perché nell'ultimo restauro fatto qualche anno fa è stato ritrovato questo foglietto di carta all'interno della nuvola, fatto durante un restauro ottocentesco datato 1851, quindi evidentemente questo gesto viene restaurato da Marchesi o comunque all'interno dello studio di Marchesi. E Marchesi realizzerà anche una copia in marmo della Ebe basandosi appunto su questo modello, quindi un marmo curioso tutto sommato, perché è diverso da tutti e quattro i marmi di Canova. Infatti già dal primo marmo Canova introduce delle variazioni rispetto al modello originale, e da questo modello appunto trae questa copia Pompeo Marchesi, un'opera tarda del 1855, Marchesi muore nel 58, e che si trovava appunto a Villa Arconati, al Castellazzo di Bollate. Nella foto accanto vedete appunto l'allestimento, diciamo, della villa negli anni, una foto degli anni 80, prima che la collezione Arconati venisse messa all'asta e venduta e dispersa. Si salveranno soltanto i marmi di Bambaia. Dagli inventari dello studio di Marchesi però noi conosciamo anche la presenza di altri due gessi. Sono due gessi perduti, sono due calchi. Essendo perduti ho messo le foto dei marmi, ovviamente, perché privarsene, e sono un calco della Vestale e un calco della Maddalena. Non sappiamo di quale delle tre versioni della Vestale avesse il calco Marchesi. Questo è l'esemplare di Milano, che arriva a Milano in date molto alte. Viene realizzato nel 1819 per il banchiere milanese Luigi Uboldi, ma già nel 26 viene donato all'Accademia di Brera, quindi è un'opera che Marchesi aveva sotto gli occhi tutti i giorni, perché proprio nel 26 diventa professore di scultura dell'Accademia, quindi potrebbe forse aver richiesto un calco dell'esemplare milanese. Sicuramente però è un'opera che Marchesi ama moltissimo, tanto da trarre diverse copie in marmo della Vestale, che testimoniano anche di un successo anche commerciale di quest'opera, in alcune delle quali introduce questo dettaglio un po' Biedermeier della coroncina di fiori. L'altro calco che possedeva Marchesi, anche questo perduto, ho messo la foto del marmo di San Pietroburgo, è appunto un calco della Maddalena, un'opera che evidentemente Marchesi amava molto e di cui si ricordò in diverse sue opere, tra cui la grande deposizione realizzata nel 1826 per il santuario di Saronno, oppure la Maddalena più tarda del 30, in cui compaiono già invece degli influssi evidentemente aieziani.
Il calco della Maddalena però è particolarmente importante nell'economia e nell'iconografia dello studio di Marchesi, perché aveva una collocazione di grande rilievo. Lo possiamo infatti riconoscere, non so se si vede il puntatore, in questa incisione che rappresenta uno degli ambienti non casuale dello studio di Marchesi. Lo si vede appunto qua dietro all'interno di questa grande nicchia, e non a caso il gesto della Maddalena di Canova si accompagna ad altri gessi, un accostamento assolutamente non casuale. Al centro si riconosce perfettamente l'Apollo del Belvedere, troppo avanti, e a lato invece si riconosce meno perfettamente, ma è un gesto conservato e comunque viene descritto nelle descrizioni dello studio, il Cristo della Pietà Vaticana di Michelangelo. Quindi chiaramente Marchesi fa un'operazione molto chiara, inserisce Canova all'interno di una sorta di brevissimo pantheon della scultura, facendone il rappresentante della scultura moderna, del rinnovamento della scultura nell'età appunto a lui contemporanea, come grande rappresentante della scultura dopo la scultura antica e dopo la scultura rinascimentale rappresentata da Michelangelo. Questo ambiente in particolare è molto interessante anche perché rappresenta nella maniera forse più eclatante questo terzo aspetto canoviano presente nello studio di Marchesi, ossia il fatto che ci sia un'ispirazione canoviana nell'organizzazione dello studio marchesiano. Questo ambiente era un piccolo ambiente, un gabinetto che era in comunicazione invece con la grande sala destinata alla lavorazione dei marmi, ed è un ambiente che rappresenta appunto un'eclatante dichiarazione di intenti in qualche modo e di estetica. Le descrizioni dell'epoca già accentuano degli aspetti particolari. Ambrosoli racconta: da questo salone, ossia dal grande salone dei marmi, e da queste opere colossali, chi visita il nuovo studio entra in un grazioso gabinetto di 9 braccia che si direbbe destinato dall'artista alle sue ispirazioni. Ottimamente collocati in un abside si vedono qui 3 capolavori di scultura: l'Apollo del Belvedere, la Pietà di Michelangelo e la Maddalena del Canova, con cui appunto Marchesi ricostruiva un pantheon della scultura. Rinaldi, nello stesso giro di anni, descrive di nuovo lo studio e punta l'attenzione di nuovo su questo ambiente. In mezzo al trambusto e alle distrazioni di questa sublime officina statuaria, in Darno avrebbe potuto l'artista sperare di dar opera a gentili e più accurati lavori. In Darno avrebbe ricorso al confronto di vivi, aggraziati modelli. A ciò si provvide aprendo a destra del salone l'ingresso a un sacrario dell'arte, ove lo scultore fissa, come nel cuore del suo studio, la sua principale dimora, occupandosi a dar compimento ai modelli, alle statue ed altro con lo studio del vero. Questo privatissimo studio, che direbbesi un vero adito al tempio, come eranvi negli antichi, e nei quali non potevano entrare che solo i sacerdoti, dove questi pronunciavano i loro oracoli. E poi appunto continua descrivendo le 3 opere che sono conservate, che erano esposte nell'abside. Ora, evidentemente questo ambiente fa il paio con un ambiente dello studio canoviano. Giuseppe Berta, pochi anni dopo, e sulla stessa linea mi condusse Marchesi in un luogo riposto di cui servesi egli principalmente per finire le opere, è il penetrare dell'arte, e poi di nuovo la descrizione dei tre gessi dell'abside. Appunto questo ambiente, questo piccolo cabinet dello studio di Marchesi chiaramente è ispirato a un ambiente dello studio canoviano che noi conosciamo dalle descrizioni dello studio. Nel mazzo delle descrizioni dello studio di Canova scelgo 2 fiori, che sono 2 autori che erano anche molto amici di Marchesi, che sono Hayez e Stendhal. Hayez nelle sue memorie ricorderà, le sue memorie sono successive non solo alla morte di Canova ma anche di Marchesi, lo studio era composto di molti locali e tutti pieni di modelli e di statue. Tutti potevano entrare per ammirare questi lavori, ma dove stava il signor Canova non penetrava che quelli a cui egli dava un speciale permesso. E poi c'è questa descrizione che è tra le più belle forse di Canova. Anche Stendhal, quando descrive lo studio la visita allo studio di Canova, parla appunto dell'atelier particulier de Canova.
dice on transporte le marque dans l'atelier particulier di Canova qui l'achève, quindi questo atelier particolare, questo cabine è destinato solo a Canova, in cui appunto l'artista si ritira lontano dal trambusto della dimensione da un lato mondana e dall'altra operativa dello studio, per invece terminare da solo in solitudine, una dimensione quasi già preromantica, le proprie opere. Evidentemente Marchesi si ispira a questo aspetto dello studio di Canova, e soprattutto nelle descrizioni dello studio, che sono evidentemente ispirate se non pilotate dallo stesso Marchesi. Marchesi stesso vuole accentuare questo parallelismo e questa ispirazione allo studio canoviano. In generale, infatti, si può dire che Marchesi ha chiaramente compreso la dimensione pubblica, la dimensione mondana dello studio romano di Canova, una dimensione restituita da tante testimonianze dell'epoca. Se ne potrebbero citare tante, mi viene in mente la lettera di Gherardo De Rossi a Rosmini sul Perseo, in cui appunto descrive la presenza dei visitatori nello studio di Canova. Marchesi costruisce infatti un palcoscenico per esporre sé e la propria opera, e non è un caso se la sua presenza massiccia all'esposizione di Brera, massiccia fino al 1837, si blocca, si arresta quasi bruscamente nel 1938, ossia il momento in cui Marchesi apre il nuovo studio. Lo studio di Marchesi, infatti, per l'ambiente milanese è qualcosa di assolutamente nuovo. Era forse dai tempi di Leone Leoni che Milano non vedeva uno studio di scultura così importante e così grande, così importante per la città. Conscio di questo aspetto, è lo stesso Marchesi a controllare appunto la comunicazione e la celebrazione del luogo attraverso la stampa. Nel 1838 appunto lo studio viene visitato dall'imperatore d'Austria, e in questa occasione Marchesi fa pubblicare un volume che descrive lo studio, corredato da 12 incisioni di grande precisione che restituiscono completamente l'aspetto di questo studio. La visita dell'imperatore d'Austria, tante volte ricordata nella pubblicistica dell'epoca, sembra quasi fare il paio con la famosa, sembra quasi riecheggiare la famosa visita di Papa Pio VII allo studio di Canova il 31 ottobre del 1807. Tanto che appunto la stampa dell'epoca celebra questo luogo. Oprandino arriva bene appunto nel 1938, dice: non trai a Milano chi ami l'istruzione e voglia ben conoscere questa città, senza stimare quasi necessario visitare lo studio del Marchesi. Lo visitarono molti principi e l'imperatore medesimo. Lo stesso fa Rinaldi. In questa immagine appunto vediamo in realtà la visita dell'arciduca del 1937. Nell'organizzazione, con questo mi avvio a concludere, nell'organizzazione di questo studio quindi c'è sicuramente la memoria dello studio di Canova, ma in questi ambienti, questo è in particolare il grande salone dedicato ai gessi, che è già praticamente una gipsoteca, c'è già in nuce il futuro della collezione auspicato da Marchesi. È stato infatti già notato come l'esposizione dei modelli in gesso in una parte dello studio di Canova anticipi già la dimensione museale e il fiorire delle gipsoteche nella seconda metà dell'Ottocento. Quello di Marchesi è pensato appunto per accogliere il pubblico, ma anche per già musealizzare la sua collezione. Ed effettivamente nell'organizzazione dello studio c'è già una dimensione non soltanto creativa, non soltanto espositiva, ma c'è già una dimensione museale. Sappiamo dalle testimonianze dell'epoca che per esempio le opere erano corredate di didascalie con il titolo, la descrizione, dove era collocato il marmo, l'anno di esecuzione. E effettivamente si potrebbe ipotizzare che nelle intenzioni di Marchesi ci fosse l'ispirazione sia allo studio di Canova, ma anche forse già alla gipsoteca. Gli anni d'altra parte sono gli stessi. La gipsoteca viene realizzata, viene iniziata nel 1934, nel 1944 viene finito l'allestimento con i gessi, ma già nel 1938 è completato il trasporto. Lo studio viene iniziato nel 1935, completato nel
nel 1936. Ecco, nel realizzare il suo studio Marchesi sembra già avere presente questo aspetto, perché lo studio è già concepito con una vocazione alla musealizzazione e si sovrappone in questo la dimensione creativa dello studio con quella conservativa e museale della gipsoteca. E forse l'estrema ispirazione canoviana dello studio di Marchesi appunto nell'idea di lasciare alla sua morte nel 1858 tutto il suo studio alla città di Milano. Paolo Mariuzza ha notato che ha contribuito alla conservazione del corpus delle opere di Canova il fatto che non siano state conservate forse a Roma ma nella cara patria, a Possagno, perché forse a Roma sarebbero state fagocitate dal cambiamento del gusto e dai cambiamenti della città, ed effettivamente questo è quello che succede a Milano, pur fatta la tara della diversità di peso dei due scultori. Marchesi infatti lascia tutta la sua collezione alla città di Milano, ma lo studio effettivamente viene fagocitato poi dal cambiamento del gusto e dai cambiamenti della città e verrà distrutto, però la sua collezione donata alla città costituirà il primo nucleo, il nucleo fondativo dei musei civici. In questa foto con cui chiudo appunto si riconosce chiaramente in secondo piano il gesto della Maddalena, ma soprattutto in primo piano il modello originale della Ebe, che già i contemporanei riconoscevano come una delle opere più importanti del lascito di Marchesi. Grazie. Bene, ringrazio moltissimo Omer per questa puntuale relazione che ci porta dunque nella Milano romantica, che apre molti temi. Il primo naturalmente è quello dell'eredità di Canova in pittura e in scultura, un tema importantissimo su cui mi piacerebbe fare una mostra per consumare uno dei nostri musei. C'è il tema di Roma che perde un primato. 13 ottobre del 22 muore Canova, il 25 agosto del 23 muore Consalvi, raffinatissimo, colto e cosmopolita, che dà a Roma quest'area internazionale. Il 24 gennaio del 24 muore Pio VII, il primato di Roma termina, Milano assume questa nuova dimensione, e il fatto che ci siano questi studi, come diceva Omar, che non si vedevano dai tempi di Leoni, ne è l'emblema. C'è lo studio di Hayez, c'è lo studio di Marchesi, c'è lo studio di Molteni, che Sacchi ci ricorda frequentato come quello del dentista inglese Wyatt, perché i clienti vanno a chiedere delle opere, quindi c'è questo passaggio, e c'è appunto questo tema che campeggia nelle visioni dello studio di Marchesi con la figura giacente, quella figura giacente che Canova prima degli altri ha rinnovato, ha immaginato come svolta romantica della sua scultura, e a cui la restaurazione in qualche modo si aggancerà per portare avanti questo retaggio immenso che è quello canoviano. Bene, allora chiedo a Elena Lissoni di avvicinarsi. Elena Lissoni oggi è conservatrice a Villa Carlotta, appunto una delle residenze di Giovanni Battista Sommariva, ma è stata consulente scientifico della Fondazione Cariplo, è membro del comitato scientifico della donazione De Micheli dell'Università di Bergamo, collabora con le Gallerie d'Italia, abbiamo lavorato tante volte insieme. Ci parlerà appunto di questa particolare figura dell'eredità di Giovanni Battista Sommariva, il quale, come ben sapete, possedeva ben 4 marmi di Antonio Canova: la Maddalena, l'Apollino, la Tersicore e il Palamede, insieme a calchi in gesso, con un'ottica geniale di promozione della sua collezione, che andava appunto dalla riproduzione in glittica, in cammeo, in miniatura, in stampe delle sue collezioni di dipinti antichi come di arte contemporanea, e su questo appunto lascio la parola a Elena. Grazie a tutti, grazie agli organizzatori del convegno e un grazie speciale a Fernando Mazzocca per l'invito. La mia relazione di oggi si occupa infatti di confrontare le peculiarità delle versioni delle copie in diversi materiali, gessi e marmi, soprattutto delle opere di Antonio Canova appartenute a Giovanni Battista Sommariva, seguendone in parte la storia collezionistica e museografica. Giovanni Battista Sommariva in questa sede non ha bisogno di presentazioni, studiato da Francis Haskell e in seguito da Fernando Mazzocca, che ne ha delineato soprattutto il collezionismo canoviano e ne ha restituito l'immagine di mecenate di
livello europeo con le sue collezioni divise tra Milano e Parigi. In anni recenti si sono aggiunti a questi studi anche quelli più specifici legati alle miniature e alla glittica portati avanti da Bernardo Falconi e Gabriella Tassinari. Su impulso dell'ente Villa Carlotta è stato possibile realizzare negli ultimissimi anni il riordino dell'archivio storico della villa. E da questo riordino sono emersi alcuni pochi materiali però di grande importanza, tra cui un inventario della sostanza abbandonata di Luigi Sommariva, figlio di Giovanni Battista, che elenca nel dettaglio gli oggetti di belle arti presenti nella villa di Tremezzo nel 1838. Si tratta di un elenco prezioso perché comprende anche quei beni che non furono ceduti nel 1843 alla principessa Marianna d'Orange-Nassau quando acquisì l'intero complesso, ed è quindi un inventario molto più esaustivo rispetto a quello finora noto. E in particolare il testo elenca, oltre a sculture, pitture, gemme, incise e miniature, riporta il catalogo completo dei libri di Giovanni Battista Sommariva, un elemento ancora mai studiato e che di particolare importanza perché Sommariva era arrivato a possedere fino a 3.000 libri, confluiti poi infine nella biblioteca di Nancy con il lascito dell'ultima erede Emilia Sellier. E inoltre sono documenti inediti o solo in parte noti alcune delle lettere che Giovanni Battista Sommariva di alcune corrispondenze di Giovanni Battista Sommariva che ho potuto rintracciare in archivi diversi, e non da ultimo il manoscritto originale delle lettere di Sommariva al figlio Luigi, edito a Parigi nel 1841. Si tratta di un punto di partenza anche per ampliare le conoscenze riguardo al collezionista e riguardo a una collezione che in parte aspetta ancora di essere completamente ricostruita e all'interno della quale la figura di Canova, lo vedremo, avrà un ruolo chiave. L'intervento di oggi nasce in particolare da una riflessione su 3 lettere della corrispondenza tra Sommariva e Adamo Tadolini, oggi conservati nell'archivio Canova Tadolini a Roma. Si tratta, Adamo Tadolini, stretto collaboratore di Canova, riceve da parte di Sommariva un'importante commissione, quella della copia del gruppo di Amore e Psiche. La scultura è stata riferita erroneamente al 1827 nei ricordi autobiografici di Tadolini, mentre la commissione dell'opera andrebbe fatta risalire almeno attorno al 1819, quando Sommariva avrebbe vista la scultura, la versione ordinata quell'anno da Clemens von Metternich durante la sua visita a Roma al seguito dell'imperatore. E poi attraverso le lettere è possibile seguire l'andamento della commissione. Nel 1823 viene pagata la seconda rata, essendo già arrivata a più della metà dell'opera, e nel 1824 il committente si prepara a pagare la metà dell'ultima rata, dal momento che la scultura si trovava in stato ormai molto avanzato, non mancandovi ora che il polimento. Quindi riusciamo, come primissima cosa, a identificare i termini cronologici di questa commissione. Ma da dove nasce l'interesse di Sommariva per questa commissione? In questo 1819 in realtà Sommariva aveva ormai una collezione, come giustamente anticipava Francesco, compiuta di opere di Canova e poteva vantare veramente dei capolavori. Il Palamede, completato nel 1804, che nel 1818 viene trasferito nella villa del Lago di Como. La villa del Lago di Como sarà il cuore, un po' il centro della nostra conversazione di oggi. Perché viene trasferita? Viene trasferita in modo, dice lui, che non si dicesse che tengo tutto il mio bello a Parigi. E lo si diceva perché Stendhal, in visita a Villa Sommariva quell'anno, ricorda di aver visto un centinaio di quadri mediocri, 2 Leonardo da Vinci, si trattava di 2 copie antiche evidentemente, e un Canova. Quindi era l'unico per Stendhal oggetto di interesse della Villa del Lago a quelle date. E nel 1808 invece Sommariva poteva
esultante informare Canova di aver acquistato l'Apollino, di cui conosciamo tutte le vicende grazie ad Antonella Mampieri, e poi soprattutto la Maddalena Penitente, la grande star dell'esposizione parigina di quell'anno, e le cui vicende collezionistiche sono state peraltro recentemente aggiornate in maniera esemplare da Clario Di Fabio. Ma a queste opere si sarebbe aggiunta poi la Musa Tersicole. Nel 1813 arriva in ritardo per l'esposizione e la sposa, quella che Canova appunto definirà la propria sposa, arriva infine nella residenza parigina. Sembrerebbe appunto a questo punto che possiamo pensare a una collezione ormai compiuta di opere canoviane, per cui Sommariva si fa realizzare persino il piedistallo, chiede a Canova i disegni dei piedistalli, e riguardo alla Tersicole chiede anche un disegno che in qualche modo lo aiuti a capire quale opera il maestro sta riservando per lui. Sarà allora che Canova gli invierà uno scarabocchio. Ma la collezione avrebbe ricevuto un ultimo grande un'importante opera d'arte nel 1818, quando, eccola qua, l'opera Sommariva è perduta in realtà, quindi vi mostro il marmo dell'Ermitage, quando arriva la testa di Elena. La testa di Elena era stata donata a Sommariva dall'amica Madame de Groslier e aveva una destinazione molto diversa rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, perché i 4 marmi precedenti stavano insieme nella casa di Parigi di Sommariva, in Rue des Bas-Remparts, nel centro chic di Parigi, e avevano anche degli allestimenti ben misurati e pensati. Sommariva è un artefice della propria fortuna collezionistica, è il primo a promuoverla, perciò la Tersicole, sua sposa, starà ai piedi del letto. Della Maddalena conosciamo tutti la famosa cappella boudoir con i famosi drappi scuri, la luce proveniente dall'alto e lo specchio che ne esaltasse la sua bellezza formale. Per quest'opera invece Sommariva sceglie un'altra destinazione, una residenza finora mai studiata, che è quella di Épinay, nei dintorni di Parigi, quindi la chiameremmo noi la tenuta di campagna, una tenuta che in realtà aveva dimensioni impressionanti, aveva acquistato un vero e proprio territorio nei dintorni, nella valle di Montmorency. Ed è la collocazione di quest'opera che ci incuriosisce in modo particolare, perché nella campagna di Épinay, quando lui riesce ad acquisire questa testa, decide di collocarla all'interno di un tempietto. Di Épinay sappiamo poco, sappiamo che c'era una grande sala, un salone d'estate, all'interno del quale erano conservate una decina di opere di Rosa da Tivoli, erano conservati altri dipinti come quelli di Bernardo Strozzi e nient'altro, ma sul fondo di questo salone d'estate si apriva uno spazio dedicato esclusivamente a questa testa di Elena, alla quale con grande attenzione il nostro Sommariva aveva scelto di abbinare un dipinto che era il Venere Cupido, probabilmente di Andrea Appiani, anch'esso disperso. Quindi, come l'abbiamo visto prima nell'intervento di Omar Cucciniello, ancora una volta Canova e Appiani che sono tra di loro abbinati. Ma quindi che cosa c'è? Qual è la scelta di Sommariva di acquistare una copia di Canova avendo a disposizione una serie e anche molto importanti di originali? Certo, da una parte deve aver giocato il tema è quello di Amore e Psiche, perché lui stesso dichiarerà a Canova, Giambattista Agigola, secondo gli antichi la psiche è l'emblema dell'anima, io sono di questa religione e voi sapete che mi fa piacere in tutti i modi che mi venga essa rappresentata. Siamo nel 1815. In realtà la rappresentazione del tema della psiche è una rappresentazione che torna soprattutto nella pittura, più che nella scultura di Sommariva, e forse proprio per ovviare a questa mancanza decide di commissionare l'opera a Tadolini, un'opera che lui conosceva evidentemente nella prima versione per la frequentazione strettissima degli ambienti parigini e in particolare di quelli napoleonici, ma non da ultimo dovette pesare il fatto
che la copia da lui richiesta era in fondo una sorta di copia autorizzata dal maestro, perché il modello sarebbe stato donato, e il condizionale è d'obbligo, nel 1816 da Antonio Canova al suo stretto collaboratore appunto Adamo Tadolini, con l'autorizzazione a cavarne tante copie quante ne volesse. Perché dico il condizionale d'obbligo? Perché la pagina del libro dei conti di Tadolini, riferita al gruppo, che il libro dei conti nella sua interezza è conservato all'archivio Tadolini, purtroppo la pagina che riguarda proprio quest'opera è mancante, quindi non abbiamo informazioni precise a proposito. Però della scultura ne conosciamo diverse versioni, anche in dimensioni diverse, più piccole per alcuni committenti, più grandi per altre. Quella più famosa è quella appunto di cui vi parlavo precedentemente, è quella per Metternich, che viene trasferita a Vienna, lo vedete nell'incisione di Egodor Kurk, nella collezione di Vienna di Metternich, insieme ad altre copie da Canova, e poi successivamente nella Galleria delle Sculture del Castello di Kitzbühel in Repubblica Ceca. Una possibile ulteriore versione è quella segnalata da Roberto Panchieri a Villa Margone a Trento. Quindi una serie di copie autorizzate, tra le quali forse una delle più precoci è appunto quella per Sommariva. Ma uno degli aspetti più curiosi della vicenda è che l'ambiguità tra copia e originale si registra molto presto, oserei dire fin da subito. Ovvero già Tadolini racconta un aneddoto secondo il quale l'opera di Sommariva sarebbe stata scambiata per un Canova, per un vero Canova fin dai contemporanei. Nella sua visita a Tremezzo nel 1945, Flaubert, estasiato, la considererà un originale, eppure Mary Shelley, un po' più critica, quando di passaggio nel 1840 vedrà l'opera. La pubblicistica dell'epoca raramente si sofferma a specificare la differenza tra la copia e l'originale, adottando sempre più spesso la generica indicazione di Canova per tutte le opere che in qualche misura fossero riconducibili al maestro che si trovavano in villa, compresi i gessi, comprese altre derivazioni. Gli inventari però sono molto puntuali, riportano l'opera sempre come copia da Tadolini, perciò su questo Sommariva, che era pure un grande affarista, non aveva barato, attribuendole comunque un valore consistente. La copia di Tadolini valeva 3.000 lire austriache nel 1838, a fronte di 4.000 lire per L'amore che abbevera le colombe di Vienamè, di 20.000 lire del Marte Venere di Acquisti e del 35.000 lire del Palamede, questo per fare una scala di valori. Ma la cosa più curiosa è, abbiamo visto ieri le varie esposizioni legate a Canova nel Novecento, quando nel 1930 l'opera viene inviata alla Burlington House, sede della Royal Academy, alla Exposition of Italian Art, e quindi in un contesto di massima ufficialità, insieme alle più importanti opere del nostro patrimonio. Non viene cancellata la paternità di Tadolini, ma viene minimizzata. Lo vedete nella pagina di sinistra, Canova Antonio, quindi l'inventore, che viene messo in massimo rilievo, e Tadolini in secondo piano. A testimoniare, a documentare l'arte neoclassica italiana, a documentare Canova a Londra, in realtà non era Canova, ma Tadolini. Contestualmente però si conosceva benissimo presso gli studiosi che questo marmo fosse una copia, tanto che conserviamo sempre nell'archivio della villa delle bellissime lettere di Ettore Modigliani, in una corrispondenza veramente intensa, in cui più volte lui ribadisce che questo non è certo il più importante oggetto dell'esposizione. E poi un po' più seccato dice: si sa da fare un comunicato per il ritorno della scultura di Canova, che fra parentesi è una squisita copia ma non l'originale di Canova, che s'avrebbe a scrivere allora per la restituzione di Botticelli, Donatello e Tiziano? Quindi questa consapevolezza era certamente ben presente.
Ma nelle lettere tra Tadolini e Canova riportano pure una singolare richiesta che è stata, che ha fatto un po' accendere una lampadina nella mia mente, perché il 7 agosto del 1823 Sommariva scrive allo stimabilissimo signor Tadolini, mio carissimo: ella mi consola nell'assicurarmi che in breve avrò in piccolo il modello in gesso di siffatto gruppo, giacché la disgrazia mi ha con dolore privato di godere del già prima arrivatomi, senza poterlo riaggiustare. Quindi non solo Sommariva aveva chiesto la copia, ma aveva chiesto un calco, un modello in gesso che riproducesse l'opera in dimensioni minori. Certamente il passaggio della lettera non può non richiamare ai canoviani la memoria della delusione di Zulian quando ricevette il calco rotto in più punti dell'Amore Psiche di Canova, spedito da Roma nel 1794, e forse anche la preoccupazione di Canova nel dover rifare un calco che gli costava circa 2 mesi di lavoro. Tadolini comunque rifornì Sommariva del gesso richiesto, destinato alla villa di Como, e noi sappiamo, grazie al nostro inventario, che quel gesso fu collocato in una sala ben precisa. C'è sempre questo gusto quasi teatrale, quasi scenografico di Sommariva nel collocare le proprie opere. E quindi l'Amore Psiche in gesso viene messo nella sala del Palamede, quasi a voler in qualche modo suggerire una comune paternità tra le due opere. L'originale in marmo che viaggi fa in fondo, no? La copia in marmo risulta arrivare a Tremezzo solo nel 1834. Abbiamo detto che nel 24 era finito, non mancava che il polimento, e quindi possiamo intuire o immaginare che il marmo fosse inizialmente destinato a una residenza altra, probabilmente quasi sicuramente francese, mentre a Tremezzo arriva il marmo nel 1834, quando viene visto appena disimballato da un visitatore. Quindi il gesso di Tadolini arriva nella villa sul lago inserendosi in una collezione vera e propria di calchi e di modelli finora mai indagati. E dal 1813 Sommariva inizia la sua collezione di Tremezzo. Quasi conclusa la parabola francese, sembra dedicarsi con nuovo slancio alla collezione invece italiana. Appunto, vi dicevo, nel 18 si preoccupa che non si dica che tutto il suo meglio stesse a Parigi, e la collezione comprendeva gessi molto diversi tra di loro. Questa è la fanciulla di Chaudet, ricordata da Schorn nel 1822, di cui Sommariva a Parigi conservava il marmo, e lo sappiamo dal catalogo di vendita della collezione del 39. Conservava, e sono perduti, perciò vi faccio vedere le versioni in gesso del Thorvaldsen Museum, i busti di Cristiano di Danimarca e di Carolina Amalia, che gli erano stati donati in marmo e che lui conservava a Parigi. A Parigi decide di far fare 2 calchi da un formatore parigino, quindi non dall'autore ma da un formatore parigino, di queste 2 opere. I calchi arriveranno a Tremezzo. E poi, sempre a Tremezzo, aveva fatto arrivare i modelli dell'Arco della Pace a Milano, i modelli dei bassorilievi dell'Arco della Pace a Milano. Quello che vedete nell'angolo, diciamo nell'ingresso, quindi nella parte completamente a sinistra, è un frammento che oggi non c'è più perché è andato distrutto nel 1902 con dei lavori di riallestimento della villa. Ecco, in quel frammento si intravede uno dei marmi, in particolare il Congresso di Praga. Altri marmi erano conservati invece in una sala, altri gessi, sempre dell'Arco della Pace, erano conservati invece in una sala interamente dedicata ai gessi, dove stava quello che era che era forse la più importante delle opere in gesso della collezione, la Musa Tersicore. Si trattava del modello originale che, come ricordato anche precedentemente, con la sua punteggiatura aveva un valore molto particolare. Tra l'altro poi la storia della Tersicore la conoscete bene rispetto al ritratto che la vede come Alexandrine de Béchamp, viene poi rimaneggiata, ma già nel 1809 il modello viene ammirato nello studio di Canova.
Tra gli altri gesti c'è l'autoritratto che Canova invia personalmente a Sommariva nel 1813 e che raggiunge Parigi con il naso rotto, ma il pezzo più importante della collezione è quello che non c'è, ovvero è la Maddalena penitente. Il gesso è perduto. E stava però, e qui in qualche modo tutti i pezzi di questo racconto tornano a chiarirsi, la Maddalena penitente stava nell'oratorio di Tremezzo, con un allestimento il cui segno era ben diverso, se non addirittura opposto, da quello che era stato pensato per il marmo. Un boudoir a Parigi, sull'altare a Tremezzo. Quindi 2 vite parallele per la collezione di Sommariva. E risulta abbastanza chiaro come questa Maddalena fosse particolarmente preziosa perché viene menzionata da Bertolotti nel 1819 come un modello, ma soprattutto nel 1857, quando la villa è già passata di proprietà ed è di proprietà della famiglia Meiningen, l'opera viene ricordata come punteggiata di mano del maestro da un visitatore d'eccezione, che era il bibliotecario della casa Meiningen, molto addentro alle vicende della collezione del nuovo proprietario. Quel modello punteggiato, tra il 1843 e il 1847, era stato la base di partenza per questo marmo, che a lungo è stato considerato ancora una volta un originale di Canova, fino a quando è stato derubricato a copia nel 1964, ma che attesta a queste date, qualora ce ne fosse bisogno, anche la duratura fortuna della scultura. Quindi le vite parallele della collezione Sommariva a Tremezzo e a Parigi. La cosa interessante è che mentre nel salone centrale di Villa Sommariva nel 19 prende forma, si accosta il fregio di Thorvaldsen alla Venere Marte di Acquisti, un'opera anch'essa canoviana, perché Sommariva aveva richiesto per questa la commissione di Canova. Ecco, mentre prende forma questa importante commissione in marmo, e mentre la villa si dota di una serie di dipinti che possono essere considerati d'avanguardia, perché c'è Hayez, c'è Migliara, c'è Lordon, nelle altre sale la raccolta dei gesti continua a crescere. Somiglia in qualche modo questo continuo arricchimento, questa raccolta, a quanto avveniva in area veneta con i Zuliani e i Falier, ma con una differenza sostanziale. Se in quel caso si trattava di realizzare delle sale canoviane all'interno delle quali fosse la fortuna di Canova ad avere un ruolo principale, il collezionismo dei gessi Sommariva, calchi e modelli, che pure dimostra la conoscenza profonda del processo creativo e dei meccanismi del mercato dell'arte, allo stesso tempo ha invece una forte valenza personale. È come se la collezione francese fosse raccontata nuovamente attraverso i suoi pezzi più importanti appunto a Tremezzo. E non è un caso nemmeno che il Palamede trovasse un posto a Tremezzo un po' defilato in una piccola sala dove i visitatori diranno appunto di aver visto un Apollo del Belvedere relegato in un piccolo ambiente. Ma per concludere, non è casuale, ecco, che Sommariva avesse chiesto poi notizie anche delle copie delle proprie opere, della copia della Maddalena per esempio, ma come vi dicevo, questa sua attenzione, marmi, gessi, miniature, gemme incise, questa moltiplicazione della sua collezione rientra in un'articolata operazione di divulgazione e di promozione che ha, come raccontavo prima, una vicenda fortemente personale, fino a quasi arrivare alla sostituzione. E concludo con questo passaggio di una lettera di Quatremer de Quincy a Canova, che dice: nel 1806, quando ancora la Maddalena era nascosta agli sguardi, nessuno sapeva dove si trovasse, prima che Sommariva l'acquistasse 2 anni dopo, scrive: per Dio, inviate qui un gesso della vostra Maddalena, procurate che il gesso sia ben riparato e lisciato e passerà per marmo, quasi con un tentativo di sostituzione, di dissimulazione. Grazie.
Mazzoni per questa vincente lettura della collezione Sommariva, che apre sempre spunti nuovi, riflessioni. L'ultimo argomento sul tema della riproducibilità della collezione Sommariva è davvero un tema che meriterebbe approfondimenti ben maggiori, ma vorrei dire molte cose, ma è già la una, e quindi direi di proseguire e chiamerei qui vicino a me. Avrai una cittadinanza onoraria, quella che Gianni chiedeva a Ferrara e a Firenze, a Bassano, e che non ha avuto. Grazie. Fernando Rigon naturalmente non ha bisogno di presentazioni. Voglio soltanto ricordare, oltre ai suoi studi su Palladio e Scamozzi, che ha diretto i musei civici di Vicenza tra il 1983 e il 1991, ma ha diretto anche il Museo Civico di Bassano dal 76 all'83. Voglio sottolineare, stamattina Barbara ce ne ha parlato un istante, voglio però sottolineare quella bellissima, fondamentale mostra apripista sui disegni di Canova, che appunto andò a Bassano, Roma e Milano, che ha un catalogo anche in francese e che appunto è un aspetto, un punto centrale degli studi. Si può mettere lo schermo intero? Ecco. Sì, bene. E quindi lascerei a Fernando Rigon la parola su questo argomento, Homo senza lettere ma di molte letture. E resterò qui vicino a te e non mi allontanerò. Ecco. No, ma aspettate che ho bisogno di... Ecco, io purtroppo sono in zona aperitivo, quindi cerco di essere il più conciso possibile. Per fortuna ho scritto molto, mi pare si veda bene, e quindi partiamo. No, qua non parte. Come mai? Ecco, bisogna premere qua. Quando si trovano nei granduomini delle idee che secondano quelle del piccolo, il piccolo prende coraggio. È una lettera a Cesarotti dell'8 febbraio 1794. È un programma di colui che tutta la vita ha applicato il proverbio: cesso di essere bravo quel giorno che rinuncio ad essere migliore. Per cui l'applicazione di Canova con caparbietà e soprattutto con umiltà si esplica su molti fronti, nei quali il libro ha una funzione fondamentale tanto quanto l'opera d'arte, siano essi antichi che contemporanei. E in questa lettera non più individuata a Bartolomeo Gamba, ma ben riportata, ella mi dirà che è impossibile che uno che deve lavorare tutto il giorno come una bestia possa leggere. Aveva ricevuto la monumentale traduzione di Cesarotti dell'Iliade. È vero che io lavoro tutto il giorno come una bestia, ma è vero altresì che quasi tutto il giorno ascolto a leggere. E difatti in questa quadro caricatura vediamo la ragazzetta di nobile estrazione in costume romano che sta leggendo mentre la chaperon non sa più dove guardare perché vede nudi da tutte le parti. Letteratura e figura possiamo intitolare questo nuovo capitolo, in cui Canova ascolta, vede e crea. Ascoltare, ho messo questo quadro proprio perché sembra che uno lo chiami, sta creando e si gira. Ascoltare soprattutto la parola, non basta vedere, bisogna ascoltare, perché c'è il valore migliorativo e esaltante delle autorità degli antichi. E quindi gli antichi vanno letti e ascoltati come parola viva, se c'è una lettrice o un maestro come Foschi, come parola stampata se l'artista legge direttamente.
Vi dico subito che questo intervento campione non è soltanto un risultato di ricerca, è soprattutto un auspicio, perché sempre più si dimostra fondamentale partire da quella fonte sorgiva fresca che è la Biblioteca di Canova. E questo intervento non potrebbe realizzarsi se non poggiasse su due pilastri bibliografici che sono costituiti dal repertorio di Giuseppe Pavanello sulla Biblioteca di Canova, già uscito nel 2007, e soprattutto sul recentissimo epistolario che presenteremo venerdì 27 al Museo di Bassano, che mi è servito per indagare e far vedere come senza la lettura dei testi citati da Canova o altro e dei suoi carteggi, che sono come una specie di telecamera per vedere il furto in diretta, perché queste lettere si rivelano, come tutti sanno, fondamentali. E ho preso come campione 4 opere, di cui vado adesso a illustrarvi rapidamente. I Falier, senatore Giovanni, il figlio Sua Eccellenza Giuseppe Iseppo. Lui scrive: rapporto alla statua che lei mi ricerca, non si risolsi ancora il soggetto, bensì feci molti pensieri, ne spedirò all'eccellenza vostra un'idea e credo sarà un gruppo. È ben vero che devo farne un gruppo, come scrissi a vostra eccellenza per il passato, ma questo lo fo soltanto per mio studio. Ieri si comprò il marmo per la testa. Sono lettere del 27 gennaio dell'81, del 33 dell'81 e poi questa del giugno 81. Dovete pensare che le lettere ci mettevano anche un mese e mezzo ad arrivare. Un percorso a cavallo allora impiegava, si facevano 35 km in un giorno, insomma 40 massimo con cavalli veloci. Voglio fare un'improvvisata e mandarle il disegno del modello del gruppo, del quale sono già a buon termine, lavorandoci con quel gusto e con quella assiduità che deve un uomo che crede, che dà a questo lavoro, che crede che da questo lavoro dipenda la sua fortuna, e questa è la sua tenacia. E vediamo che in questa fortuna non può prescindere dal libro. Il testo che ho preso è il Teseo, vincitore del Minotauro, di cui c'è questo gesso qui a Possagno che possiamo anche dopo andare a vedere, ma poi ho pensato meglio che trattandosi di un gruppo sarebbe più al caso un gesso. Il gesso spero l'entrante settimana di fargliene spedizione. Io in questo gesso che mettei sotto i punti pensai di non fargli il pugnale che vada a toccare il terreno vicino alla metà del braccio dritto, cioè del Minotauro, come io chiamo il manico, di quello che spedì a Sua Eccellenza. Cioè dice subito che sta lavorando sull'arma che usò il Teseo, l'eroe greco, per ammazzare il Minotauro. Il pugnale o la spada? Feci che la punta vada a toccare la terra, ma vicino a quella della fettuccia che sta sotto il fianco del Minotauro, perché così il pugnale viene molto più piccolo e va meglio. Ovidio, che io lessi tradotto, dice che Teseo punse, lacerò e poi tagliò anche la testa al Minotauro, perciò io feci la spada. Di questa versione è non pallida, riflesso il modelletto che si trova nella collezione Tadini, in cui Teseo è in piedi, sembra avere in mano un qualche cosa di tagliente e sta scannando il Minotauro. Non si sa, e molti dubitano che sia originale, comunque è un ottimo risultato. E intanto, in parallelo, siccome lui vedeva moltissimo, per esempio questo cratere del Museo Vaticano aveva la fonte antica, le mie fonti sono moderne e sono il LIMC, il lessicon iconografico, di cui dopo, se avrete la copia, avrete tutti gli estremi. Vedete che spessissimo il Teseo ha in mano una spada. E guardate che il Minotauro, qua non ha la varicella
è perché si diceva a stelle, perché si diceva che avesse un'origine siderale. E quindi vediamo puntualmente. Ma che cosa ha letto tradotto il nostro Canova? Dell'Anguillara lui possedeva 2 copie. Quando vedete scritto PV vuol dire che è il numero di repertorio di Pavanello, perché ovviamente lo schermo occupa, non consente molto spazio. Dell'Anguillara ho cercato il passo, in cui punse, tagliò, lacerò, non l'ho trovato. Del Burmanno il testo è latino, quindi sembrerebbe di no. Qui bisogna cercare, ecco, perché Canova casta in quello che poi di fatto considererà un abbaglio. Eccolo qua un altro esempio, uno Stamnos da Londra da Vulci, e quindi il rapporto principale, come tutti gli artisti dal 400 in poi, è con Ovidio come autore principale di riferimento. Però se voi prendete un qualsiasi indice di Ovidio cercando la parola Minotauro, non la trovate. Nelle Metamorfosi, che è il punto di passaggio fondamentale, praticamente Ovidio liquida quel passaggio con una rapidità, perché gli interessava più la figura di Arianna. Per cui dice il mezzo uomo, mezzo bestia. Il testo è questo: dopo che Dedalo vi ebbe racchiuso la doppia figura di giovane e toro, il mostro, pasciuto 2 volte del sangue attico, cioè dei bambini di Atene, la terza volta fu vinto dalla sorte, tirata ogni 9 anni, cioè capitò a Teseo. Subito il figlio di Egeo, rapita la figlia di Minosse, fece vela e via se ne vanno dalla Grecia. Da dove quindi viene l'idea di Canova che sta studiando e leggendo? Giacché vostra eccellenza, è sempre Giuseppe Faliero, mi avvisò, farò guardare il testo di Ovidio, se vi sarà la clava, più volentieri io gli farò quella che la spada, giacché tengo ancora pietra. Cioè Falieri aveva scritto, e non abbiamo trovato, guarda che stai sbagliando, non è una spada, è una clava. E risponde, e vedete qui le varie date: ringrazio vostra eccellenza dei versi di Ovidio, i quali mi servono molto volendo fare la clava Teseo. Dico volendogliela fare perché il signor Hamilton Gavin, celebre pittore ed esattissimo in tale cose, mi consiglia di attaccarmi piuttosto alla spada che alla clava, perché non si avesse da confondere con Ercole, un Ercole giovane, che è cosa molto da osservarsi per evitare di confondersi. E quindi vedete che qui cominciamo a cambiare situazione. A un certo momento i versi di Ovidio li ho trovati, erano nell'Eroides. Quando Arianna invoca e maledice Teseo, dice questa frase: ne tuo mactasset nodoso stipite Teseu. Se la tua mano, Teseo, levatasi in alto, non avesse ucciso con la clava nodosa l'essere in parte uomo e in parte toro, ed io non avessi consegnato il filo che ti indicasse la via del ritorno, eccetera, eccetera, no, non mi meraviglio che se la vittoria sta nella tua parte ed il mostro è battuto, quello che è accaduto coprì la terra di Creta. E d'altra parte noi vediamo che Canova sapeva già che Teseo aveva la clava nodosa, perché l'aveva visto negli affreschi di Pompei, l'aveva visto in Carvari, in questo probabilmente altorilievo di Voltaire, e l'aveva visto in questi vasi. Se non li vedeva direttamente, poteva vederli a un certo momento, verificarli nella pubblicazione di William Hamilton, dei vasi greci, sia, e adesso arriviamo, che lui li possedesse, sia che glieli prestassero, perché vediamo che lo studio di Canova era un transito continuo di gente che in un laboratorio continuo portava ad alimentare il sacro fuoco dell'ispirazione del grande genio. E un altro, eccolo qua, è il Teseo che viene dall'Augusteum di Ercolano, che ha ancora una clava ancora più nodosa. Vedete che qui c'è il Minotauro, adesso vediamo, e poi
a un certo momento, chissà come si sarà compiaciuto quando gli regalano le antichità di Ercolano nel 1813 e sfogliando vede questo affresco e vede che Teseo ha la clava. Avrà benedetto quella volta che ho ascoltato Giuseppe Falier, perché avrei sbagliato a fargli la spada. E difatti in questa pubblicazione del Baiardi, che è un monumento, guardate, è una gioia leggere qui 4 volumi, perché 1757 e poi 50, c'è una tale gamma di citazioni, per cui tutto il patrimonio greco-latino noto c'è tutto nelle note. Alla nota 8 dice il Baiardi: la clava onde Teseo uccise il Minotauro, ed era la stessa quella che lui aveva usato per uccidere Perifete, e poi fa tutte le citazioni, e tra queste c'è quell'individuo fondamentale che Canova possedeva in varie edizioni, che è Apollodoro Mitografo. Apollodoro Mitografo è chiarissimo invece: per primo uccise Epidauro Perifete, figlio di Efestio e di Anticlea, detto il portatore di clava, coronites, dalla clava, coriunes, che era solito portare. Con questa clava di ferro, adamante, e sarebbe meglio dire di diamante e non di acciaio, uccideva i passanti. Teseo se ne impossessò e la portava sempre con sé. L'Apollodoro nella biblioteca è chiarissimo. C'è però un problema, che non sappiamo, perché questo volume non l'abbiamo trovato, e adesso ci arriveremo, non è presente nella biblioteca di Bassano, se l'edizione che Canova aveva del 1783, che era subito là, contemporanea, diciamo, possedeva le epitomi, perché nelle epitomi, l'epitome che non è di Apollodoro, dice che Teseo uccise il Minotauro a pugni. E questo ci lascia molto perplessi. Per primo sappiamo che ha ucciso il toro di Maratona. Ecco qua dei vasi, un altro, eccolo qua, ecco, che trovate, uno addirittura è a Kiel, quindi, e poi ci sono i mosaici, dove però sempre c'è la clava. Uno solo mosaico del Mar di Napoli presenta un Teseo che lo sta uccidendo a pugni. E quindi questo, per esempio, è sicuro che Canova l'avesse visto, però lui insomma ovviamente aveva già comprato il marmo, ha detto: gli faccio la clava perché ho comprato anche il marmo. E dopo, diciamo la verità, adesso lo vedremo bene, il marmo è molto più efficace. Qua si è bloccato tutto, cosa faccio? Eccolo, il nostro marmo con Canova. E cos'è? Sono diapositive mie, quindi giudicate il taglio ma non l'effetto tecnico. Vediamo qua, eccolo, i vari particolari, il toro e soprattutto il filo, che ho preso da 2 angolazioni. Il lunghissimo, interminabile filo sopra quella roccia, e adesso la vediamo, che il Minotauro copre tutto. Come aveva detto Arianna, battuto coprì la terra di Creta. Un cuore di ferro tu hai, non poteva essere trafitto dalle sue corna. Anche se non ti riparavi, il tuo petto era il sicuro. Il tuo petto d'acciaio, dice la traduzione moderna, ma bisogna dire di diamante, adamas, o Teseo, che vince la durezza delle selci. Il grandissimo Ovidio sa sempre trovare la parola giusta. E Canova scrive: non fecci peloso il corpo del Minotauro nel modello di gesso, essendomi utile così per vedere tutte le parti, ma già nella statua avevo sempre divisato di rappresentarlo con il pelo. In realtà col pelo non è, perché guardate soltanto il particolare stupendo di questo nudo di schiena e nudo residuale delle gambe che vediamo in questa posizione. Vediamo adesso. E ecco il Minotauro peloso e la clava. Il Minotauro che portasse la clava io non lo ritrovai in alcun fatto, e difatti
vedremo che non è così. So bene che tale arma è sempre stata portata dagli centauri e satiri, così anche avrebbe pervenuto anche quello di Teseo. Se vostra eccellenza mi potesse accertare con qualche passo il Minotauro portasse la clava, io gli farei la clava. Però dopo dice: al Minotauro io la clava ce l'ho già fissata ponendogliela sotto la schiena, e difatti eccola qua, l'aveva già fatta di suo arbitrio. La vedete? Eccola qua, con lo stupendo particolare del pelo sotto le ascelle e soprattutto questa deliziosa codetta residuale del toro che penzola là, come per dire: non scambiatelo per carità per una persona umana, perché continua a essere un mostro. Il Minotauro si difendeva, ma si difendeva coi sassi. Qui avete dei begli esempi. I centauri invece sì, hanno la clava, adesso vedremo perché ve li mostro, e qui c'è anche un cratere nel quale si dimostra che i satiri usavano la clava o i pugni per combattersi tra di loro. Siamo arrivati quindi che quell'uomo non si separava dalla clava mai, sempre con sé come trofeo della prima impresa che fece portò Teseo. Quindi il Teseo che uccide il centauro, che penultimo articolo che ho scritto per Pavanello è sicuramente il centauro Afareo e non Fereo, come avevano capito male in studio, e loro, come fa per esempio il Misirini, che è il grande eroe della lotta dei Lapiti e dei centauri delle Metamorfosi. E vedete qui Tenteo che uccide il figlio di Egeo, lo anticipa con una mazza di quercia. Questa volta la clava non è di ferro, ma è di stipite querno, e con la stessa clava robore trucida gli altri nubigeni, che sono quelli generati. Però anch'io cosa vi sto leggendo? Vi sto leggendo quello che Canova non leggeva. Probabilmente leggeva in latino, io ho preso una tradizione moderna, ma lui quale traduzione leggeva? Perché il latino lo conosceva pochino, lo sappiamo. Ecco, questo particolare perché mi ha dato a toccare con mano con quale attenzione, quale pervicacia Canova si documentava. Vedete che purtroppo il gruppo di Vienna non si vede dietro, è una catastrofe museale, perché l'hanno schiacciato come una mosca, una farfalla contro la parete. Però riuscite a vedere quando scendete dalla scala laterale è questo particolare del posteriore. Perché? Perché adesso quello che avevo intuito ho avuto venerdì la grande soddisfazione di vederlo confermato quando finalmente ho visto il il calco, ma dubitiamo, insomma, con Pavanello ha dubitato e ha ragione, che sia un calco di Ravenna. Eccolo qua, che c'è alla mostra di Treviso, che vi prego, se siete in zona andate a vedere. Canova possedeva ben 2 trattati contemporanei di veterinaria, uno quello di Heisenberg e l'altro quello di Trutta, dai quali sapeva, perché lo sapeva, usavano i cavalli, che l'animale, cavallo, è così sensibile e intelligente, e lo sa Spielberg nel Cavallo di guerra, che appena ha coscienza che sta per morire evacua immediatamente. Quindi non ha remora di rappresentare questo sconcezza direttamente nel centauro Fereo, che sa che sono giunti i loro ultimi minuti. Qui avete una tavola dell'Eisenberg, sono 109 tavole in cui con lo studio delle gambe, perché c'era il problema di sapere come andavano fatte le gambe. Quindi Canova nulla fa se non ha l'avallo ratificante di un libro, sia esso antico, con testo antico o moderno, con tradizione antica o con tradizione moderna. Quindi il mio appello è questo: occupiamoci sempre più, come sta facendo egregiamente la biblioteca di Bassano e Stefano Pagliantini, che oggi non è qua perché è ammalato di Covid e mi ha mandato un messaggino, quindi lo evochiamo, che stanno questo immenso patrimonio che io continuo a frequentare, dove continuo a trovare cose completamente nuove, tra l'altro sono anche abbastanza in buono stato, che sono finite a Bassano, il giacimento segreto di Possagno, che è difficilissimo,
Il seminario di Treviso per i classici greci, questo cavaliere Arrigoni di Valdobbiadene, che poi ha lasciato all'Università Cattolica di Milano questo Mateazzi, e poi il seminario vescovile di Padova con alcuni repertori monetali insieme alla collezione di monete, perché sapete che Sartori Canova era un uomo di straordinaria collezionismo. E passiamo a un terzo episodio rapidissimo. Cicognara dice una cosa importante: quando Canova espose il Perseo nel suo studio aveva scritto un foglietto che io ho copiato. Cosa dice? Venne esposta nel suo studio l'intenzione dell'autore nel seguente scritto: quando fu mostrata al pubblico questa statua, da Vulcano avesse una falce di diamante. E qui è molto giusto. Ecco, secondo racconta Igino, lo scrive Canova, queste sono parole non di Cicognara, di Canova, la forma di quest'arma a punte ed uncino incontrasi in vari monumenti ed Omero ed altri autori l'appellano propriamente harpe. Da quel termine spiegare volendo la forza, Suida gli appropriò il nome greco di loncodrepano, che vale a dire coltello con la punta falciata. I traduttori contemporanei, anche la grandissima Maria Grazia Ciani, vi garantisco, non hanno capito nulla. Perché harpe poi non ci vuole tanta fatica, perché deriva direttamente sussistenza e forza delle parole. La nostra parola arpione, che vuol dire arpionare, cioè vuol dire prendere con un gancio. Quindi ci voleva 2 secondi per capirlo. C'è un problema, che questa volta Canova si ricorda perfettamente, ma sbaglia autore. Perché in Igino, né nei miti né nella mitologia astrale, la parola arpe non c'è. C'è invece sempre in Apollodoro, mitografo. Come scrissi anni fa un articolo per il bollettino dei Musei Vaticani sull'abbigliamento, è lui la fonte. Ma sapete, sentiva leggere tanto, poi gli leggevano, magari chiudevano il libro e lui scambiava uno con l'altro, perché non è detto che perché Igino non ci sia nella sua biblioteca non gliel'abbiano letto o lui non l'abbia detto. Apollodoro nella sua biblioteca invece proprio parla di adamantinen harpen, cioè la falcata. Ho avuto la fortuna immensa con Paolucci di vedere durante il restauro del Perseo questa stupenda spada. L'ho toccata, era tagliente proprio da tagliarmi il dito, e l'ho fotografata nel letto di sabbia che c'era presente. Qui lo vedete in restauro, senza testa di Metusa e senza questo, perché la seconda conferma è questa, il famoso berretto frigio, che lui continua a sbagliare a dire, e invece l'ha letto non in Igino, che parla di un elmo che rendeva invisibili, e invece l'ha letto Apollodoro. Era il berretto che Ade gli aveva regalato. Ade, il dio dei morti, è Eidos, colui che non si vede. Quindi questo lo rendeva invisibile, come la Minerva della collezione del Cardinale Gualtieri, che stiamo cercando con la Valeri e che speriamo di trovare. È la Minerva Afaia, cioè colei che non si vede, il tempio di Afaia ad Egina. Vedete che tutto torna, e vediamolo, questo berretto che viene magnificamente definito Cunè, e anche lì facilissimo, Chion, è l'animale di Ade, i figli di Cerbero, perché l'animale non è il lupo che è di Marte, come si dice, ma è proprio la Cunè. E ho trovato 2 vasi in cui ci sono Minerva che dà la harpe a Teseo, e a queste 2 orecchiette vedete che sono di lupo, si vede abbastanza, sì? Dove metto? E poi un'altra in cui la medusa è trasformata in un mostro, in cui però ha le alette sulla testa e anche i 2 cornetti. Il resto, se volete l'immagine di... Ecco, siamo all'ultimo, sapete. Quando dovete decidere... Tardi, che aveva già tutta la sua biblioteca, aveva tutti i suoi repertori, di scolpire l'Endimione, poteva scegliere su due vie: o lo faceva pastore o lo faceva cacciatore.
E il nostro bravo Baianti ci dà tutte e due le versioni, dicendo per alcuni poeti questi è pastore, per altri è cacciatore. E sceglie, vedendo anche le tavole e gli affreschi, sceglie il cacciatore più nobile. Come si fa a distinguerlo? Perché il cacciatore ha sempre 2 frecce, mentre il pastore ne ha una soltanto. Il pastore è il pedum. Eccolo qua, scusate, ma qua c'è un problema. No, eccolo qua. Il pastore è un endimione dormiente in basso alla vostra destra, ha un bastone solo. Gli altri affreschi o i mosaici ne dimostra che ne ha 2. Perché? Perché uno è di offesa e l'altro è di difesa. Perché quando io ho lanciato il dardo, non so se uccido del tutto l'animale e l'animale si rivolta. Sarei un cacciatore folle a viaggiare con un solo. E questo glielo spiega. Luciano dice che la leuna compare, Servio dice, e questo è il suo testo, che poi un vero cacciatore, che ha la clamide buttata sulla pietra, sempre ha 2 dardi, che nel momento di dormire gli scappano di mano. Ho finito? No, ho finito con una sorpresa, perché qua questa mi ha creato un sacco di problemi. Siete proprio affamati. Eccolo, è la dirce per Giorgio IV, quando lui dice una cista o un paniere, non andate nel sito di Buckingham Palace, che hanno il coraggio di scrivere che dirce è posata su un alveare. Ma da dove vanno dentro le api? Lo dice lui, cista o paniere. Perché dice cista o paniere? E Missierini dice cista mistica. Ne vedete qua gli esempi? La dirce del museo, eccola qua, vediamo se riusciamo, sotto il cane, la dirce del fauno rosso, soprattutto intrecciata. Perché? Perché Canova sapeva benissimo, e ancora meglio Sartori Canova, che quella cista bacchica dalle monete antiche e dai suoi testi di numismatica, che per fortuna sono a Bassano, conteneva dei velenosissimi serpenti. Perché manda i serpenti a Giorgio IV? Resta un mistero. Grazie. Mi avete commosso quasi. Solo con una cista trasparente i serpenti non morivano. Quindi io adesso vado dentro alla cista così non muoio. Bene, ringrazio Fernando, non voglio fargli delle domande perché rischieremmo di stare qui molto a lungo, ma bene, fai dopo. I pugilatori, no? Ecco, i pugilatori che vengono le da meliche. Sì, no, e lui c'era questa edizione di Bonaccioli che lui non ha, da cui però certamente vengono, ne parliamo in un altro momento. E trova il vaso, lo specchio dopo aver fatto i pugilatori. Questo l'ho scritto nel... Sì. Grazie. Allora, grazie a tutti e... Vi ringrazio e ci ritroviamo qui puntuali alle 15. Grazie.
non si fa. Sei capriccioso. Vedi là. Tesoro santo, ma qua ci vuole. No, sì? Adesso? Adesso? Moderatore, vieni qua, per favore. Faccio come Patti Bravo, che canta col microfono dentro della bocca, perché non avendo voce... Vedete corposo, che comprende gli anni 1700, quali anni? 79-94. 1779-1794. Vabbè, è stato un lavoro lungo, difficile, faticoso, ma alla fine il volume ce l'abbiamo. E abbiamo anche qui il curatore che adesso ce ne parla. Lascio la parola. Grazie. Grazie. Sentite? Sì, perfetto. No, grazie. Allora sono venuto qua per fare una chiacchierata, diciamo, amichevole. Allora, il libro è questo qua. Calcolando le pagine fuori testo delle illustrazioni sono 830 pagine. Non è che il valore di un libro è segnato da quante pagine ha, naturalmente, però trattandosi di un carteggio, diciamo, piuttosto corposo. Ed è interessante notare che soprattutto l'ultimo anno, cioè il 94, che inizialmente era fuori, diciamo, della strategia editoriale del Comitato per l'edizione nazionale delle opere di Antonio Canova, ma io l'ho voluto fare lo stesso perché ho detto prendiamoci avanti di un anno. È un anno molto, ma molto denso di lettere, tant'è vero che forse da quest'anno comincia quell'attività epistolare dello studio canoviano, Canova e tutto quello che girava attorno a lui, che poi si è trascinata fino alla fine della vita, cioè fino al 22, quindi una produzione, diciamo, abbastanza impressionante, anzi direi impressionante. E quando c'è stato il momento di scegliere, diciamo, quale segmento temporale uno tra i componenti del comitato dell'edizione nazionale, questa è una cosa avvenuta molti anni fa, troppi anni fa, scegliere, io ho scelto subito le lettere giovanili, perché sono più congeniali naturalmente per il mio tipo di studi legati alla Venezia del Settecento e perché contavo, cosa che si è rivelata, diciamo così, esatta, di avere tra le mani le lettere di una persona giovane.
Allora, un giovane è sempre naturalmente slegato da quelle che sono poi le vicende che accompagneranno il fatto che è diventato lo scultore d'Europa, no? Quindi ci sono notazioni di vita vissuta piuttosto interessanti. Secondo me la parte più bella, naturalmente, perché sappiamo tutti chi è, chi non è, eccetera, eccetera. Però ci sono alcune cose private che escono dal carteggio che ci danno l'immagine non nuova, perché sarebbe esagerato dirlo, ma con sfaccettature nuove di quella che è stata proprio la vita, oltre che l'attività artistica del nostro amico. Poi ci sono degli incontri imprevisti, io parlo un po' così, vado avanti e indietro, non fateci caso. Poi se volete la cronaca esatta c'è l'introduzione. Per esempio, incontri imprevisti, a me un incontro che mi è piaciuto molto è quello con il Beato Labre, perché l'avevo incontrato, a parte la sciocchezza di non aver comprato un suo ritratto su vetro trovato da un antiquario veneziano, perché era sbeccato, come si dice sempre, no? Non si comprano mai le cose, però era molto raro e quindi non ce l'ho. Però avevo in mente una cosa, mi sembrerà strana, il Beato Labre di De Pisis. Quando l'Italia ha conquistato, tra virgolette, Lubiana, no? Abbiamo avuto due cose per la storia dell'arte, per la cultura, diciamo, italiana, eccetera. Uno, il fatto che nei depositi del Rudolfinum hanno trovato i disegni di Giambattista Tiepolo che gli austriaci si erano portati via nella Prima Guerra Mondiale da Trieste, abusivamente, ex Sartorio, donati alla città di Trieste poi dalla contessa Sartorio, Segre Sartorio, e quindi portati a Trieste, e poi Antonio Morassi ha fatto la mostra, e sono i bellissimi disegni di Trieste, di Giambattista Tiepolo e anche di Gian Domenico. L'altro effetto, e devo dire qui scatta qualcosa, no? Cioè anche in una cultura come quella, diciamo, del fascista, perché così si chiama, ci sono delle persone intelligenti, non vuol dire perché uno ha un timbro, no, che diventa bravo o stupido. E hanno deciso di fare una galleria di arte contemporanea di artisti italiani per il museo di Lubiana, che c'è ancora. E De Pisis fece un ritratto immaginario, naturalmente, del Beato Labre. Io lo chiamo Beato perché sono abituato a chiamarlo così, in realtà poi è stato anche canonizzato. Allora, qui nell'epistolario c'è una... Scusate, entro dalla porta di servizio, ma non importa, non vale bene lo stesso, no? Cioè, incontri imprevisti li ho chiamati. E c'è una lettera in cui dicono: i miracoli che fa questo frate cappuccino sono incredibili. Era uno che viveva negli archi del Colosseo, no? Come un barbone. E per esempio la suora che cammina dopo essere stata paralizzata, quell'altro parla, e c'è nello stato della Chiesa naturalmente un momento di turbolenza, ma le autorità, diciamo, ecclesiastiche sono ben contente che ci sia qualcuno che fa parlare le suore o le fa camminare dopo anni perché naturalmente la gente impazziva per questo personaggio di povertà totale. Però non è che il corrispondente ti scrive che è il Beato Labre, ti scrive c'è questa cosa dei miracoli, e lì mi sono, diciamo così, un po' ostinato nella ricerca, chi è costui che fa i miracoli, eccetera, eccetera, e poi, diciamo, anche con un colpo di fortuna, come sempre nella ricerca c'è anche il colpo di fortuna, meno male, ed è stato il Beato Labre. Queste incursioni sono belle perché ti fanno capire qual è la temperatura dell'ambiente romano, a prescindere dalle arti, no? Questo forse è l'incontro più inatteso, per cui l'epistolario di Canova ti getta una luce particolare su certe situazioni, perché altre sono più naturalmente ovvie. Una cosa che era già nota, ma insomma con le lettere è stata messa a fuoco, è la storia di Canova, diciamo un famoso problema, le donne, no? Questa cosa di Canova, le donne, tutto sto
montatura anche che è stata fatta anche da studiosi così anglosassoni su sta storia, no, cioè, con varie implicazioni anche un po' stupide naturalmente. C'è la lettera di Canova al senatore Fallier, cioè no, il senatore, non il figlio, che dice io sono a Roma, dice qua non so se riuscirò a combinare il pranzo con la cena, per cui, no, ai primi tempi, per favore vada a Possagno a liberare la promessa di fidanzamento e quindi di matrimonio, perché una volta erano cose serie, non è come adesso che si cambia la fidanzata ogni 3 mesi, no? Cioè promessa Goldoni docet, no? Vuol dire matrimonio, giusto? E dice vada a sciogliere questa promessa perché non vorrei, diciamo così, rovinare la vita a questa giovane che è promessa a me quando io non so se potrò sposarla perché non ho i mezzi per mantenere una famiglia, no? Ecco, questo è un tocco di delicatezza, no? Spero che lo capiate anche voi, veramente straordinario. Cioè Canova si preoccupa, non lo fa per interesse personale e basta, no? Cioè lo fa perché capisce che la situazione, diciamo così, è molto delicata, no? Molto delicata. Poi ci sono naturalmente tutti questi anni che sono le cose più belle e viene fuori anche un Canova scrittore, perché qua c'è il discorso, no, di Canova che non sa scrivere, eccetera. Io mi sono un po' stufato di sta cosa che non sa scrivere. Quanti artisti scrivono? Me lo dite? Quanti artisti tengono un diario, no? I quaderni di viaggio? Me lo dite? Quanti? Quanti sono? 2, 3, 5? Siamo là, no? Quanti sono? Questo scrive tutto. Allora, ditemi voi se non sa scrivere uno che... Ciao segretario. Uno che... bravo ragazzo. Uno che quando gli asolani lo vogliono aggregare a nobiltà asolana, lui rifiuta perché non è stupido. Lui dice: quando sarò morto, cosa che avverrà per tutti noi, quindi stiamo calmi e non agitiamoci. Ecco, quando sarò morto nessuno si ricorderà di Canova perché è stato Patrizio Asolano. Si ricorderanno di me forse perché ho fatto qualche opera, no, importante, eccetera. E lui rifiuta, naturalmente tutti, i Fallier, ma no, non dovete rifiutare, eccetera, no? Cioè l'alta società è indignata che uno si rifiuti di accedere allo status dell'alta società, perché implicitamente gli dice: sta alta società. Un giovane direbbe: che no, siete, no, cioè proprio non esiste, e rifiuta. Allora Canova, quando rifiuta e Fallier gli dice: ah, non deve... c'è quella frase famosissima, bellissima: hanno cercato di mettere la golziera al cane di Cavalier. Se non è una frase questa, ditemi cos'è una frase. Hanno cercato di mettere la golziera, cioè la gorgiera, al cane di Cavalier. Questa, si potrebbe scrivere un piccolo saggio su questa frase, tanto è una frase straordinariamente intelligente, no? Efficace, e che visivamente è proprio, no? Vedi un cane con golziera, che è il cane di Cavalier, cioè lui, e trova il modo di fare un attacco, proprio un legame diretto fra lui e la famiglia Patrizia che l'aveva protetto negli anni giovanili, giusto? A cui scrive. Allora, se questa non è grande scrittura, ditemi voi qual è, no? E questa è una lettera scritta così, cioè non è, no, D'Annunzio che deve... No, si mette la vestaglia di velluto, no, così, la penna d'oca lunga così, e scrive le lettere alte così, no? Cioè, quella è commedia, diciamo così, no? Può essere anche commedia sublime, ma è commedia. Canova scrive nella sua cameretta, no? Come annota nei quaderni di viaggio, che è bellissimo da leggere quando lui arriva a Roma, che la sera si ritira in camera per scrivere. E scrive quasi tutti i giorni, più anche di una lettera al giorno. Allora,
Quanti artisti scrivono lettere a 22 anni, 1, 2, 3 al giorno? Me lo dite? Quanti? Purtroppo noi abbiamo dei buchi che io spero che i giovani... Io quando ho un problema dico una frase, un po' cattiva forse, dico largo i giovani, nel senso che uno arriva dove arriva, no, cioè io poi anche a una certa età non è che posso pensare di così scalare, eccetera, l'Everest. E spero che i giovani coprano questi buchi, soprattutto le lettere giovanili ci sono a personaggi di cui non sappiamo niente attualmente, poi verrà fuori di tutto di più, però oggi, sarebbe molto bello che qualcuno qui dentro, vedo la Catra che già vero Catra, sei già tutta infervorata, ecco, che trovi chi sono questi personaggi, che trovi le lettere, che possono essere chi incontri occasionali, no? Cioè uno va in una biblioteca e dice, ma vediamo se c'è qualcosa, questo, quello, no? E poi magari è stata inventariata, schedata, eccetera, e le becchi, no? Allora questa attività di epistolare, chiamiamola così, del giovane Canova è impressionante. Leggendo i quaderni di viaggio voi vedete quanto questo personaggio scrive, con dopo tutta una serie di situazioni pratiche, non so, l'ambasciatore Zulian, scrivere, spedire costa, giusto? Tassa. Allora l'ambasciatore gli dice, la lettera, aspetta, la metto dentro la mia, no? Cioè, frega le poste vaticane, no? Spedendo 2 lettere pagando 1, no? Così, molto divertente, così va a parte. Comunque noi vediamo che Roma-Venezia funzionava molto bene, andata e ritorno, cioè pochissimo tempo per andare e tornare. Mi ricordo un periodo in cui le patrie poste da Padova a Venezia ci mettevano 15 giorni, cioè cose, se non avessero inventato la mail saremmo tutti isterici naturalmente, aspettando le lettere che ci hanno spedito, eccetera. Per cui proprio il carteggio è un modo, diciamo così, se vogliamo laterale, no? Perché non è l'attacco diretto alle opere dell'artista, con cui noi possiamo avvicinarci a questo grande artista, perché grande lo è di sicuro, anzi, dal 72 a oggi, 72, faccio il professore, 72, mostra di Londra del neoclassicismo, no? Il momento in cui finalmente esplode Canova, grazie a Hugh Honor, no? Da fargli un monumento. Cosa non ha fatto quell'uomo per Canova, giusto? Cosa non ha fatto quell'uomo per Canova? Un uomo che non si dava arie. I geni non si danno arie. Cosa sono ste arie? Chi sei? Siamo tutti uguali, giusto? Allora, 72... 2022, 50 anni, fatalità, si potrebbe fare i 50 anni della mostra di Londra, no? Chi l'ha vista sa cos'è stata la mostra di Londra, chiaro, voi giovani non avete colpa, però se uno poteva vederla e non è andato, ha sbagliato, perché c'era tutto, si saliva allo scalone della Royal Academy e c'erano le grazie del Duca di Bedford, poi c'era l'Endymione di Chatsworth, eccetera, eccetera. Cioè, occasioni. Non perdete le occasioni storiche che si presenteranno nella vostra vita, giusto? Nella vostra vita, quando c'è una cosa importante, tu l'ho presa come capro espiatorio, prima fila, tu devi andare a vederla fare, interessarti, giusto? Apro una micro parentesi perché non c'è nessun confronto fra la mostra di Londra e la mostra di Treviso che Fabrizio Malachin, dove stai Fabrizio? Eccolo là, accurato per i musei civici, no? Però la mostra di Treviso non è una brutta mostra, anzi è una bella mostra, ci sono tante cose stimolanti che fanno ragionare, che ti portano a fare così dei confronti, tu arrivi e trovi il Perseo di Canova confrontato con l'Apollo del Belvedere, cioè le cose diciamo da manuale, no? Cioè, le vedi lì e se uno ha voglia di eccitarsi anche intellettualmente, diciamo così, no? Devo dire non è male.
ci sono alcune cose anche rare, naturalmente il tutto fatto anche con, scusa Malachin, lo dico in pubblico, con pochi schei, non so per gli stranieri se capiscono, gli austriaci, schei, viene dall'austriaco, dalle truppe austriache, no? Con pochi schei, perché se tu mi dai 10 milioni, così, no? Però se te me ne dai pochi, cosa fai, no? Ecco, la mostra di Treviso è l'esempio, secondo me, che anche con fondi limitati si possono fare delle cose interessanti. E naturalmente il prossimo grande appuntamento è Bassano, Oktober, no? L'altra grande mostra in ambito veneto dedicata, diciamo, al grande artista. Questa vivacità di iniziative, ce n'è una anche qua naturalmente, come voi ben sapete, siete appena stati, è magnifica, bellissimo che ci siano tante voci, no? Che concorrono tutte a creare un panorama, no? Così, eccetera. Come questo, l'edizione nazionale delle opere di Antonio Canova, è stata una grandissima intuizione di Massimiliano Pavan, che uno dice che è un professore di storia greca e romana, anzi meglio romana e greca, perché la cattedra era romana, greca era per supplenza, si sia inventato questa cosa qua, no? L'edizione nazionale delle opere è stata un'intuizione fantastica. Naturalmente perché l'ha avuta? Perché Collegio Cavanis, Casa Possagno, presidenza della fondazione, no? E direttore del biografico degli italiani, non si scherza, cioè era un pezzo grosso, anche dal punto di vista, diciamo, culturale e anche sfumatura politica, perché la Treccani è un posto, insomma, no, dove c'è il discrimine fra cultura e politica, diciamo, è sottile, no? Perché è un posto importante con tanti soldi. E lui ha avviato questa cosa che purtroppo, lo posso dire, poteva andare anche meglio, anche per colpa mia, per colpa di tanti altri, cioè perché è, diciamo, in itinere da tanti anni e tutto sommato si potevano fare anche più volumi. Mi metto anch'io in mezzo, perché facciamo tante di quelle cose e tante che una cosa che puoi fare in 5 anni alla fine le fai in 25, però non hai 5 anni liberi di fare solo quello, giusto? Perché hai l'università, hai questo, hai quello, la mostra, tua zia, eccetera, no? L'amante, e così. E quindi ci metti più tempo. Tant'è vero che io a un certo punto ho deciso, dico, devo farlo perché altrimenti... E ci sono qui dentro alcune cose da approfondire che lascio ai giovani. Non è perfetto, però perfetto, voi sapete che, parola difficile, quando quello che detta a chi fa i tappeti in Anatolia piuttosto che in Persia, introduce, detta ai ragazzini e alle ragazzine che fanno annodano, introduce degli errori, no? Sapete questo, no? Che uno vede un tappeto e dice, ma sta roba qua è sbagliata, sto colore, sta forma, no? Ma perché lo fa? Perché solo Allah è perfetto. Non ci si deve mettere in concorrenza con Dio, con l'opera divina. No? Quindi anche qua ci sono delle cose che possono mancare, anche qualche errore di così, pazienza, refuso, batti un tasto, un 8 piuttosto che un 3, pazienza, si capisce, poi non bisogna avere l'atteggiamento così di il dottor Azzeccagarbugli, insomma, no? Ecco, l'importante è di essere onesti, questo lo dico anche per voi, per le vostre ricerche, no? Cioè appassionati e onesti, dare il massimo, questo sì, sempre il massimo, mai meno del massimo, però diciamo così, anche perché qualcuno non pubblica sto libro, sta cosa, perché così, è sbagliato, a un certo punto uno deve dire no, sono arrivato a questo punto e si passa alla pubblicazione, giusto? Perché se no andate avanti 10, 20, 30 anni, è sbagliato. Io conosco gente con ansia di perfezione e alla fine di una carriera anche accademica di 30-40 anni ho fatto un libro. Cioè è sbagliato. Bisogna invece avere il coraggio di anche mostrare i propri limiti, con onestà, cioè dov'è sta perfezione?
Devo dire che Honor fa paura quando vedi le sue cose, fa paura, veramente, cioè come sia riuscito a fare quello che ha fatto in quegli anni lì, perché l'ha fatto dal 59 al 72 più o meno le sue cose, cioè anni così, in cui era veramente un pioniere degli studi canoviani, da fargli un monumento. Parlo ai giovani, 1976 è apparso il classico dell'arte Rizzoli, l'opera completa del Canova, fatto dal sottoscritto. Se io avessi avuto la coscienza, no, che stavo facendo l'opera completa del Canova in piena coscienza, ma non l'avrei fatto. Cioè, sono quelle cose che quando sei giovane, no, molto giovane, no, cioè ti butti, meno male, giusto? Dopodiché c'è qualche errore, una statua invece dell'originale è una copia, c'è un caso, un errore di pazienza su 500 schede ci sta nel 76, giusto? Chiaro che oggi cioè con tutto quello che è stato fatto, perché è un artista che ogni anno escono una quantità di cose eccetera. L'ultima cosa l'ha fatta quel signore lì che vi ha parlato stamattina sull'Endymione, Enrique Minere, una delle riviste di storia dell'arte più belle del mondo, di cui io sono il fondatore e direttore. La modestia non è una virtù. Se a te dicono che sei modesta, tu ti arrabbi. Ah, che modesta che sei! No, umiltà è una virtù, ma la modestia no. Quindi, se tu sei convinta di una cosa, giusto? Siccome ti costa fatica pure, no? Ecco, essere anche modesti. No, niente modestia. Questo convegno anche è stata un'idea intelligente di farlo, perché è il momento in cui tante persone che si sono avvicinate a Canova di straforo, anche magari, non proprio lo scopo della loro vita, però sono venute qua, hanno parlato, si sono fatte conoscere, soprattutto voi vi fate conoscere, giusto? Prendete atto. Io ho dichiarato che non avevo tempo di fare tutto il convegno, mi sarebbe piaciuto, ma veramente non posso perché c'è una cosa ancora più importante che sta prendendomi il tempo in questo periodo qua e quindi non l'ho potuto fare. Leggere queste lettere che effetto vi fa? No? Cioè, ognuno naturalmente ha i propri interessi e quindi si fissa su una cosa piuttosto che un'altra. Io ho fatto un'introduzione in cui ho parlato un po' di cose, no? Il famoso rifiuto di Canova di andare a Pietroburgo, no? Vostra Eccellenza ignora forse cosa è corte? Cioè Canova vuole essere libero e capisce bene che andare a Pietroburgo significava entrare in un ambiente schifoso. Io sono troppo amante della quiete e della libertà e amo molto più di poter essere lodevole che di andare a figurare in mezzo all'adulazione. Se non è chiaro, no? E se non è profondo e intelligente uno che scrive una cosa del genere, andare in mezzo all'adulazione. Per cui, cara Caterina II, ciao, no? Chi avrebbe avuto il coraggio di dire no a Caterina II, no? Ella certamente mi credeva ammogliato e con figli quando pensava che abbia fatto male a rinunziare all'invito fatemi alla corte di Russia. Secondo me, state attenti a questa frase. Quando sono stato invitato, credo di aver avuto l'onore come se vi fossi stato. L'invito è tutto, giusto? Non c'è bisogno di accettarlo. È l'invito che fa l'importanza, no? Da Lazzarina, no? E fa. Per farmi poi uno stato migliore non saprei da cosa farmene mentre io non voglio vivere né con più lusso di quello che fo né lavorar meno, attenzione, né lavorar meno, bensì libero e lontano dalle infinite brighe che porta l'essere ad una corte. La corte per chi vuol vivere a sé e fare quello che gli piace, sentire la verità. Sentire la verità. Che cosa ella è mai? Io sono povero, ma siccome ho bisogno di poco, così non temo di poter trovare dappertutto quanto mi abbisogna. Non sa scrivere?
sono delle lettere che sono veramente piccoli capolavori. Ecco, qui è il matrimonio e poi c'è il rapporto con Cesarotti, che è bellissimo, no? Ci sono 2 lettere che sono incredibili. Il suo Omero e le sue note al Cesarotti, la traduzione dell'Iliade, esigono da me che le protesti la più viva riconoscenza. Le sue poesie mi rapiscono come cose sublimi e le sue note, attenzione, mi confermano sempre più a bravare le prevenzioni e a stimare soltanto quelle cose che realmente e ragionevolmente sono stimabili. Avete capito? Questo è un insegnamento di vita meraviglioso, cioè Canova maestro di vita. Ella mi dirà che è impossibile che uno deve lavorare tutto il giorno come una bestia, ma è vero altresì che quasi tutto il giorno ascolto a leggere, sapete la pratica, no? Che si faceva leggere durante il lavoro, e perciò ora ho ascoltati per la 3ª volta tutti gli 8 tomi, cioè no, sopra Omero, i quali sono per me come sacramento di confermazione contro il pregiudizio. Per quello che nell'ambiente romano era guardato un po' così, contro il pregiudizio, cioè lui vuole avere libertà di giudizio, giusto? Che era, scusate, la stessa libertà di giudizio che aveva Winckelmann, perché questo povero Winckelmann, giudicato dai manuali, no? Perché non leggete i testi? Prendetevi il Bello nell'arte, edizione Inaudi, e leggetevi la descrizione del Laocoonte. Basta. Tu leggi quella cosa là, io l'ho fatto molte volte a lezione, no? La descrizione del Laocoonte, un'eterna primavera si diffonde tra i suoi capelli, cioè, cos'è sto neoclassicismo? Dunque, un'eterna primavera. Ci sono delle frasi così appassionate, ma questo succede di mettere il povero Winckelmann così fra le zitelle del neoclassicismo, perché nessuno va a leggere i suoi scritti. Invece voi andate a leggere, giusto? Ci sono anche in internet, tranquille, no? Tranquilli, giusto? E Cesarotti risponde: sa ella che la sua lettera mi destò maggior compiacenza che se avessi ottenuto l'elogio di una intera accademia di dotti. Attenzione, l'erudizione senz'anima non serve che a fomentare la mediocrità, le pretensioni e le regole pedantesche. Il rapporto con Cesarotti è bellissimo e c'è un articolo di Carlo Del Bravo che è un capolavoro, poche pagine scritte veramente da un grande professore studioso. Non occorre menarla tanto lunga, 6 delle idee. 5 paginette sono più che sufficienti. Se invece vuoi fare la maionese, allora è un'altra cosa. Diciamo che di maionese non ce n'è tanto bisogno. Allora, io qui faccio presto, finisco subito. Canova, i Falier, rifiuto di un'ascesa sociale, Asolo. Canova che procura oggetti d'arte. Canova, culto precoce del genio canoviano, i prezzi delle opere, i gessi, la loro produzione e il loro commercio, l'illuminazione delle sculture, committenti clienti, cioè Canova ha soprattutto clienti, non committenti, attenzione, l'arte contemporanea è clienti, giusto? Non committenti. Rapporto scultura-pittura, metodo di lavoro, attenzione alla qualità del marmo di Carrara. È una cosa divertente, Canova che procura prodotti tipici, Canova da Roma manda nel Veneto broccoli, cavoli, e a un certo punto in una lettera fa: non mancai di far tutto il mio possibile, ma non oso di assicurarle dell'effetto, malgrado la mia diligenza, perché ne ho spedito anni sono all'eccellentissimo Falier e in luogo di nascere broccoli sono nate delle rape. È divertente. Amicizia con i giovani artisti, personaggi, e ho finito con Canova, suddito della Serenissima, e con la rivoluzione francese che sta avanzando e quindi sta per travolgere la sua amata patria. Grazie. Bene,
grazie al professor Pavanello per la sua lezione sull'epistolario da lui curato, ma anche per la lezione di vita che ci ha dato, per le indicazioni e i suggerimenti che appunto dobbiamo tenere come cose preziose. E invito adesso qui sul palco Arnaldo Bruni, che ci parlerà di un argomento un po' diverso, ma Canova nell'immaginario di Foscolo. Arnaldo Bruni, professore di... scusami, sì. Arnaldo Bruni, mi sentite? No, sì, ma è acceso. Mi senti? Allora, prima ho parlato col microfono spento, non ripeto tutto. Arnaldo Bruni, che parla di Canova nell'immaginario di Foscolo. Arnaldo Bruni è qui ospite bassanese dal 2000, dalla fine degli anni 90, dalla fine del millennio scorso, e ha collaborato insomma con l'istituto, adesso collabora con l'edizione nazionale, eccetera. Lascio la parola a lui. Grazie, ringrazio prima di tutto gli amici Paolo Mariuzzo e Fernando Mazzocca. Si sente? No? Bisogna proprio stare vicino, quasi... Ringrazio gli amici Paolo Mariuzzo e Fernando Mazzocca per i buoni consigli che mi hanno dato. Non si sente? Forse va aggiustato? Ah, ecco, era chiuso. Ringrazio Paolo Mariuzzo e Fernando Mazzocca per i buoni consigli che mi hanno dato nell'approccio al tema. Ringrazio anche per la presentazione che ha ricordato come la mia anagrafe sia larga e in effetti sono targato antico, e non per questo il discorso continua, il rapporto Foscolo e Canova continua ad attrarmi. Mi è capitato spesso di parlarne proprio qui a Bassano. Le opere in questione di Canova per il rapporto con Foscolo sono 3: il monumento funerario di Orazio Nelson, che ora cercheremo di proiettare da internet, le Grazie che abbiamo in figura qui accanto, e la Venere Italica, che sono sicuro è incisa nella retina di tutti i miei gentili ascoltatori. Leggerò un testo perché questo, a mio avviso, è l'unico modo per rispettare rigorosamente i tempi che ci sono richiesti dall'abbondanza, direi, delle giornate, che si alimentano della ricchezza degli interventi, ma per l'appunto possono essere recepiti solo nella misura esatta di ciascuna relazione. Basta cercare Canova Nelson. Sì, allora, l'incontro fra protagonisti è propiziato talvolta da circostanze obiettive. Si vuol dire che la spinta orientativa del contesto culturale assume in qualche caso una funzione direttiva e addirittura programmatrice. Sintomatico in tal senso il rapporto fra Canova e Foscolo, che si inaugura curiosamente in absentia, perché nello stesso torno di tempo e per vie presumibilmente autonome viene concepito il monumento funerario di Orazio Nelson ed escono i sepolcri. Si tratta di una convergenza sintomatica a distanza di pochi mesi che distingue le due suppellettili, perché il monumento a Nelson è del 1807-8. La Princeps dei Sepolcri esce a Brescia per i Torchi di Bettoni i primi giorni di aprile del 1807. Sono in questione, per l'esattezza, i versi 134-35 dei Sepolcri, ove si celebra il prode che tronca fe la trionfata nave, con riferimento alla battaglia di Trafalgar del 1815, che vede la sconfitta dell'armata francese. 5, sì, certo, scusate il lapsus.
e il modello in cera e terracotta dell'opera conservata nella Gipsoteca di Possagno, però c'è anche una copia in gesso per dono di Giambattista Sartori al museo di Bassano. La coincidenza casuale precede di poco, esattamente di un anno, l'avvio di un progetto già orientato da parte di Foscolo, perché è datata dicembre 1808 la lettera di Foscolo a Monti con l'annuncio del proposito che prevede per l'anno 1814-15 la composizione degli inni italiani, fra i quali Alle Grazie, scrive Foscolo, ove saranno idoleggiate tutte le idee metafisiche sul bello. Proprio la data della lettera certifica che si è alla vigilia di una nuova epoca, brillantemente aperta nel 1809 da Isabella Teotochia Albrizzi, la cui novità è segnalata perfino dalla doppia evidenza dei due formati, l'edizione in ottavo e quella in folio, delle opere di scultura e di plastica di Antonio Canova. A rendere dirimente l'impresa interviene il concorso operativo di personalità di spicco del neoclassicismo militante, come Giovanni Rosini, che si premura di anticipare in una dedica il significato dell'omaggio, scrive infatti al primo artefice dell'età nostra, e addirittura l'amico comune di Foscolo e di Isabella, Ippolito Pindemonte, coadiuvante dell'offerta ammirativa con 3 sonetti celebrativi. Il fattore di impatto del libro di Isabella su Foscolo risulta ingente, anche se il riconoscimento del carattere euristico della sua opera per l'illustrazione del fascino dell'arte di Canova è opacizzato da una critica del poeta allo stile dell'amica, nella fattispecie però aspetto secondario. Della mitologia crescente intorno alla figura dello scultore impressiona peraltro il rapido sviluppo. Il 27 settembre 1810 viene inaugurato il monumento a Vittorio Alfieri, il monumento funerario a Vittorio Alfieri in Santa Croce a Firenze, con l'effigie dell'Italia riscoperta come baricentro propulsivo capace di riecheggiare perfino nei paraggi della prima canzone di Giacomo Leopardi. Nel 1812 la miracolosa Venere Italica, già celebrata in una plaquette del 1810 che Foscolo pare avere sfogliato appena giunto in città, plaquette che già propone la distinzione, poi acquisita dal poeta, fra la Venere dei Medici, capace di suscitare più la riverenza, la devozione e il rispetto che il fuoco e il desio dell'amore e della volontà, rispetto alla moderna Venere Italica, distinta dall'ineffabile voluttà che traluce dal volto. Avete riconosciuto naturalmente nello scarto dell'italiano le parole di Foscolo. La stessa evidenza figura nella prima impressione di Foscolo, che appena giunto nella sua città di adozione può ammirare il capolavoro agli Uffizi, allora era esposto agli Uffizi appunto, contraendone un autentico vulnus da sindrome di Stendhal. Ne fanno fede 2 prose, frutto di 3 visite consecutive a distanza di 2 giorni, 31 agosto, 1 e 2 settembre del 12, a conferma, anche sotto il rispetto del calendario, che a guidare i passi di Foscolo nella terza visita è propriamente l'effetto traumatico dell'impressione maturata, ribadita da una ripresa verbale che certifica l'indugio protratto. La Venere dei Medici era bellissima dea e questa, ch'io guardo e riguardo, è voluttuosissima donna. Salto naturalmente dei passaggi che non è possibile qui recuperare. La Venere Italica, infatti, la madre delle grazie, riportata a nuova vita dallo scalpello dello scultore,
si propone come naturale compagna di un viaggio nella fantasia del poeta, che tende a considerare l'archetipo femminile come il principio generatore di un percorso obbligato. Ne costituisce prova obiettiva la testimonianza nelle reazioni a caldo del poeta di fronte al marmo. La conferma del confronto serrato deriva dall'itinerario artistico dello stesso Canova, che nello stretto giro di anni successivo, dal 1812 al 1816, si dedica alla realizzazione del Gruppo delle Grazie per Joséphine Beauharnais. Di questo parallelismo delle scelte, Foscolo si mostra sensibile nella Dissertation del 1822, quando finge di aver osservato Canova al lavoro, rendendo conto di un medesimo empito ispirativo tramite l'accostamento dell'officina del poeta all'atelier dell'artista. La Dissertation viene pubblicata nel catalogo del Museo di Bedford del 1822 e quindi anche dell'Outline ricorre quest'anno il centenario. Sarà infatti celebrato in un convegno a Bologna il 1 giugno prossimo. Del resto si è in presenza di una partita doppia che va subito allargata, visto che nei magici giorni di quei mesi fiorentini del 1812-1813, Leopoldo Cicognara e consorte erano scesi, proprio nell'estate del 1812, nel medesimo albergo del poeta Le Quattro Nazioni sul Lungarno Corsini, vicino alla casa di Alfieri. Il cortocircuito appare singolare perché si propone in virtù delle coincidenze fra l'attrazione magnetica esercitata dalla Venere italica, il critico militante in procinto di porre mano alla magnanima impresa della storia della scultura e il poeta investito dall'impulso della fantasia pittrice. Non per caso i tre nuclei generatori risulteranno attivi nella composizione del Carme, le grazie dico, visto che il commento al gruppo scultoreo terrà conto delle osservazioni di Cicognara nel descrivere le grazie inglesi. Che il proposito fosse maturato per ambedue durante il soggiorno fiorentino è certificato dal saluto indirizzato da Foscolo all'amico, già autore del primo volume della Storia della scultura, il 22 luglio 1814, con un accenno esplicito a un lavoro vagheggiato, appannaggio degli ammiratori, anche se messo a punto su tavoli diversi e autonomi. Dice Foscolo, scrive Foscolo, a voi oratori delle grazie, manderò fra non molto il Carme delle grazie, seppure avrò alcuni momenti di ilarità da potergli dare l'ultima limatura. L'opportunità invocata non potrà sopraggiungere però nei concitati tempi del biennio successivo, che segna il trapasso d'epoca fra la caduta di Napoleone e l'apertura del Congresso di Vienna. Si tratta di una stagione in cui il poeta tocca con mano la difficoltà di completare il Carme, pure ripetutamente evocato nella corrispondenza con Isabella e con altri interlocutori, per via di un nodo problematico legato alla necessità di epicizzare un presente in continua evoluzione, difficoltà questa già sperimentata a suo tempo da Monti alle prese con il bardo della Selva Nera. Verosimilmente a questo gruppo artistico e personale si deve la confessione alla contessa d'Albani del 23 novembre 1814, con il preannuncio di un rinvio a futura memoria. Le grazie, scrive Foscolo, fanno pur le ritrose e vedo che dovrò contentarmi a ripigliarle a primavera.
Il poeta non sospettava ancora la pericolosità della spada di Damocle sospesa sulla sua testa, a seguito del ritorno degli austriaci a Milano, che nel travolgimento del Regno d'Italia avrebbero per lui comportato la scelta dantesca dell'esilio. La dolorosa cesura, tuttavia, badando almeno allo sviluppo dell'opera, preparava in prospettiva all'autore, per amaro controcanto del caso, una situazione che per certi aspetti si ricongiungeva a quella prima prova di esilio riconoscibile nel soggiorno fiorentino. Anche nel caso della conclusione, come già per l'innesco dell'inizio, si verificano condizioni obiettive che orientano le scelte operative dell'autore, nonostante l'affollamento di impegni di lavoro sollecitati dalla necessità della sopravvivenza. Perfino la cronologia mette sull'avviso gli eventi futuri, visto che Foscolo, giunta a Londra il 12 novembre 1816, si trova a inseguire i passi dello scultore che in riva al Tamigi aveva soggiornato l'anno precedente tra il 1 di novembre e il 5 di dicembre, promuovendo un'aura duratura destinata a riecheggiamenti successivi nella scultura della capitale inglese. Gli omaggi riservati allo scultore segnalano, oltre alla retorica dell'ospitalità, un contesto culturale pronto ad accogliere l'arte del maestro, già ammirata per via dei calchi in gesso importati dall'Italia per le accademie, in particolare da parte della schiera degli scultori inglesi conquistati dalla sua lezione, John Flaxman, Thomas Campbell, Francis Chantrey, John Gibson, Richard Westmacott e Geoffrey Wyatt. Ancora salti inevitabili. Si può dunque intendere l'effetto procurato dall'arrivo a Londra nel 1817 del secondo gruppo delle Grazie, subito allogate nel tempio omonimo, nel museo cioè di Woburn Abbey, realizzato nel 1818 da Geoffrey Wyatt. Qui ricordo come la cornice straordinaria del tempio di Woburn Abbey ci è stata mostrata nel primo giorno da Francesco, che ha appunto in qualche modo insinuato in tutti noi la possibilità di ravvisare le suggestioni che da questa cornice davvero splendida si potevano ricavare, e perciò anche per Foscolo si può lecitamente indurre. La struttura della facciata ancora all'edificio una simbologia di grande suggestione, perché il frontone originario, poi completato con 2 bassorilievi di soggetto omerico, ricava l'Aquila di Giove, allusiva alla poesia di Pindaro. Ma tutto il complesso architettonico, è stato osservato da Gennaro Barbarisi, assume un alto significato ideologico che, in perfetta sintonia coi principi del neoclassicismo illuministico, coniugava intimamente la concezione progressista della civiltà moderna. E quindi, ancora una volta, l'insistenza sulla simbologia che tanta parte e tanta importanza può avere. Avendo sott'occhio un campionario diversificato e concreto di un immaginario del classico, l'afflato delle grazie foscoliane può finalmente configurarsi quale espressione di un mito segnato da un cortocircuito memoriale virtuoso. L'effetto conseguito, del resto, non risulta attivo sull'organismo testuale, ma coinvolge in aggiunta la maniera stilistica. Il verso di Foscolo, filtrato attraverso una dolorosa biografia e purificato dalle amarezze, poteva fissarsi nella forma inaudita di una poesia che ha pochi riscontri nelle tavole di valore dell'Ottocento europeo. Libera da ogni ingombro psicologico, abolito del tutto il pronome di prima che ne costituisce la spia, la lirica di Foscolo si distende liberamente in un'evocazione spassionata che rinnova dall'interno, e non per semplice mimesi, i fasti della classicità.
nel quadro di una letteratura concepita non più nella sfera nazionale, ma esibita nella dimensione dello scenario europeo. Allo scopo costituisce un valore aggiunto la scelta del prosimetro, cioè di alternare prosa e poesia, che consente di riprodurre per metafora una corrispondenza con l'architettura del marmo ospitante al suo interno il gruppo scultoreo, per giunta con una ricaduta evidente sotto il rispetto stilistico, visto che ne riprende il motivo del velo delle grazie. Un Carme dedicato all'incivilimento umano esigeva infatti misure archetipiche, rivolgendosi inevitabilmente all'invenzione del capodopera dei due dragomanni che presiedevano al parallel between Dante and Petrarch, che è per l'appunto la prosa inglese di saggi petrarcheschi. Sì, è un po' problematico però questo. Allora, il parallel between Dante and Petrarch, parallelo tra Dante e Petrarca, perché la struttura articolata in prosa e in nuclei diversi recepiva la forma del primo libro di poesia, La Vita Nova di Dante, che inaugura la tradizione nazionale, mentre la scansione interna richiama, per via di frammenti aggregati, l'andamento del canzoniere di Petrarca. L'ambizione coltivata dal poeta, tuttavia, è ancora più estesa e lungimirante, a norma della prosa dedicata al Tempio, che ospita la bellezza squisita, espressione di Foscolo, delle grazie, l'aura delle quali è collocata al vertice ideale di una tradizione antica, visto che affonda le sue radici nella grecità. Teocrito ed Esiodo si ripropone nel latino di Ovidio e di Orazio, riconoscendosi infine nella bellezza connivente di Armida dell'Ottava di Ariosto. Dunque c'è un richiamo alla mitologia analogo a quello che possiamo vedere per l'appunto nel monumento funerario a Orazio Nelson, dove per l'appunto sono gli dei che accolgono la salma del grande vincitore della battaglia di Trafalgare. È una mitologia molto simile che idealmente si demanda appunto al nostro amico Fernando Rigon, che stamani ha trasformato brillantemente l'erudizione in euristica, e è un terreno di lavoro, mi pare, aperto a scoperte molto sollecitanti. La trafila ha la funzione di rendere credibile l'espediente di presentare i suoi versi come traduzione di frammenti di Fanocle, quale ulteriore pennellata anticheggiante. Mi dà un po' d'acqua, per favore. Con queste premesse si comprende la sottile dialettica istituita fra prosa e poesia della dissertation, dove la prosa, sulla traccia dell'esempio dantesco, ma cassando le didascalie esplicative, si accende nei momenti culminanti nel segno di un'allegoria distinta da fulgurazioni liriche intonate alla storia dell'incivilimento umano. Si trascorre così dai giorni feroci di una umanità primitiva e barbarica alla progrediente visione di una società agricola illuminata infine dalla figurazione trascinante e progressiva di una bellezza assoluta generata dalla visione delle grazie e prefigurata dall'armonia che ne consegue. Importa qui segnalare il carattere dinamico della vicenda,
perché la scelta consente di restituire al dettato della prosa e poi della poesia conseguente la novità di pretesti oggettivati in una rappresentazione esterna in coerenza con l'eliminazione della prima persona. L'orientamento della dissertation presenta sulla stessa falsariga, ulteriormente svolta, la singolarità di modelli classici apertamente citati. Lo scudo di Eracle e lo scudo di Achille in Esiodo e in Omero. Le fonti antiche consentono l'avvio di una elaborazione per cui la prosa e la poesia si svolgono sotto l'occhio del lettore nel loro divenire articolato. Si tratta di una svolta che consente al poeta di pervenire al risultato di un'oggettivazione compiuta, componendo il quadro di una poesia che ospita al suo interno, con un cortocircuito inatteso, perché contrastivo, due capisaldi della teorica del tempo. Da una parte il veni et vide, che governa l'estetica di Winckelmann, dall'altra lo sviluppo costruttivo di un organismo in formazione sotto l'occhio del lettore nel segno di Lessing. Dalla originalità dell'impianto discende la modernità della proposta in termini valoriali, perché la conclusione mira a riprodurre nella contemporaneità quanto gli uomini primitivi avevano per primi subornato come effetto polarizzante della bellezza. L'attrattiva qui è confermata dal doppio effetto rigeneratore della scultura e dei versi, congiunti in un dittico coinvolgente, sottolineandole quelle che il poeta definisce allusioni morali, generate in contemporanea dal gruppo delle grazie e dai versi che le celebrano. C'è qui questo passo finale che chiude proprio la dissertation, che tra l'altro è in un italiano trasparente e che mi pare del tutto percepibile. Queste le massime. Ogni cosa bella, elegante e piena di grazia rinfresca la nostra anima e rallegra il nostro spirito. La pietà, la generosità e la modestia sono le qualità più amabili della nostra natura. Qui modestia è un'accezione del tutto diversa rispetto a quella di cui parlava prima Pavanello. Qui è la modestia che tende a evitare l'ibris, cioè la tracotanza, e a non patire la vendetta degli dei, naturalmente. Quindi è un dato che compone un organismo unitario dal punto di vista della rappresentazione. La pietà, la generosità e la modestia sono le qualità più amabili della nostra natura, tanto che da esse la vita di società deriva le sue più dolci attrattive e i maggiori vantaggi. La felicità consiste nella moderazione e nell'equilibrio delle nostre passioni e nell'esercizio conveniente delle nostre facoltà intellettuali. La simbologia di questo messaggio altissimo preannuncia una vera e propria religione laica che si divarica rispetto al nichilismo di Leopardi, precorrendo per altre vie perfino gli ideali fissati da Italo Calvino nel 1988 nelle elezioni americane. Tali parole consentono di riconoscere nelle grazie inglesi il segno di un'anticipazione straordinaria, perché capaci di parlare al futuro in termini inediti, additando la scoperta di ideali che il poeta ha intuito in anticipo sui tempi, con una preveggenza spiazzante. Ecco, ho finito. Grazie. Volevo dirvi una cosa, che spiegare il mio curiosissimo lapsus iniziale sulla battaglia di Trafalgar. Io sono addetto con l'amico Paolo Mariuz a elaborare le note del Canova 1815 e quindi, come vedete, quella data mi conciona nella mente, direbbe Dante, in modo persistente. Vi ringrazio per la pazienza.
Ho fatto vedere un po' come questi due personaggi, sia Foscolo sia Canova, vivono un po' in una dimensione come dire, particolare con il presente e con il passato. Il passato è presente per loro e vivono come in una dimensione eroica, trasformando il presente, che è un presente un po' triste, anche quello appunto dell'epoca napoleonica, in una dimensione eroica. Non a caso Canova scolpirà Ettore e Aiace, farà questo modellino per il monumento Nelson, contemporaneamente scolpiva opere per Canova, insomma, ecco. Foscolo era all'indipendenza dell'esercito napoleonico e ciononostante aveva un'opposizione, diciamo, notevole. Va bene. Invito. I lapsus vanno sempre accettati. Ma sì, ma invito Giuliana Ricani, che anche lei non ha bisogno di tante presentazioni, direttrice del Museo di Bassano per molti anni e curatrice del volume del 1811 dedicato a Canova. Grazie a Paolo Mariuzzo per la presentazione e grazie agli organizzatori del convegno e alla Fondazione Canova di Possagno che oggi ci ospitano qui. Quando all'inizio degli anni '80 del secolo scorso Massimiliano Pavan richiedeva all'allora Ministero per i beni e le attività culturali l'istituzione presso il Museo di Bassano del Grappa del Comitato Nazionale delle Opere di Antonio Canova, trovava i riferimenti per la sua felice intuizione in altri comitati dedicati ai principali protagonisti della storia e della cultura letteraria tra classicismo e preromanticismo: Alfieri, Foscolo, Monti, Muratori, comitati nazionali talora già nella loro maturità, che avevano già offerto al mondo degli studi sillogi epistolografiche di grande importanza. L'allora rigida divisione disciplinare, impostata già nella struttura accademica e conseguentemente nell'impostazione curricolare, stava cominciando ad allentarsi, grazie anche agli studi di alcune personalità, tra le quali mi piace citare, tra quelle a noi più vicine, oltre a Massimiliano Pavan, storico dell'antichità e dell'eredità antica nel mondo moderno, Antonio Giuliano, con un percorso analogo ma all'interno della disciplina archeologica, e sul fronte letterario il nostro presidente Gianni Venturi. Dicevo, la divisione disciplinare si stava aprendo ad una visione multidisciplinare della quale l'edizione Canova è evidentemente figlia. Malgrado tali aperture negli studi e nella formazione, tuttavia un'edizione nazionale dedicata ad un artista, Antonio Canova, che a differenza di Piero della Francesca e di Leonardo da Vinci, gli unici due artisti a cui erano già dedicate le due edizioni già istituite, si rivelava nei suoi caratteri autobiografici, nella sua poetica, che è quello che evidentemente aiuta nella comprensione dell'opera d'arte, principalmente attraverso lo scambio di lettere con congiunti, parenti, amici, scultori, pittori, artisti, committenti più o meno altolocati, personalità della politica, della storia e della cultura del momento, non rappresentava una scelta, una decisione né automatica né lineare. L'epistolario d'artista era lungi dall'essere considerato una fonte primaria per la storia dell'arte ed un modello autonomo per la conoscenza di un artista e del suo contesto, visto nella sua accezione più vasta. Lo sta diventando ora con le ricerche tutte datate negli ultimi 2 decenni, a partire dal convegno del 1980, mantesignano in questo senso, dell'Accademia dei Lincei, dedicato all'ecdotica dei carteggi, dove Paola Barocchi individuava, come Serenella Rolfi ci ha raccontato, nella grande impresa settecentesca della raccolta di lettere sulla pittura, scultura e architettura, che nel 1754 Giovanni Gaetano Bottari pubblicava, cito, per la cognizione di varie cose appartenenti alle vite di molti celebri professori, e anche, cito ancora, la storia delle opere e del modo di ordinarle, il punto di partenza per un nuovo strumento al servizio della storia dell'arte.
Non è aspetto secondario nel nostro discorso che Stefano Ticozzi nel 1825, a 3 anni dalla morte di Canova, aggiungeva alla raccolta di Bottari un 8º volume comprendente le lettere di Milizia e di Canova. Ancora Serenella Rolfi ha ricordato, a fronte della nascita della moderna paleografia, l'operazione di correzione grammaticale e sintattica delle lettere pubblicate, appartenenti al periodo giovanile dell'artista di Possagno, evidentemente emendate nel nuovo epistolario curato da Giuseppe Pavanello, alla luce della maturità linguistica raggiunta da Canova nella seconda metà della sua vita. Ma non è quello che qui, o meglio qui, ci interessa. Non è un caso che proprio Leopoldo Cicognara, il grande amico esegeta dello scultore, nel 1821 inseriva le lettere di artista tra i volumi elencati nel catalogo del libro d'arte, facendo delle precocissime, rispetto alla sua morte, raccolte della corrispondenza di Canova, la prima del 1823, alcune lettere di Antonio Canova, ora per la prima volta pubblicate in occasione delle nozze auspicatissime del conte Giordano Emo Capodilista con la contessa Lucia Maldura, la colonna portante della ricostruzione della sua attività, dando al linguaggio dell'artista un valore storico per la ricostruzione delle proprie vicende biografiche, ma anche di tutto il suo contesto. Il ruolo della lettera di creazione di un nuovo ruolo dell'artista nella società e di autopromozione tra 7 e 800 si sta ora delineando. Non mancano immagini che ritraggono l'artista nel suo studio e non nel suo laboratorio. Da sinistra James Humphreys scrive a Mr. Benchley 1771-1775. Secondo Shadow negli anni romani tra il 1785 e il 1787. E ancora Cognier a sinistra nella sua stanza a Villa Medici nel 1817, quando, come attesta egli stesso sul verso della tela, alla réception de ma première lettre de ma famille, autorappresentazioni che ben si inseriscono in quella Repubblica delle Lettere che era la Roma transnazionale di quel momento. L'autoritratto di Canova con il foglio e la penna in mano, che abbiamo già visto, accostato al disegno di una danzatrice, sembrerebbe invece far riferimento al disegno piuttosto che alla scrittura. Pavanello, come ci ha raccontato, tuttavia, nel primo volume dell'edizione, pubblicato alla fine del 2020, ricorda in dettaglio i numerosi passi dei quaderni di viaggio nei quali il giovane Canova, per la prima volta lontano dall'amato Veneto, attesta la preparazione di lettere per parenti e amici committenti. Rispetto a quei primi anni di attività del tardo Settecento, già nel primo decennio dell'Ottocento il ruolo della lettera nel carteggio canoviano assume connotati decisamente diversi. Vi si affaccia infatti tra le righe la volontà di autopromozione, ma anche la volontà di farne il luogo di espressione della propria poetica. Il 21 gennaio 1809 scrive a Quatremer: «Ora mi è caro assai che abbiate voi stesso fatto sapere anche al pubblico questo mio naturale desiderio di intendere l'altrui parere, qualunque sia, sul proposito delle opere mie». Il concetto è ripetuto nella lettera dell'11 aprile 1810. «Speravo di avervi dato prove bastanti per affidarvi a dirmi liberamente sempre il parer vostro o le voci altrui, qualunque pur siano rispetto alle opere mie». E ancora il 23 febbraio 1813, mi preme poi mi partecipiate ancora a quello degli intelligenti. Sulla lettera come spazio per l'espressione della poetica, ancora a Quatremer il 22 agosto del 1818, gradirò infinitamente la pubblicazione di lettere a me dirette, le quali servire debbono a sviluppare le vostre nuove teorie. Di questa consapevolezza, e naturalmente se ne accenna soltanto, esempio insigne il dibattito con l'amico francese sul gladiatore borghese dei primi mesi del 1805 e sulla pace, è chiaro che mi fa piacere ricordarla qui, l'11 febbraio 1812, pure la statua della pace si farà, venga nella guerra, essa non potrà impedirla, ma io temo bene che alla pace generale non si farà statua per ora, così si potesse farla come io vorrei anche a mie spese. Canova diviene dunque, grazie al mito creato dai suoi contemporanei, Cesarotti, Cicognara, Quatremer, Pindemonte, Tambroni, Giordani in eccesso,
ma anche al suo universale successo un exemplum editoriale, rafforzato in quei primi anni dalla pubblicazione nel 1823 della Biblioteca Canoviana, ossia raccolta delle migliori prose delle più scelti componimenti poetici sulla vita, sulle opere in morte di Antonio Canova, volume che è solo ai margini del nostro discorso. Questo exemplum editoriale, rafforzato nel corso dell'Ottocento e culminato nel 1911 dalla monografia di Malamani, che costruisce, non dimentichiamolo, la biografia di Canova sull'epistolario, non poteva non essere al centro dell'intuizione di Massimiliano Pavan. Spettava tuttavia al Comitato sviluppare quella felice intuizione, affrontando gli innumerevoli temi che la più recente, enorme bibliografia canoviana, anche al più che trentennale lavoro dell'Istituto di ricerca su Canova e il neoclassicismo, costruito da Fernando Rigon e portato avanti da chi vi parla, ha posto sul tavolo l'attenzione dello studioso, degli studiosi che hanno affrontato e affrontano gli scogli della selezione, decifrazione e interpretazione della scrittura e del pensiero di Canova e dei suoi corrispondenti, diretti o indiretti. La grande raccolta dei manoscritti, effettuata principalmente negli anni della presidenza Pavan, grazie a Hugh Honor, coadiuvato da Paolo Mariuz, apparteneva alla stagione d'oro dell'archivistica italiana e mondiale. L'informatizzazione dei fondi archivistici e la digitalizzazione ha aperto tuttavia da un decennio un supporto incredibile all'auspicata e mai raggiungibile completezza dei database annuali dell'epistolario canoviano. Ad esempio il motore di corrispondenze EMLO della Bodleian Library, che alla voce Antonio Canova segnala 1021 risultati, tra cui 315 come emittente, 610 come destinatario, citazioni in 96. D'altra parte, il supporto tecnologico alla conoscenza e all'apertura della disciplina, sempre più votata a sviluppare le matrici e i coinvolgimenti storici, sociologici e antropologici del suo linguaggio, ha aumentato a dismisura le problematiche insite nella selezione dei fogli da inserire nei database. A fronte delle molte acquisizioni, e di quelle più recenti si parlerà in seguito, non sono mancate tuttavia brutte sorprese, quale la sottrazione anteriormente al 1976 dal Fondo Acquisti e Doni dell'Archivio di Stato di Roma di 57 lettere di Antonio Canova e Giambattista Sartori Canova, datate tra il 1808 e il 1822, indirizzate principalmente a Monsignor Nicolai e all'architetto Vici. Lettere evidentemente che non sono state a suo tempo microfilmate e che potrebbero, e lo speriamo, riapparire sul mercato. Sul fronte delle scelte delle lettere da inserire nei volumi dell'edizione, emblematica ma forse anche specifica della cosa che mi interessa in questo momento, è la situazione degli anni della presenza francese a Roma, in particolare degli Stati Romani di Roma, seconda città dell'impero, 1809-1814, nei quali lo Stato francese, con le sue regole amministrative, i suoi uffici e i suoi funzionari, impiantano un sistema amministrativo e di controllo decisamente pletorico. La situazione è resa più complicata, ma anche arricchita dalla presenza di Canova alla presidenza dell'Accademia di San Luca dal 1 gennaio 1811 e al suo ruolo nella gestione dei fondi ottenuti da Napoleone con il decreto di Saint-Cloud del 6 novembre 1810 destinati all'Accademia per il controllo degli scavi archeologici della città, oltre che per le esigenze dell'Accademia e per i giovani artisti. Una recentissima verifica dei fondi della Maison de l'Empereur negli Archives Nationaux di Parigi e del Fondo Masson con le copie della corrispondenza di Martial Daru, intendente della Corona del Dipartimento del Tevere, nella Biblioteca Thiers, ancora a Parigi, ha consentito di integrare la già vasta corrispondenza di Canova con l'amministrazione francese, le 85 lettere già pubblicate nell'Epistolario 1811, edito nel 19, e di fare le opportune aggiunte al database del 1812 in corso di preparazione. Alcune lettere non hanno come destinatario né come emittente Canova, ma entrano nel merito di materie da lui trattate. Ne mostrerò alcune. Per gli imbarazzi di Canova, evidenti nella numerosa corrispondenza pubblicata, per le criticità di computo dei fondi per gli scavi archeologici del luglio 1811 e al blocco dell'erogazione dei fondi disposto da Daru per il restauro del Tempio di Giove Tonante, che vedete qui nell'acquaforte di Pinelli, ma anche per la messa a fuoco delle diverse personalità coinvolte, Canova, Martial Daru e il controllore imperiale,
Particolarmente interessante appare la relazione inedita dell'intendente generale della Corona Champagny, succeduto a metà 1811 a Pierre Daru, inviata da Saint-Cloud il 19 luglio 1811, che sarà trascritta per gli atti del convegno e qui solo commentata. Il controllore generale puntualizza all'intendente romano, richiamando le parole del decreto imperiale, il primo paragrafo evidenziato in giallo, dando ragione alle argomentazioni di Canova espresse in numerose lettere, che le rendite messe a disposizione dell'imperatore non avessero raggiunto, che se le lettere messe a disposizione dell'imperatore non avessero raggiunto la cifra indicata di 100.000 franchi, era giusta l'integrazione richiesta e che questa doveva essere erogata, secondo paragrafo evidenziato. Nella parte finale della lettera, invece, si dichiara, anche qui dando ragione a Canova, che il restauro dei monumenti antichi rientra a pieno titolo nella materia oggetto dell'erogazione imperiale e che i fondi richiesti per il complesso restauro del Tempio di Giove Tonante, che Dario aveva bloccato perché Canova non poteva erogare i fondi, dovevano essere erogati all'Accademia di San Luca. E ancora, per una corretta valutazione dei personaggi della complessa macchina amministrativa romana che interagiscono con Canova e che suscitano in lui continue preoccupazioni, e soprattutto per il rapporto tra Dario e Canova, travolto dalle inchieste dell'intendente romano alla Corona, può essere interessante anche una lettera dell'intendente del tesoro Janet, che vedete a destra, Dario a sinistra, del 14 maggio 1811, reperita nel fondo Maison de l'Empereur. Vi risulta che la decisione della nomina di una commissione per la redazione degli inventari dei musei, della calcografia e della biblioteca, affidata ai rispettivi conservatori D'Este e Toffanelli, nomina che Martial Daru comunicava a Canova il 20 maggio del 1811, era di fatto suggerita da Janet, che distingue il ruolo, molto chiaramente, il ruolo dei conservatori da quello superiore di Canova. Come dire, povero artista, lasciatelo un po' in pace, lasciatelo lavorare. Infatti Daru, nella stessa lettera del 14 maggio, per non mancare nelle giornaliere disposizioni, indicava a Canova che solo pochi oggetti potevano essere trasferiti dal Palazzo del Quirinale nei musei e solo per accrescerne il valore. La comunicazione rientrava nei compiti affidati a Canova, di cui era stato informato in data 5 maggio 1811, nell'ambito della sua partecipazione alla commissione incaricata di seguire restauri e riarredamento del palazzo. In verità, Canova sarà coinvolto sostanzialmente, e di questo non se ne è mai parlato nella bibliografia, nelle scelte artistiche del palazzo, anche se membro esterno della commissione. Infatti, una nota del 20 febbraio 1812 di Martial Daru all'intendente generale ai beni della Corona a Parigi, conservata nel fondo Masson, segnala il lavoro di scelta dei soggetti dei nuovi dipinti da eseguirsi per il Quirinale, dopo che Napoleone aveva escluso la precedente proposta, e segnala il lavoro, appunto, scelta che è esplicitamente riferita a lui e a Canova. Un remplacement de 5 tableaux nécessaires au Palace Quirinal et dont Sa Majesté a ajourné ou n'est pas approuvé, je dois proposer à Votre Excellence les sujets que M. Canova et moi pensons devoir être traités. I nuovi soggetti proposti sono: per la volta del Salone dei Ministri, les arts et les sciences qui viennent consulter la sagesse sur leur opération, per la quale si possono riutilizzare cartoni e disegni già eseguiti. Per il soffitto dell'appartamento d'onore dell'imperatore, per semplificare vi leggo la traduzione in italiano, la distribuzione dei premi fatti in una delle Olimpiadi da uno dei re di Grecia ai vincitori della lotta e della corsa e nelle belle arti. Per la camera da letto dell'imperatore, Alessandro dormiente appoggiato alla preziosa scatola contenente le poesie di Omero, mentre per il salone dell'imperatrice si propone Cornelia che mostra i suoi figli come i suoi gioielli e le donne spartane armano i loro mariti e i loro figli che vanno in battaglia. Ma la proposta si completa con altri soggetti a titolo di esempio, qui conviendront, cioè che sarebbero appropriati, per il salvallone dell'appartamento d'onore di Sua Maestà l'Imperatore, Appio Claudio che pubblicò le leggi di Roma e presenta al popolo le tavole della legge, Traiano che distribuisce lo scettro dell'Asia, Flaminio che disegna un cerchio intorno ad Antioco, re di Siria, in modo che non ne esca fino a quando non abbia preso una decisione sulla parte da lui proposta,
ma ne vengono elencate altre non specificamente destinate. L'unico soggetto non riferito alla storia greca-romana, che è Petrarche, poète laureat, Cournet o Capitol, e poi ancora Albino che scende dal suo carro con la sua famiglia per collocare le vestali che incontra mentre portano le immagini degli dei, Pirro che, non riuscendo a sedurre Fabricius, cerca invano di spaventarlo mostrandogli per la prima volta un elefante che avanza verso di lui. Una progettazione che non trova nella sua vastità riscontri nella cultura artistica italiana del neoclassicismo, nella quale la storia greca e romana viene chiamata, secondo i precetti enciclopedici di Diderot, a supportare le virtù civili del potere napoleonico. Programma che, come noto, non avrebbe trovato la sua realizzazione, ma la cui progettazione da parte di Canova aggiunge utili informazioni alla sua poetica e alla sua cultura. Una certa emozione suscita a ritrovare, anche se in microfiche non è consultabile l'originale, ancora nei fondi degli Archives Nationales un documento che Boyer e Pavin avevano individuato e commentato, la nota di Daru del 13 aprile 1812 che trasmette il giuramento di Canova. Io sottoscritto giuro obbedienza alle costituzioni dell'impero e fedeltà all'imperatore re d'Italia. Fu fatto a Roma il 19 marzo 1812, signé Antonio Canova, Veneto. Nella stessa data Daru trasmetteva copia della lettera all'intendente generale della Corona a Parigi, la prima a sinistra è il giuramento di Canova, la seconda e la terza sono le lettere di trasmissione. Riservando la lunga vicenda del giuramento di Canova, negato dalla primavera dell'anno precedente, un interessante commento per giustificarne il ritardo. Monsieur Canova, directeur général des musées, homme très estimable sous beaucoup de rapports et à qui son talent donne ici autant d'influence que de considération, étant incertaine sur les parties qu'il avait à prendre et d'exciter peut-être à ne pas suivre les conseils que je lui donnais au sujet des serments, je crus ne devoir pas provoquer l'exécution d'une disposition que dans ce moment-là aurait pu donner lieu à des torts et nécessiter par conséquent des mesures de rigueur. Et conclude, Monsieur Canova a fait par écrit les serments qu'il devait. Ma il 1812 è anche l'anno della consegna a Firenze della Venere Italica. La corrispondenza nei fondi italiani e francesi ne definisce ora esattamente le date, a partire dal 6 marzo di quell'anno, quando Daru informa Canova che l'intendente generale della Corona a Parigi ne aveva disposto l'acquisto. Segue nel mese di aprile la definizione delle spese di trasporto effettuata dai fratelli Salvetti e il 23 aprile la comunicazione di Daru della partenza della statua per Firenze. Canova stesso, il 19 maggio, come è già noto, comunica a Quatremer de Quincy la venuta collocazione della scultura nella tribuna. I modi della collocazione si deducono dalle fatture degli operai che collaborarono con Canova. Da sinistra in là Vincenzo Bracci, che aveva eseguito la base della scultura, Gaspare Bargioni, che aveva curato di quella la finitura pittorica, e il signor Corsini, fonditore. Di un certo interesse la descrizione della base della scultura nella fattura dell'11 maggio 1812 di Vincenzo Bracci, maestro fa legnami, per l'apposito lavoro fatto alla statua di Canova nella stanza della tribuna. La base è in due parti, un basamento che copre un piedestallo in bronzo sul quale è un controimbasamento tondo con 3 asole di bossolo e, cito, sua palla in mezzo simile con sue incassature per comodo di poter girare la suddetta statua per qualunque verso. Un sistema utile, come è illustrato, a far girare la statua come uso da parte di Canova. Alla fattura di Canova di 25.000 franchi, la cifra concordata con Petier, l'intendente della Corona a Firenze, sarebbe seguito in ottobre un pagamento di 22.000, lo vedete qui, riduzione che ora sappiamo dalle lettere accompagnatorie che era stata proposta da Denon. E a seguito dell'intervento, anche qui, dell'intendente generale della Corona Champagny, l'integrazione di altri 2.000 franchi nel maggio del 1813, senza arrivare alla cifra proposta da Canova. Ma per concludere, e
Per concludere con altro argomento che non sia l'aridità dei documenti, mi preme però sottolineare l'importanza della corrispondenza non solo per la ricostruzione biografica e del contesto dell'opera di Canova, ma anche come sussidio alla filologia. Ho già evidenziato a partire dal 2002, anno dell'acquisizione del bozzetto delle Tre Grazie da parte del Comune di Bassano del Grappa per la raccolta canoviana del museo, la stretta relazione tra i pensieri scritti e quelli figurati nella progettazione del grande capolavoro delle Tre Grazie, a partire dalla lettera di Joséphine del 13 giugno 1812, che richiede un gruppo che evidenziasse il legame espressivo tra le figure, présenté à la fois trois expressions différentes, cioè una composizione impostata sull'espressione che doveva essere la base della ricerca compositiva. Le réflexions e le méditations che la richiesta mette in moto in Canova porta a uno studio delle fonti e della critica settecentesca, Milizia in primis, che cito. Michelangelo non perviene che al disegno. Il disegno non è che un mezzo, lo scopo è il bello. Al bello espressivo pervenne Raffaello. I disegni e i bozzetti recuperati recuperano in sequenza il velo come legame tra le figure, lo vediamo da quello realizzata, a rafforzare, secondo la lettura di Ripa, l'identificazione del gruppo di amicizia. Ma una cosa interessante è emersa, è stato ipotizzato che il bozzetto di Lione precedesse il bozzetto di Bassano e portasse una data del 1810. Il bozzetto di Lione, un particolare della base. Il confronto grafico tra la data presente nell'iscrizione alla base del bozzetto lionese, idea fatta a Frascati in casa di Madame Tambroni 1812, nella quale compare un 2 finale estremamente rotondeggiante ma non chiuso e con una linea terminale orizzontale, è ritrovabile, come vedete al confronto immediato, tra la cifra canoviana nelle lettere del 1812. L'iscrizione ricorda Thérèse Couty Tambroni, moglie di Giuseppe Tambroni, console generale del Regno d'Italia, e Frascati, luogo di villeggiatura di Canova, di lei e di Juliette Recamier, alla quale fu poi donato questo secondo bozzetto ora a Lione. Spero che nel corso del lavoro dell'epistolario 1812 in corso si possa riuscire a puntualizzare al mese la data di esecuzione. Grazie. Il lavoro dell'edizione nazionale è un lavoro, diciamo così, di fondo, fondamentale per poi dare la possibilità a tanti di parlare di Canova e appunto delle sue opere. Invito adesso Carlo Sisi, che ci parlerà del volume da lui curato, vale a dire del 1814, e Carlo Sisi è stato tutto, insomma, è stato direttore, presidente e adesso parla in veste di presidente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, oltre che essere una delle pietre, diciamo così, fondanti, portanti dell'istituzione canoviana qui a Bassano e a Possagno anche. Grazie Carlo. Grazie a te e grazie naturalmente dell'invito. Il crollo del regime napoleonico, segnato dalla data che circoscrive l'anno dell'epistolario del quale mi sono occupato, ebbe inevitabili conseguenze sulla fiorente rete di committenze sorvegliata ed efficacemente alimentata da Giambattista Sartori. Le prime e più rilevanti defezioni giunsero dai componenti della Casa Imperiale, a cominciare dalla Granduchessa Elisa Baciocchi, la quale il 13 gennaio 1814 era stata costretta a lasciare Palazzo Pitti, assalita alla sua partenza dalle ingiurie della populace. Ho scelto come immagine che ci presenta la Granduchessa un quadro dipinto da Giuseppe Bezzuoli intorno al 1814, quindi nell'anno della dipartita della Granduchessa, proprio per la natura di carattere malinconico, un momento crepuscolare. Elisa non è certo nella sua dimensione sovrana,
ma riceve dalla figlia Elisa Napoleona uno sguardo di conforto e la bambina reca, come vedete, una colomba segno di pace, e quindi un senso di augurio verso un tempo che stava diventando oscuro. E viene in mente come, rispetto alla populace che allontanava gridando la Granduchessa, nel 1859 i successori degli imperatori napoleonici, i Lorena, Leopoldo II lascerà Palazzo Pitti fra le lacrime del popolo fiorentino, perché con lui se ne andava quel prescritto circolo di sentimenti che aveva coniugato le passioni e le passioni politiche in una armonia garantita dal governo di famiglia. Caduta in disgrazia, la Granduchessa non poteva dunque far fronte agli impegni economici contratti con Canova nella primavera del 1812, quando, in occasione della collocazione della Venere Italica agli Uffizi, quella di cui ha appena parlato Giuliani Ricani, gli aveva commissionato il busto ritratto e la statua a grandezza naturale destinata a raffigurarla in veste di Musa Polimnia, e sapete che questa scultura avrà una lunga storia e verrà poi alla fine collocata nella Hofburg di Monaco. Di Vienna, nella Hofburg di Vienna. Il carteggio ci aiuta anche a comprendere, lo è già stato accennato, la temperatura, le intersezioni, i personaggi che si incontrano e si intrecciano intorno alle opere in una maniera molto suggestiva e molto narrativa. Il 1° gennaio del 1814 Canova aveva scritto al barone degli Alessandri, che era presidente dell'Accademia di Belle Arti: «Non so se v'abbia mai detto che sino da 2 mesi ho inviato il bustino in marmo a Sua Altezza Imperiale la Granduchessa, e da quel tempo sin oggi non ho ancora avuto riscontro che se l'abbia o no ricevuto». E poi chiude la lettera: «È vero, i momenti sono tristi, ma almeno che sappia cosa ne sia accaduto». Prontamente il barone degli Alessandri gli scrive il 20 gennaio: «Ebbi luogo di parlare con questa Granduchessa del busto del ritratto da voi direttoli, e gli dissi se ancora le fosse pervenuto». È interessante anche queste familiarità fra presenze artistiche e amministrative con la sovrana. Mi invitò a portarmi la Granduchessa mi invitò a portarmi a vederlo al suo casino lungo l'Arno, ove lo ha collocato. E qui ci viene in mente quello che Francesco Leone ci raccontava a proposito degli allestimenti delle opere canoviane. A me e a tutti pare bellissimo, somigliante, pieno di anima, di grazia e carnalità. Ma sapete che ognuno, sopra i propri ritratti, ha qualche piccola cosa da dire. Alla Granduchessa pare che il naso sia troppo grande paragonato al suo. Vi scrivo questo perché la medesima mi ha detto che ve lo dica. Risulta dal carteggio, quindi vedete l'intreccio è interessante, risulta dal carteggio che la versione marmorea del busto era stata in effetti inviata alla Granduchessa entro il novembre del 1813, come precisa il barone Martial Noer Pierre Daru in una lettera del 15 gennaio del 1814. Mentre il 28 dicembre si evince da una lettera dell'intendente generale alla corona Eugène Le Bon che Elisa avrebbe incaricato il cardinale Joseph Frêche di procedere al saldo, in ciò ribadendo le parole di assicurazione che lei stessa aveva rivolto a Canova in data 19 dicembre, quando al contempo aveva dovuto esprimere la sua rinuncia alla Polimnia. Lei scrive una frase molto dura, dice che lei ha le plus grand chagrin que je me vois forcé à accepter la proposition que vous me faites de la reprendre.
E quindi Canova a questo punto, di fronte all'impossibilità economica, che però era perfettamente governata dal fratello, spinge la Granduchessa a rinunciare definitivamente alla commissione e quindi a riprendere l'opera per il destino viennese di cui abbiamo parlato. Ma la cosa che colpisce, tra l'altro, è che la Granduchessa nella stessa lettera si scusa di non avere sorvegliato l'iter amministrativo riguardante il busto e scrive ancora: io non perdo la speranza dal momento, dice, che i miei affari si saranno aggiustati e le mie finanze avranno un migliore ordine, di commissionarle un'altra opera. E sempre per, come dire, sottolineare gli indizi di carattere storico ed emotivo che l'epistolario sottintende, come anche Giuliano Ricani aveva anticipato, la lettera è firmata Contessa di Compignano. Non aveva più la dignità imperiale granducale, ma l'unico titolo che gli era rimasto era quello che gli era derivato, tra gli altri naturalmente, nel 1812, quando aveva acquistato la villa di Raffaello Mansi nei pressi di Lucca. Sapete, lei era Granduchessa di Lucca, e questa villa era proprio nel territorio di Compignano. E quindi anche questo è, come dire, il frutto preziosissimo che ci riservano gli epistolari. Al momento di quelle committenze granducali, la Baciocchi, probabilmente dietro suggerimento del suo primo ciambellano, appunto il barone Giovanni degli Alessandri, aveva deciso di commissionare a Pietro Benvenuti un grande quadro dove vuole che sia dipinto il momento nel quale voi le facevi il ritratto, come lo stesso Alessandri scriveva allo scultore il 9 di gennaio del 1813. Si tratta, come è noto, della tela monumentale attualmente a Versailles, raffigurante Elisa fra gli artisti sullo sfondo di una Firenze interpretata come Atene d'Italia, dove appunto Canova compare al centro della scena esibendo l'effigie della Granduchessa quale venerata icona imperiale. Il quadro è un quadro programmatico, qui vi faccio vedere il particolare, dove Canova presenta a Baciocchi il ritratto della moglie. Davanti seduti vediamo Pietro Benvenuti con l'abito verde e quello di profilo con un naso molto importante, François-Xavier Fabre, che frequentava in quel momento un salotto ostile alla Granduchessa Elisa, quello della Contessa d'Albani. A Firenze c'erano due luoghi della sovranità contrapposti e quasi vis-à-vis. Da una parte la reggia di Palazzo Pitti, nell'oltrarno rispetto a Pitti Palazzo Gianfigliazzi. Nel palazzo della contessa si maturavano gli spiriti antifrancesi che facevano dire alla contessa d'Albani: Elisa Baciocchi è una donna particolarmente avvenente ma con le mani da cameriera. La Toscana tornerà unificata sotto lo scettro restaurato del Granduca Ferdinando III d'Asburgo-Lorena il 17 settembre 1814. Un evento preparato sin dall'occupazione della città da parte di Gioacchino Murat, che a nome del Granduca in esilio aveva garantito una reggenza in attesa del ritorno del legittimo sovrano. Ritorno più volte auspicato nella corrispondenza di Canova, al quale un entusiasta Nicola Monti, pittore pistoiese che qui vedete ritratto da un amico pittore, Gilbert Stuart Newton, scriveva che a Firenze andavano allestendosi imponenti festeggiamenti comprendenti una macchina rappresentante un carro sul quale sta la statua di Ferdinando tirata dalle 4 virtù, posante sopra un gran zoccolo nei lati del quale sono dei bassi rilievi di soggetti analoghi alla circostanza. A proposito di Nicola Monti, che è un artista molto singolare nel panorama dell'Accademia Fiorentina e del mondo artistico di quegli anni,
Si deve dire che era un temperamento focoso, un polemista, un poligrafo, un personaggio che aveva una forte capacità di internazionalizzazione, andrà in Polonia, andrà in Russia, è un personaggio molto curioso, studiato approfonditamente da Roberto Giovannelli. Nell'epistolario c'è una sua lettera che fa capire come il rapporto con Canova fosse un rapporto aperto a molte e molteplici esperienze. Canova ha nei confronti dei giovani artisti non soltanto la misericordia economica che si concretizza nel premio dell'incognito, ma ha anche un ascolto, ma addirittura vi leggo questa lettera. Nicola Monti scrive il 15 luglio 1814: il signor professore Missirini, l'epistolario del 1814 trova Missirini protagonista e anche un po' figura entrante oltre il dovuto. Il signor professore Missirini mi consignò per sua parte i ritratti che ella favorì regalarmi. Pensate, sono 2 calchi del suo ritratto ricavati da un cameo del famosissimo Luigi Pichler al tempo, e Canova fa fare i calchi e li manda al giovane Nicola Monti. Io ho sentito questo suo tratto nel più vivo dell'anima. Il signor Alessandri e il signor Benvenuti, vedete che la scena è sempre quella, Pietro Benvenuti, Alessandri e così via, come pure altri artisti che li hanno veduti, si sono congratulati meco per possedere io un sì prezioso dono, non tanto per la bellezza sua reale, quanto per le mani dalle quali mi è pervenuta. L'impresa decorativa, cioè quella dell'apparato allegorico di cui vi avevo detto, e questo è stato scoperto all'interno dell'archivio dell'Accademia di Belle Arti, l'invito, vedete che fu fatto per l'apparato che veniva costruito, l'effimero, nella piazza di San Marco, la piazza antistante l'Accademia di Belle Arti. Appunto questa impresa decorativa, cui avevano preso parte gli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, tra l'altro Nicola Monti lamenta che i professori possono farla tranquillamente, ma noi lavoriamo molto ma non veniamo pagati, e in merito alla quale Canova esprimeva rallegramenti, scrive infatti: ho sentito con vero piacere che il nostro valentissimo signor Benvenuti abbia fatto parecchie figure per festeggiare il ritorno del Granduca. Evviva, evviva! Apprezzamento che appunto avvalorava le continue attenzioni rivolte dallo scultore alla prestigiosa istituzione, e qui vi mostro nell'ultimo definitivo arredamento della biblioteca l'allestimento e il percorso che previene la prossima mostra che si inaugurerà il 30 di giugno proprio sul tema di Antonio Canova, Giovanni degli Alessandri e l'Accademia di Belle Arti. Appunto l'Accademia governata con brillanti risultati dall'amico Giovanni degli Alessandri e dall'autorità classicista di Pietro Benvenuti, autore fra l'altro di un ritratto di Canova appositamente destinato alla dimora del barone fiorentino, inciso, lo vedete, da Raffaello Morgan, celebrato in versi da Melchior Missirini e infine utilizzato sul frontespizio del saggio di Giovanni Rosini sulla vita e le opere di Canova. Giovanni degli Alessandri è figura cruciale nella Firenze prima napoleonica e poi lorenese. Vedete a sinistra il monumento funebre che gli viene dedicato nel chiostro dell'allora convento di San Marco, oggi museo, e a destra il ritratto inciso da Raffaello Morgan, appunto in figura cruciale sia per le sue cariche amministrative e politiche, sia per lo straordinario impegno da lui posto nel tutelare la delicata situazione del patrimonio artistico in tempi di soppressioni e di arbitri nel campo dei restauri. Nella sua veste di presidente dell'Accademia di Belle Arti, nel dicembre del 1802 aveva accompagnato Canova nella sala dell'udienza della stessa Accademia,
dove lo scultore rivide il gesso dell'Amorino che aveva donato all'Accademia nel 1792 e, non considerandolo degno della sua reputazione, aveva chiesto il permesso di distruggerlo. In cambio, lo scultore promise di inviare agli Alessandri il gesso del Creugante, cui seguiranno nel 1803 gli acquisti fatti, cito, a decoro e istruzione della Regia Accademia di quelli del Damosseno e del Perseo, getto tuttora conservato all'Accademia di Firenze. Qui lo vedete nelle tragiche situazioni che i gessi hanno sopportato all'interno delle accademie. Ora attualmente il gesso è in restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure e naturalmente avrà un posto di rilievo nella mostra che vi ho appunto annunciato. Il carteggio documenta inoltre le premure di Leopoldo Cicognara nei confronti del giovane e promettente Francesco Hayez, al quale il conte aveva procurato un'importante commissione da parte di Gioacchino Murat, cioè la grande tela, la vedete qui, raffigurante Ulisse alla corte di Alcino. Hayez ne riceveva ufficiale incarico dal ministro dell'Interno Giuseppe Zurlo il 17 marzo, mentre si trovava appunto ospite del barone degli Alessandri a Firenze, in Borgo degli Albizi, dove era stato spedito pochi giorni prima in via precauzionale da Canova, onde sottrarlo, cito, a certo impiccio galante, ovvero la relazione clandestina da lui intessuta con la figlia del maggiordomo dell'ambasciata del Regno Italico a Roma. Episodio rivelatore dell'indite sensuale e avventurosa dell'artista, la cui geniale personalità aveva coinvolto l'ammirazione e l'interesse di Canova e di Cicognara, che ne promossero da subito la carriera, cercando di circoscriverne le intemperanze. Un sodalizio che poteva destare qualche preoccupazione nel milieu mondano dello scultore, visto che la stessa contessa d'Albani ebbe a sconsigliare caldamente Canova di incaricare il giovane veneto a dipingere il ritratto della baronessa Minette d'Armand-de-Ris, citata come angelo di virtù che avrebbe potuto aspirare all'affetto dello scultore, e scrive la nostra contessa: Je ne puis pas vous cacher que je désapprouve qu'elle fasse faire son portrait par les Vénitiens. Pour vous, si les maris espagnols venaient à le savoir, il en serait trop jaloux. Quindi è chiaro che la presenza e quindi è una cautela che il 27 aprile Canova scriveva alla contessa riconoscendo la saggezza del consiglio amicale. Ho baciato con tenera compiacenza la preziosa lettera sua datami dal signor Cesare Trenta. La gentile memoria che conserva di me è un prezioso ornamento della mia vita e le care cose che dite della signora Minette mi confermano sempre più che ella sia un angelo di virtù e di cuore. La provvidenza ha voluto altrimenti, forse sarà per il meglio. La cosa interessante è che il nostro Hayez scrive anche, interessante dico per questa circoscrizione biografica, sentimentale, storica, sociale che il carteggio delinea, c'è una lettera molto interessante, sempre in merito al tema che abbiamo sottolineato. Io sto qui in Firenze, ma per dipingere sento che mi è necessaria Roma, dove desidererei di eseguire il quadro commissionato, dove per lo stile c'è più cose da vedere che in Firenze, e dove infine sarò vicino a lei, che per me è necessario per sentire il pensiero sincero e non le finte adulazioni degli altri. Io però non mi muovo di qua se non al suo comando, e gli prometto che venendo a Roma non verrà più un Hayez, ma un altro, e tutto farò per meritarmi sempre più la sua protezione e l'amore di tutti. In questi giorni, finito il disegno, farò il ritratto della signora d'Armand-de-Ris, ma sappiamo che non andrà a buon fine, di cui lei favorì una lettera. E poi, se lei sarà contento, per mezzo del signor Cavaliere degli Alessandri mi farà avvertire ciò che devo fare, ed io allora tutto farò.
Elemento ulteriore: certo che qui in Firenze ho gli spiriti ostili e malinconici, e poi tutti i commodi di Roma sono bene differenti di questi, poiché qui nemmeno un studio si vede adatto per un pittore. Si evince dal carteggio di questi giovani artisti con Canova le delusioni e l'impossibilità ad agire in un momento di transizione come quello che abbiamo sottolineato, ossia il passaggio, l'abbandono della committenza imperiale in un momento, in una sorta di vuoto, di occhio del ciclone, diciamo così, perché poi i Lorena si daranno da fare per riconquistare la committenza napoleonica, e ne è un segno molto interessante un'altra lettera dell'11 aprile 1814 di Pietro Nocchi, pittore lucchese, che va a Firenze a verificare come si trova suo fratello in alcune contingenze che lo preoccupavano, e descrive in una maniera molto efficace e molto icastica la situazione di impossibilità ad agire anche a livello accademico nella città di Lucca. Pensate che Lucca c'era tutto un giro importante fin tanto che ci fu Elisa come Granduchessa. Manca il lusso nei signori, i quali, non essendo più obbligati di figurare, si sono messi nella più grande economia per risarcire le piaghe del tempo passato. Le chiese molte si sono riaperte, ma le entrate non gli sono state restituite e si mantengono miseramente con le oblazioni dei devoti, onde non hanno mezzi da fare eseguire dei lavori lucrosi. La città, non essendo di passo e non avendo nulla di particolare, non richiama la curiosità dei forestieri, dei quali si potrebbe sperare qualche risorsa. E ancora, non si hanno modelli se non che nell'inverno l'Accademia del Nudo. Il modello, essendo contadino delle montagne, perché in Lucca hanno scrupolo di spogliarsi, non abita in città, se non che il tempo che dura l'Accademia la sera. Questo rende agli scolari più gravosa la spesa, perché dovevano pagare il modello, quando hanno necessità di servirsi del nudo. Questa è una osservazione molto interessante, perché il concetto, lo sapete, del posa, del nudo in età neoclassica era, come dire, facilitata da un elemento, la sovrapposizione dello studio dell'antico sul modello vivente. Quindi la non accettazione delle imperfezioni naturali dovute alla povertà dei modelli, e laddove naturalmente la natura non aiutava la bellezza in senso ideale, avevano sotto mano i loro taccuini di studio, per cui una bella mano la ritrovavano in una scultura, un bel naso, insomma tutti quei gesti servivano proprio a creare quello che si chiamava il bell'ideale. Ma la cosa interessante è che poco dopo, un ventennio, ma forse meno, ci sarà chi all'Accademia farà capire invece che il bello naturale è relativo, cioè che il bello è relativo ed è il bello naturale. E allora cosa succedeva? Che volevano i modelli plebei, perché il modello nato da matrimoni naturalmente consanguini o comunque da cittadini benestanti non forniva la bellezza diretta, naturale, imperfetta e relativa che il modello plebeo poteva fornire. Ce lo insegna Lorenzo Bartolini, che nella filiera naturalmente canoviana ha una sua importanza notevole. Come si è detto, il carteggio del 1814 pone in particolare evidenza la somma stima rivolta da Canova ad Aiez, appunto, il quale non mancò di delineare al suo vigile patrono la desolata immagine di una torpida Firenze, appunto rimarcando la necessità, infine condivisa da Canova, di tornare a Roma. E l'abbiamo visto proprio contrapponendo la capitale delle arti a una torbida Firenze dove non si trovava neanche uno studio. Ed ecco che in una lettera la contessa d'Albani non dimentica di segnalare una cosa importante. Poco prima, appunto, delle lettere che ho citato relativamente alla baronessa d'Armanderie, il 9 aprile 1814 la contessa d'Albani aveva confidato a Canova la gioia di avere costantemente sotto gli occhi nel suo salon in palazzo Gianfigliazzi la belle Muse
ammiratissima dal circolo eletto dei suoi frequentatori. E la Musa è quella che ora è al Museo di Montpellier, come tutte le opere che dal salotto d'Albani per tramite di Fabre emigrano appunto in Francia. È noto quanto Canova curasse fin nei minimi dettagli la collocazione delle sue statue, e qui mi viene bene l'intervento a seguito di quello che abbiamo saputo anche a livello inedito dall'intervento di Giuliano Ricani. E ne è prova nell'aprile 1814 la sollecitazione trasmessa a Giovanni degli Alessandri a proposito della Venere italica esposta nella Galleria degli Uffizi, che secondo informazioni pervenute allo scultore non girava, cito, più bene come prima sopra del bilico, lo abbiamo saputo dall'intervento di Giuliana, e che per questo si è nella necessità di vederla ad un lume solo, che non è il più vantaggioso e soddisfacente per gli amatori di tali cose. Incidente che già nel giugno veniva risolto grazie all'immediato intervento dell'influente amico fiorentino, cioè degli Alessandri, che il 12 dicembre scriveva a Canova: «Qui tutti gli inglesi che passano si innamorano della vostra Venere, di questa galleria, e per portarne seco una memoria la fanno disegnare in tutte le mosse e vari ne hanno ordinate delle cere e dei cammei a Santarelli». E questa è una delle cere appunto di Giovanni Antonio Santarelli, attualmente conservata nella importantissima collezione del Museo del Bargello. E Giovanni Antonio Santarelli è tra i protagonisti diciamo della Firenze Atene d'Italia nel grande quadro di Pietro Benvenuti, e vi compare proprio reggendo in mano una gemma e quindi sottolineando la sua identità e il suo impegno all'interno di quel lavoro. Tra i legami intessuti durante il 1814 con il cotè letterario emerge quello con Giovanni Rosini, che stava avviando l'impegnativo progetto della sua storia della pittura italiana, condivisione che includeva naturalmente il grande apprezzamento da parte del letterato pisano dell'opera di Canova, al quale lo stesso Rosini chiedeva di conoscere il prezzo di alcuni gessi di belle statue per decorare una stanza ellittica appositamente ricavata nella sua abitazione, da poco acquistata, e lui scrive eccellentemente esposta in piazza dell'Arcivescovado a Pisa, e l'attuale museo della Primaziale di Pisa, dove ancora si vede la stanza ellittica a cui era destinata l'opera. La trattativa condotta con Sartori si svolge attorno al gesso della ballerina, dice Rosini, della quale il marmo sta nella galleria della Malmaison, ai bassorilievi omerici o, scrive con una certa pruderie il nostro Rosini, qualche statua non nuda. Tutte proposte che non avranno esito, lasciando infine in campo ad una squisita opera in marmo, la testa di Calliope, che, come scrive Giovanni Rosini, come regina andrà ad onorare il tempietto canoviano della dimora pisana. Interessante vedere Elisa accompagna degli Alessandri a vedere il suo busto in un casino vicino a Lungarno. Il nostro Rosini crea un tempietto. È chiaro che, come ci diceva Francesco Leone, le opere di Canova avevano bisogno di un loro poetico e significativo contesto. E a questo proposito la lettera del 22 ottobre di Giambattista Sartori a Giovanni Rosini, e naturalmente la presenza di Sartori è importante nella valutazione economica delle opere, nella gestione dell'atelier, nella movimentazione delle opere, questo è molto interessante. Per i bassorilievi, scrive Rosini, che ella vorrebbe avere da noi, non saprei servirla che di soli 3, e sono Le donne troiane, Danza di Venere, Ritorno di Telemaco. Delle altre qui mancano le forme, e tutti e 6 incassati porterebbero la somma di circa 200 scudi, benché il formatore mi facesse tutta l'agevolezza possibile, e più la spesa del trasporto, sicché ella vede che ammonta a una somma di rilievo,
e spiacemi assai. Ecco, e quindi il nostro Rosini si accontenta, ma credo anche con una spesa non certo insignificante, del busto che come regina appunto di Clio onorerà la stanza ellittica della sua casa bene esposta. Sempre restando nel milieu letterario, in una lettera Canova chiede a Giovanni degli Alessandri di favorire un contatto fra Melchior Missirini e Giovan Battista Niccolini. Giovan Battista Niccolini insegnava letteratura e storia all'Accademia di Belle Arti di Firenze, figura di importantissimo riferimento in tutti gli ambiti della cultura fiorentina di quegli anni e non solo, onde appunto fargli ottenere consigli circa la stesura dei carmi con i quali il letterato intendeva rappresentare in versi le sculture canoviane. Componimenti che Missirini ambiva di corredare con incisione in rame sul modello di quelle utilizzate da Isabella Teotocchi Albrizzi nel suo Opere di scultura e plastica di Antonio Canova, modello a cui tutti aspiravano per nobilitare i propri scritti. Ma dalla corrispondenza intercorsa nel 1814 si evince l'imbarazzo di Canova nei confronti di un progetto che non incontrava affatto le sue concezioni ecfrastiche. Missirini, infatti, nonostante considerasse a novembre già fallita ogni speranza, nel vedere realizzato il suo progetto, il 6 dicembre scriveva ancora a Canova: «S'io non vi conoscessi di quella limpidezza di carattere intero ed illibato, potrei essere indotto a credere che, volendomi così sciantamente accolto, abbiate dispetto dei versi miei ed allora gli arderei di presente», per poi vedersi costretto a concludere che, uscendo le sole odi, si viene a formare come un libriciatto del giorno da non interessare alcuno mai. Acerba disillusione che rimanda fra l'altro all'imponente panorama di relazioni, di caratteri, di affetti e scontrosità che l'epistolario canoviano documenta giorno per giorno, contribuendo a delineare, oltre il documento artistico, i caratteri peculiari di un'intera civiltà. E vorrei concludere su un aspetto che è celebrato qui al Gipsoteca di Possagno dalla bella mostra sui rilievi Mellerio, quello del bello sepolcrale. Entrando alla mostra, che a mio parere è perfettamente composta nelle sue componenti, con un'armonia cromatica che sottolinea un aspetto. Il titolo Il dolore forse dovrebbe contenere una nota a piedi titolo. Non si tratta di dolore, ma appunto di bello sepolcrale. Il concetto della morte, lo sapete, nel neoclassicismo era un concetto integrato. Si andava al cimitero, come dice Foscolo, delle Britanne Vergini, a rubare una favilla al sole per illuminare la sotterranea notte. La natura e l'arte erano elementi consolatori che eliminavano la tetra immagine, o come dice Foscolo, gli scolpiti scheltri della tradizione barocca, e fu proprio Canova ad individuare, attraverso una scelta iconografica rarissima e forse riferibile alle iconografie librarie che oggi mirabilmente ci ha insegnato Fernando Rigon, ecco, ha inventato l'immagine della morte come fanciullo alato, perché la morte arriva in fretta, con la fiaccola capovolta, naturalmente riprendendo motivi dell'antico, ma che doveva riportare al dolente che si affiancava, che visitava il cimitero, la possibilità di un superamento dell'idea della morte attraverso la bellezza e il concetto di natura. Quella che appunto si definiva il bello sepolcrale, secondo un dibattito che verrà messo in crisi nell'età postunitaria, quando la borghesia del tempo trasferirà nei recinti della morte i condomini della città moderna, e quindi la perduta idea di una consolazione dell'arte e della natura. C'è una lettera di Giovanni Fabroni, uno scienziato ed economista molto di grande rilievo nella Firenze di quegli anni, amico di Canova, al punto da ricevere in dono da Canova il proprio autoritratto. La lettera è del 19 ottobre 1814. Scrive:
a Canova, io mi fo gloria di possedere il magnifico busto colossale, col quale ella, veneratissimo signor Cavaliere, si compiacque arricchirmi e che forma il più pregiato ornamento della mia casa. Le stampe che ella donommi de suoi stupendi sepolcri formano la lugubre decorazione del disgraziato teatro della mia tragedia ch'io visito spesso e non mai senza pianto. Devo dire che questa cadenza, diciamo così, è come dire, capace di intuire, di fare intuire come chi la scrive era lettore, era capace di segnare in queste cadenze un'emozione e una diretta partecipazione all'argomento che tratta. E quindi questa sorta di santuario della memoria, che doveva essere corredata dalle incisioni sepolcrali di Canova, nello stesso tempo aveva alle spalle l'immagine stessa, il grande autoritratto dello scultore. L'amico Carradori, scultore di fede canoviana, ha terminato il tenue ricordo di tenerezza e di amore che io desiderava di consacrare a quell'anima perfetta e al suo buon padre. È il monumento che il Fabroni commissiona a Francesco Carradori in memoria del suocero e della moglie. E ancora una volta voglio sottolineare in queste lettere le cadenze letterarie che ci inducono a pensare come in questa associabilità di rapporti e di affetti l'epistolario sia una guida importantissima. Quindi lui dice il tenue ricordo di tenerezza e di amore. Questo ci fa pensare al dramma delle epigrafi, a volte insultate e a volte rimosse, che invece erano un documento importante del trascorrere degli affetti nel dialogo con l'oltretomba. Il lavoro del monumento è in proporzioni colossali e se l'amor proprio non mi illude, parmi ben eseguito. Avrei voluto maggiori le mie facoltà per tentare che il più grande scarpello del mondo avesse posto ad effetto questo mio desiderio che è il più vivo dei miei pensieri. Dopo ne vien quello di ottenere per sempre quella bontà che ella si degnò di accordare a chi ha l'onor segnalatissimo di intitolarsi, eccetera, con grande stima. Quindi lui dice: non sono riuscito economicamente a sopportare la spesa per un grande monumento, però evidentemente Carradori era nelle corde, nella linea canoviana, e quindi probabilmente Canova l'avrà apprezzato. E perché ho voluto concludere con questo? E vi faccio vedere com'è attualmente il monumento. Scusate, come mai non scorre? Adesso forse arriva lui, così non faccio. Devo far arrivare questa. Ecco il monumento. Allora, questa fotografia l'ho scattata nel 1967. A Firenze i tutori del bene artistico, come si dice a Firenze con frase un po' volgare, incaloriti dal Medioevo e dal Rinascimento, si sono permessi di rimuovere dalle chiese i monumenti ottocenteschi, ma con una, volgarità, con una brutalità. Non faccio i nomi perché parce sepultis, ma penso che molti lo sappiate, che addirittura c'era una tale prosopopea nella difesa di quelle umili pareti di mattoni e di pietre che fanno sembrare gli edifici fiorentini, che prima invece vigorosamente trionfavano dei loro colori in affresco, ma soprattutto, basta leggere la guida del Moisè, invitavano a visitare i cimiteri e soprattutto i chiostri, dove l'arte dell'Ottocento fioriva, le bellissime sculture di Pampaloni, di Bartolini, di Ulisse Cambi. Insomma, chi va con una guida nel
Chiostro dei Morti di Santa Croce, quello dove c'era questo monumento, e si chiede perché si chiama Chiostro dei Morti, perché ora si vede la Cappella dei Pazzi, e poi grazie a un famoso numero di paragone gestito da studiosi stranieri, c'è stato un blocco per cui questi distruttori interruppero il loro lavoro di rovina, e nella controfacciata dell'ingresso è rimasta la tomba, tra l'altro, di un veneto celebre, quella di Girolamo Segato, con una bellissima epigrafe dove, non so se l'avete visto, lui che aveva inventato la pietrificazione delle parti molli del corpo dopo un suo viaggio in Egitto, viene raffigurato sulla tomba come la testa di Medusa, ed è stupenda, è un'idea simbolica straordinaria. Ecco, in questa situazione, voi capite, diciamo, l'epistolario attesta questa calorosa, fortemente implicata situazione emotiva, ma anche un impegno di carattere civico e amministrativo, perché queste tombe non potevano essere rimosse in maniera così brutale e così libera. E per concludere vi devo dire una cosa che mi commuove sempre. Ebbi la fortuna, allora dirigevo la scuola dell'Opificio delle Pietre Dure, e per un triennio con gli allievi della scuola di restauro promossi il restauro delle tombe rimosse dal cimitero del Chiostro dei Morti di Santa Croce. E fu il momento per rileggere tutte le lapidi, per cercare di ricomporre le parti mancanti, molte cose, soprattutto i fastigi, i basamenti non c'erano, e c'era lì un monumento stupendo. Ora le tombe sono state allestite in un passaggio sotterraneo a livello quasi museale, e vi prego, se vi capita di andare, nella memoria di Canova, nella memoria del bell'ideale, del bello sepolcrale, di fermarvi di fronte alla tomba scolpita da Luigi Pampaloni alla divina cantatrice Virginia de Blasis, una cantatrice francese che aveva trionfato alla Pergola di Firenze, una donna spregiudicata perché cantava le opere di quelli che venivano definiti i tedeschini, cioè Bellini e Donizetti, e quindi viene rappresentata proprio inginocchiata mentre canta l'ultima aria della Beatrice di Tenda. Vedrete, lei è inginocchiata, guarda il cielo, come si deve naturalmente nella trasfigurazione poetica e spirituale, e ha i piedi lo spartito dell'ultima aria della Beatrice di Tenda. E cosa cantava Beatrice di Tenda? «De se un'urna a me è concessa, senza fior non la lasciate». E io mi chiedo come quei brutali tutori delle arti si siano permessi di non solo distruggere, ma magari di posare un fiore sulla tomba di Virginia de Blasis. Grazie. Sarebbe il caso che la cattedra di eloquenza di Pavia, ricoperta da Ugo Foscolo, venisse ripristinata per poterla dare al nostro Carlo Sisi. Bene, io volevo chiedere, abbiamo ancora la possibilità di fare un giro in Gipsoteca? Perché oggi abbiamo finito, giusto? E quindi la partenza del pullman? Alle 6, perfetto, quindi grazie per l'attenzione.